Grazie, buongiorno, grazie a tutti per essere qui in questa splendida Sala Zuccari. Siamo a Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica, insomma un luogo che vale davvero l'importanza dell'evento di oggi, perché parliamo di un congresso medico-scientifico che è tra i massimi che sono stati finora organizzati, quantomeno in Italia, ma anche a livello internazionale, su PANS PANDAS. Il titolo lo vedete: Neuroinfiammazioni di origine autoimmune, il nuovo paradigma scientifico sui disordini del neurosviluppo e dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva. Questo è un importante convegno che è promosso dall'Associazione Genitori PANS PANDAS BGE, che ringraziamo per averci portato tutti qui oggi. Intanto ringrazio le autorità, i rappresentanti delle istituzioni presenti, che tra poco saluto. Saluto anche chi ci sta seguendo in diretta streaming sulla web TV e sul canale YouTube del Senato. Questo è un congresso organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza delle Sindromi PANS PANDAS. L'obiettivo, insomma, è sensibilizzare l'opinione pubblica. Parlare di questa sindrome è importante ancora oggi, come sapete, per eliminare il residuo scetticismo di una parte della comunità medico-scientifica, ma soprattutto per portare avanti il percorso che si sta facendo verso il riconoscimento ufficiale della sindrome. Ci sono delle novità, tra poco sentiremo il parere e le opinioni, il punto della situazione di chi sta lavorando in materia. Ma chi ha lavorato, insomma, per essere qui oggi è l'onorevole Elena Murelli, che è qui vicino a me, senatrice della Repubblica, che ringrazio, e ringrazio anche per, insomma, aver contribuito con l'associazione a organizzare l'evento di oggi. Prego per un saluto. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere avere questa sala così piena per un tema così importante. Questa sala è sempre bellissima dal punto di vista artistico, ma quando tratti delle tematiche importanti che toccano direttamente i genitori, in questo caso anche i bambini, è sicuramente un plauso a chi ha organizzato questo evento. Quindi ringrazio l'Associazione Genitori PANS PANDAS per avermi coinvolto e per aver enfatizzato ancora di più anche quest'anno, in questo giorno così importante come la giornata internazionale dedicata a questa malattia, ha fatto come anche l'anno scorso. L'anno scorso è stato organizzato alla Camera, quest'anno è stato deciso di proporlo qui in Senato, proprio per non sottovalutare questa malattia, ma soprattutto per continuare a parlarne. PANS PANDAS sono due malattie che naturalmente vengono considerate rare, malattie rare, ma più che rare vengono raramente diagnosticate, e questo è il punto fondamentale. Come qualsiasi altra malattia rara, purtroppo il numero di persone affette da questa malattia è troppo poco, non di interesse della ricerca, non di interesse dell'industria farmaceutica, non di interesse di quelle che sono appunto valutazioni economiche importanti. Purtroppo però rimangono questi bambini, rimangono delle persone affette da queste malattie che devono essere seguite. Ecco perché allora portare l'attenzione a livello istituzionale su questa malattia. Quindi ringrazio l'Associazione Genitori per questa forza che loro hanno, perché in primis parte da loro, perché vivono la quotidianità, vedono soffrire i propri bambini, li vedono cambiare, in questo caso a causa di uno streptococco, e li vedono cambiare nella vita familiare, e quindi invece di crescere spensierati, gioiosi quotidianamente, vedono un cambiamento in cui rimani di fronte disarmato, non sai come affrontarlo. Grazie ai professionisti che sono qui seduti, in Italia, non solo in Italia ma anche nel mondo, perché mettono a disposizione le loro competenze per affiancare questi genitori e seguire questi bambini. Quindi quello che emerge è che cosa? La necessità di una diagnosi precoce per fare in modo che queste persone vengano seguite fin da subito, che questi bambini vengano seguiti da subito, e un percorso chiaro, naturalmente una terapia, e ci sia omogeneità su tutto il territorio nazionale. Quindi ringrazio Nicole Minardi per la sua forza, anche perché è diventata ambasciatrice,
ha incontrato anche la Premier Giorgia Meloni, ringrazio il sottosegretario Gemmato perché ha aperto un tavolo al Ministero della Salute per parlare di questa malattia, per capire attraverso il lavoro dei professionisti che cosa si può fare, perché anche se i numeri, appunto, non esiste un database di numeri diagnosticati in Italia, sappiamo per esempio che negli Stati Uniti ce ne sono 1 su 200. Ringrazio anche la Vice Ministra Bellucci che è qui e ci ha voluto portare il suo saluto e la sua vicinanza da parte del Governo, l'attenzione importante anche che questo Governo ha, che questa istituzione ha, verso appunto le famiglie, verso i bambini, perché nessuno deve essere lasciato solo. Il motto di oggi è un motto importante: se la riconosci, la curi. Una malattia ignorata, qualsiasi malattia e ancora di più una malattia rara, non scompare. Dobbiamo quindi avere la forza di riconoscerla perché è un atto di giustizia e un atto di dignità. È un impegno che noi istituzioni dobbiamo portare avanti a fianco dei genitori, a fianco di questi bambini. Quindi io ringrazio tutti voi per aver organizzato questa giornata, mi fermerò solo un'oretta, so che la giornata invece sarà lunga per voi, saranno dei lavori importanti, però naturalmente con la Presidente dell'Associazione continueremo a sentirci per capire, anche con i professionisti, per capire il tavolo istituzionale al Ministero della Salute che cosa porterà avanti e seguire questa strada, perché questa è la cosa importante. Quindi grazie mille, grazie per il vostro lavoro e buona giornata a tutti. Grazie senatrice. Senatrice Elena Morelli, che ha contribuito, come detto, a organizzare questo evento, ha sottolineato parole importanti: diagnosi precoce, trattamento multidisciplinare sono alcuni dei cardini che insomma voi conoscete meglio di me, siete in platea. Ci sono già linee guida internazionali che sono state redatte da molti dei medici, degli esperti, degli scienziati che sono qui oggi, ne abbiamo circa 80, ci fa davvero piacere, sentiremo alcuni di loro. L'ha un po' già anticipato, io ringrazio per la sua presenza, la presenza delle istituzioni da sempre in questo percorso dell'associazione, l'onorevole Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le chiedo un saluto anche a lei. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, in particolare in questa giornata mondiale sulla consapevolezza di queste sindromi così importanti e che affliggono i più piccoli, PANS e PANS. Allora, la mia presenza è certamente come Vice Ministro delegata alle politiche sociali, ma vi porto anche i saluti del Presidente del Consiglio e quindi di Giorgia Meloni e di tutto il Governo, che è qui attraverso me per esprimervi la propria vicinanza, il rispetto per quello che fate, sia come associazione, appunto un'associazione di genitori che si è unita per dare delle risposte laddove le istituzioni e i servizi fino ad oggi non sono riusciti a farlo come dovrebbero. E è un piacere incontrare anche la comunità scientifica, i tanti operatori sociosanitari che sono qui e che vengono da tutto il mondo, in particolare dall'America, perché certamente aiutano anche la nostra nazione a poter sanare un problema che oggi c'è. La sindrome, e quindi sia le due sindromi, quindi sia PANS che PANDAS, non sono riconosciute in Italia come malattie rare. E allora il governo si è preso la responsabilità, giustamente come un governo deve fare, di poter sanare questa problematica. Il nostro Presidente del Consiglio, come diceva bene prima Elena Morelli, che ringrazio per la sua sensibilità, subito l'ha messa a servizio rispetto a tematiche così importanti. Diceva prima Elena Morelli, la senatrice Morelli, che il nostro Presidente del Consiglio lo scorso anno, nel 2023, incontrando Nicole Minardi, ha preso un impegno con lei, quello di poter mettere al centro dell'attenzione del governo queste sindromi, di poter quindi chiedere al Ministero della Salute di poter aprire un tavolo tecnico, affidando al Ministro Schillaci e al Sottosegretario Gemmato il compito di seguire questo tavolo tecnico. Un tavolo che ha certamente la consapevolezza che in queste situazioni deve essere la scienza a dettare la linea da seguire. Una scienza che è messa a servizio di tutti,
in particolare, che è messa a servizio delle persone più fragili, e non ci sono più fragili tra i fragili di quelli che vengono colpiti da una patologia rara, perché rischiano di diventare invisibili. E le storie di queste famiglie, delle mamme, dei papà, dei bambini e dei ragazzi lo sanno bene. Come essere pochi significa spesso essere gli ultimi tra gli ultimi, più soli, più fragili, più sofferenti, più impauriti. Perché in una patologia la cosa più difficile che si affronta è quella di arrivare ad una diagnosi. Paradossalmente una diagnosi è quella che a un certo punto apre un orizzonte, apre una speranza, apre la possibilità di lottare contro qualcuno e qualcosa di cui finalmente si conosce il nome. I sintomi ti fanno fare i conti con un problema, sì, ma fin tanto che non hai una diagnosi, il panico entra nella tua vita, sconvolge la tua esistenza, e non soltanto la tua, ma quella di tutte le persone che ti vogliono bene. La diagnosi è liberatrice di quelle angosce oscure, senza confini. La diagnosi è qualcosa che noi dobbiamo riconoscere il prima possibile, per uscire fuori da quella paura, per uscire fuori da quelle angosce e per incontrare degli operatori sanitari che ti possano accompagnare in un percorso e in una lotta contro quelle tue difficoltà. Certo, non è facile, ma proprio per questo il governo deve governare le priorità. Il governo, le istituzioni hanno la responsabilità di fare delle scelte e nelle scelte di decidere ciò che è prioritario. Questo governo non si fa governare dai numeri. Certo, siamo in democrazia, i numeri sono importanti, ma una volta che il popolo ti dà la responsabilità di governare, tu te la devi assumere fino in fondo e capire che non sono i numeri solo a poter definire le azioni di governo. E allora io sono molto fiera del governo che rappresento, perché ha subito capito che queste sindromi e quindi le problematiche che portano con sé sia la PANS che la PANDAS debbono essere una priorità. Il tavolo tecnico ha avviato i suoi lavori, come sapete, li sta portando avanti, ovviamente c'è un approfondimento costante, c'è la consapevolezza da parte del Ministro Schillaci e dal Sottosegretario Gemmato di seguirli fino in fondo, e io sono certa che loro non perderanno di vista la traiettoria e l'obiettivo finale, che è quello di poter verificare tutte quelle caratteristiche che sono necessarie sia per diffondere la consapevolezza di una patologia che poi porti ad una diagnosi, soprattutto certamente tra gli operatori del settore, ma non soltanto, ovviamente una consapevolezza che può attraversare tutta la comunità che maggiormente a conoscenza di quelle che sono le caratteristiche di questa sindrome poi può cercare di accoglierla e accompagnarla diversamente da come si sta facendo attualmente in Italia. E come viceministro, vi dicevo, delegata alle politiche sociali, ma anche come psicologa psicoterapeuta, perché questa è la mia identità professionale, darò attenzione a questo tema, che è un tema certamente di carattere sanitario, che è un tema di carattere sociale, che è un tema che colpisce le persone da tanti punti di vista, certamente da un punto di vista anche emotivo, affettivo, di equilibrio della propria esistenza, e che quindi in questo deve vedere tutti gli operatori sociosanitari alleati nel poter dare delle risposte a queste sindromi. Detto questo, i lavori che farete sono importanti, è un congresso che sarà molto utile all'Italia, molto utile agli operatori del settore, molto utili al Parlamento, ai parlamentari sensibili come Elena Murelli, ma molto utile ovviamente anche al governo. Quindi saremo pronti a poter raccogliere gli atti di questo congresso, a farli nostri per poter maturare decisioni più consapevoli noi stessi. E ancora grazie per il lavoro che sta facendo l'associazione
dei genitori, PANS e PANDAS, ancora grazie a tutti gli esperti che vengono così da lontano e un ringraziamento in particolare alla dottoressa Susan Swendon che nel 1998 ha dato una risposta al nome di queste sindromi e quindi alla possibilità poi di far sì che le famiglie potessero fare i conti con qualcosa di conosciuto. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per quello che state facendo. Grazie a lei Vice Ministro, Maria Teresa Bellucci. C'è un ultimo saluto istituzionale che ci fa piacere riportare, è quello dell'onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, che non può essere con noi. Lui è tra i primi che ha portato avanti i lavori del tavolo tecnico istituzionale per il riconoscimento della sindrome. Scrive: ringrazio sentitamente per l'invito al congresso internazionale promosso dall'Associazione Genitori PANS PANDAS BGA in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza su questi disturbi neuropsichiatrici complessi. Gli impegni istituzionali della G7 Salute non mi consentono di essere fisicamente presente oggi, ma ci tengo a far giungere il mio personale supporto e la vicinanza ai giovani pazienti affetti da PANS PANDAS e alle loro famiglie, un ringraziamento alla comunità scientifica che è convenuta qui per l'occasione. Prosegue in questa lettera che ci ha fatto pervenire: con gli esperti clinici del settore stiamo condividendo al Ministero della Salute un percorso di approfondimento della sindrome basato sulla più aggiornata letteratura scientifica e sulle evidenze più solide, con l'obiettivo di verificare la possibilità di riconoscere la sindrome PANS PANDAS tra le malattie rare e di considerarne il possibile inserimento nei livelli di assistenza essenziali. Il tavolo tecnico è ufficialmente formalizzato, prosegue spedito nel lavoro di revisione sistematica di tutti gli aspetti che riguardano le sindromi in questione per promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza diagnostica delle stesse. È un percorso che ci vede tutti impegnati in prima persona, dai pazienti con le loro storie di convivenza con la sindrome, e cito anch'io Nicole Minardi che per prima è stata testimonial di tutto questo, al governo stesso che se ne è fatto carico in un gioco di squadra dove la collaborazione con medici, ricercatori e istituzioni può fare la differenza per un risultato positivo. Con l'auspicio e la determinazione a fare bene auguro a tutti un buon lavoro e porgo i miei più cordiali saluti. Questo è l'onorevole Marcello Gemmato. La PANS PANDAS è una sindrome neuropsichiatrica rara che può insorgere in età pediatrica colpendo il sistema nervoso centrale. La malattia si manifesta improvvisamente, con sintomi di vario genere come tic, stati d'ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, aggressività, disturbi del sonno, spasmi. Ma non so se è stata anche come modello di quella scuola papà. L'ha detto anche come erano stati di quella scuola papà.
così entusiasmante alla battuta, no? Per la mettiti sul divano, Fabio. Un ruolo di 151 internazionale, un ruolo di 104 in Serie A, mezze altissime, la facilità di inventare gol da solo, senso che necessariamente bisogno di essere rivolto alla squadra. L'unico modo per contrastare la malattia ed aumentare le possibilità di guarigione è ricevere una diagnosi tempestiva. Ma oggi, dopo oltre 30 anni di distanza dalla sua scoperta, sono ancora troppo alti i casi in cui la malattia non viene diagnosticata o viene identificata in ritardo, a causa dell'assenza di test diagnostici specifici o per l'attribuzione errata dei sintomi. Sono il papà di Viola, ragazza di 18 anni, affetta da sindrome di PANS PANDAS. Viola è nata sana, ha sempre avuto una vita regolarissima, una vita normale, diciamo. All'età di 12 anni ha cominciato ad avere delle febbri persistenti e dopo queste febbri ha cominciato ad avere dei disturbi neuropsichiatrici. E da qui è cominciato il lungo percorso che è stato un inferno per noi, perché 6 anni che all'inizio la curavano dandogli solo psicofarmaci, solo che negli anni peggiorava fino a non scrivere, non leggere, avere tic e a manifestare tutte queste sintomatologie bruttissime. Per noi è stato un inferno fino ad arrivare al 9 dicembre del 2021, dove Viola in un pronto soccorso è entrata con le sue gambe ed è uscita in sedia a rotelle, senza sapere il perché. L'impatto devastante di questa malattia non colpisce solo il malato, ma tutto il sistema familiare. Diffondere la conoscenza della PANS PANDAS verso altri genitori, medici ed educatori contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie. Una corretta e tempestiva terapia permette di tornare a sorridere. Aiutateci a diffondere la conoscenza di PANS PANDAS. Una diagnosi tempestiva può fare la differenza. Grazie per promuovere la consapevolezza su una sindrome che in tantissimi ancora non conoscono, ma che esiste e che tocca moltissime famiglie italiane. Grazie per questo video che ha realizzato l'associazione. Insomma, come sapete spesso le immagini valgono più di tante parole. Noi però adesso iniziamo ad entrare nel vivo di questo congresso, di quello che ci diranno gli esperti. Allora, per introdurlo io chiamo Martino Ruggeri, professore ordinario di pediatria generale e specialistica di Catania, che è il coordinatore del tavolo tecnico per il riconoscimento della sindrome, e chiamo Alberto Spalice, che mi darà una mano a livello scientifico molto competente, è professore ordinario di pediatria, direttore della pediatria del Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Uroginecologiche all'Università di Roma La Sapienza, al Policlinico Umberto I. Eccoci. Prego, professore Martino Ruggeri. Grazie al moderatore, quindi grazie al dottore Rugolotto, grazie alla signora senatrice, alla signora Vice Ministro, che hanno detto delle parole perfette, nel senso hanno centrato esattamente il problema. Voi avete visto poco fa, la maggior parte delle persone qui è medico, comunque lavora in questo campo, altri sono genitori o persone che comunque ruotano intorno alle associazioni. Quello che avete visto nei bei frammenti del video, che sono un po' amari naturalmente nella loro parte più acuta, sono momenti di malattia, ma soprattutto sono momenti di fragilità. Nell'agosto del 2022 la professoressa Staiano, che è il presidente della società
Italiana di Pediatria ha ricevuto da voi, principalmente da questa associazione che oggi qui ci ha portato in questa bellissima aula, ha ricevuto l'incarico anche dall'altra associazione, l'incarico di poter portare ordine, cercare di portare ordine in Italia in questo tipo di condizione, e ha incaricato un gruppo, ha incaricato le società di scegliere esse stesse degli esperti, e ha cominciato dalla società di neurologia pediatrica, la società di neuropsichiatria infantile e la società di reumatologia pediatrica. Queste 3 società hanno selezionato 2 persone che giudicavano i loro esperti, non sempre dovevano essere d'accordo con questo tipo di entità, ma potevano anche essere dubitativi in alcuni aspetti. L'importante è che portassero la critica e la costruttività all'interno del gruppo, e la società di neurologia pediatrica ha scelto, neanche a dirlo, Alberto Spalice, che si sa che è una persona di punta qui da noi in Italia per il mondo, Agata Polizzi che è l'altra persona, Nardo Nardocci e Renata Rizzo sono stati i 2 neuropsichiatri infantili, e poi Romina Gallizzi e Marco Catalini i reumatologi. Noi abbiamo poi espanso un po' all'Istituto Superiore di Sanità, coinvolgendo il Centro delle Malattie Rare, e poi abbiamo chiesto anche agli psicologi, a Cristiana Guida e ad Antonella Gagliano, di poterci aiutare in alcuni aspetti, e chiederemo anche a Susanna Esposito nella parte finale di questa proprio di darci il suo contributo come esperta di malattie infettive. Per farla breve, dall'agosto del 22 al giugno-luglio del 24 sono stati screenati tutti i lavori della letteratura scientifica, che partivano da migliaia, ma poi questa scrematura è arrivata a centinaia, letti, discussi in sottogruppi, animatamente alcune volte, non per forza con pareri concordanti, e alla fine ci siamo tutti uniti, alcune volte anche disuniti per alcuni pareri, per formulare quello che abbiamo inviato l'11 luglio al Ministero della Salute, quindi al sottosegretario Gemmato, che ci ha sempre seguito in tutto questo percorso. Abbiamo inviato 3 paginette. Una di queste paginette è una flowchart, quindi un diagramma di flusso che dice quello che noi crediamo che le persone, ragazzi, bambini, un po' più adulti, ma anche i genitori e le famiglie dovrebbero poter fare nel paese Italia, nella nostra nazione. Abbiamo detto qual è l'iter diagnostico e abbiamo cercato di dire quali sono, secondo noi, i livelli elementari di assistenza ILEA per questo tipo di patologia, spostandola dentro le malattie rare, che è un contenitore importantissimo nella nostra nazione di condizioni, perché è quella vera, rara. L'11 luglio abbiamo dato questo, e così concludo, nel dicembre, tra il dicembre e il gennaio quindi quest'anno che finisce e quello che inizia, produrremo tutto quello che ci ha portato a questo documento, cioè daremo la parte del lavoro scientifico, che è una scoping review, con tutti i punti di forza e di debolezza e tutta la nostra discussione che ha permesso di poter arrivare a questo, tutta la lunga lista di letteratura che comporta centinaia di lavori analizzati criticamente, che ha portato a quelle 3 paginette che possono servire al governo da tutti i punti di vista, perché non abbiamo analizzato solo la parte medica, ma abbiamo cercato di analizzare ovviamente la parte diagnostica, terapeutica, di follow-up, ma anche la parte sociale, come ci è stato chiesto dalle famiglie, cioè lo sport, la scuola, le amicizie, il dover stare nella società comune, poter avere bisogni elementari non di assistenza ma di vita, fare la piscina, poter andare serenamente in un gruppo di ragazzi, avere dei tablet, tutto questo possibilmente deve essere sostenuto dal governo. Noi quello che gli chiediamo è ovvio che è un impegno economico, è comunque una malattia rara per tutte queste persone. E poi abbiamo fatto batterie di esami che devono essere fatti per poter arrivare con precisione alla diagnosi. Questo è stato il nostro lavoro. Io l'ho coordinato perché sono il presidente in questo momento della Società di Neurologia Pediatrica e sono neurologo pediatra perché noi abbiamo questa branca di specializzazione, le vediamo da tanto tempo, abbiamo la nostra esperienza, però abbiamo cercato di riunire tutti i pareri, ripeto, non sempre concordanti, ma alcune volte questa è l'anima
della democrazia scientifica anche discordanti, e poi abbiamo tirato le nostre conclusioni. Quindi ringrazio tantissimo per le belle e giuste parole che hanno detto appunto la signora senatrice e la signora viceministro. Ieri abbiamo parlato con la signora ministra, voi lo sapete, la Locatelli, che ci ha dato tante altre idee, ma ringraziamo molto le associazioni che chiamano, Alberto lo sa, tutti quelli nei quali abbiamo i numeri di cellulari, chiamano molto noi perché ci stimolano. E alcune volte voi sapete che le persone non viaggiano tutte alla stessa velocità, quindi alcune volte vanno anche un po' aiutate. Le associazioni hanno fatto questo, ci hanno spinto alcune volte dicendo noi abbiamo esigenze importanti di vita, e noi abbiamo cercato di ingranare delle marce superiori per poter arrivare alla produzione di questo documento, che può avere il suo bene e il suo male, però è un documento italiano sull'esperienza italiana basata sulla letteratura scientifica forte. Quindi grazie veramente all'associazione e questa bellissima giornata, e grazie all'ospitalità da parte del governo, che è sempre, ve lo dico di cuore, stato vicino anche a noi, nella persona del sottosegretario Gemmato, ma sicuramente della Presidente del Consiglio. Sono sempre stati oltremodo disponibili, e per noi questo significa lavorare bene, quindi grazie di cuore. Grazie a lei, professor Martino Ruggeri, che ha anticipato già qualcosina sulla fine dei lavori del tavolo tecnico di riconoscimento. Ora, come si dice nel calcio, la palla passa al governo e soprattutto agli uffici del Ministero e del Governo per trarre le conclusioni. Io chiedo di introdurre i lavori ad Alberto Spalice, che è qui con me anche dal punto di vista scientifico. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio chiaramente anche io l'intervento del Governo e l'associazione e l'ospitalità in questa bellissima sala. Io più o meno degnamente sono il referente scientifico di questa giornata. Come l'abbiamo organizzata? L'abbiamo organizzata invitando, secondo noi, i più grossi esperti che ci sono al mondo, e poi abbiamo fatto un mix con gli esperti italiani, quelli che se ne occupano da un pochino di tempo. Quindi la giornata verterà su, diciamo, due step, le relazioni della mattina, poi ci sarà un break di un'oretta e riprenderemo i lavori nel primo pomeriggio. Abbiamo dato a ogni relatore più o meno 20-25 minuti, ma ci sarà uno spazio poi per la discussione, che penso sia il core poi della giornata. Vedo molti colleghi, molti medici, vedo le famiglie, quindi secondo me siamo in un gruppo giusto per poi discutere e portare avanti i lavori. Come vi diceva Martino, noi la nostra parte, diciamo, medica, tecnica, l'abbiamo completata con quel documento che è partito l'11 luglio. So per certo che i lavori stanno andando avanti da parte dell'onorevole Germato e quindi di tutta la parte più ministeriale. Noi poi completeremo la scoping review, come vi ha detto Martino, entro, speriamo, la fine dell'anno. Io non perderei altro tempo perché altrimenti sforiamo, come si dice, quindi passo la parola ad Alberto, l'altro Alberto, che introduce. Grazie professore Spalice. Allora possiamo iniziare i lavori. Come detto, ci sono delle tempistiche che chiedo a tutti i nostri prestigiosi ospiti di rispettare. Partiamo con Susan Suedo, PANS and PANDAS, Past, Present and Future. Grazie di essere in nostra compagnia, questo è il titolo del suo intervento. Prego, intanto ricordo che è presidente del provider outreach di Aspire, ex membro del consiglio d'amministrazione, Chief Science Officer per PANDAS Physician Network, ma insomma ruoli di prestigio sia nell'Istituto Nazionale di Salute Mentale, parliamo degli Stati Uniti, sia presso il National Institute of Health, è membro emerito. Grazie di essere con noi, prego. Grazie. I appreciate so much the invitation to be here. I will try to stay with my time, but I do have a very hard task of talking about the past, the present, and the future of pandas. I'm going to focus for the past on our accomplishments in the area of really taking observations in Sydenham, Korea, and discovering the subgroup of patients that we named pandas. There were a lot of developments that led then to the expansion of that group into PANS, as well as a great deal of controversy, at least in the United States, surrounding this disorder. And I'm going to
try and keep that to a minimum because it makes my heart hurt. In the present, I think it's really a wonderful thing, and certainly this conference and the efforts of the parents and the physicians here in Italy is just something to be admired, and I am very grateful for all of the efforts that have gone in to making this a diagnosis that can be made in the pediatrician's office early enough to make a difference for our children. I think we have a long ways to go, and for the future directions, I just am going to raise some questions and challenge all of us to work together to try and get those answered. So I promised you I was going to start with Sydenham, Korea. For this, we have to go back to the 1800s when Sir William Osler described perseverativeness of behavior in children with Sydenham, Korea. If I could have the first video, you'll see on the left a 5-year-old girl who has Sydenham, Korea, and at first you notice that she's just sort of fidgety. But every time she moves, like if she goes to shake her head, it sets off other, what they call adventitious or overflow movements. Those overflow movements were so severe that she wasn't able to write. She's sitting because when she tried to stand, she often would become unable to move. And in just a second, we'll see the pathognomonic sign of the milkmaid's grip. This is a failure to sustain tetanic contractions. Basically, you ask the child to hold your hand tightly, and they can't. They let go, and it's basically like milking a cow. The other thing that she will be unable to do in a moment is to keep her tongue protruded. So snake-like tongues and milkmaid grip. If you see either of those, or if the movements interfere with the child's ability to function, you have to think Sydenham, Korea. Let's go to the girl on the right. In this video, you see a 12-year-old girl who has what's called chorea mole, M-O-L-L-E, which is basically a chorea in which the primary symptom is weakness and lack of motor tone. She actually has to be helped up out of the chair. You'll see just a few choreatic movements of her hands, but she's unable to walk unassisted. She was unable to do any activities of daily living without assistance. If she tried to brush her teeth, her arms would go flailing about. You're going to see her again at the end because she is the very best representation of what we can do with immunomodulatory treatment. It's much harder to show you the videos of children who respond to pandas, but I promise you they're the same. So let's go ahead and just look at those historical links. In 1922, Hamnes and colleagues published beautiful case reports that had we known the older literature better, we would have never had to describe pandas because they did it for us. They talked about psychotic symptoms, obsessive symptoms, contamination fears, and very importantly, in both of the examples I show here, refusal to eat. And so it wasn't until we described PANS that we started focusing on avoidant and restrictive food intake disorder, or ARFID, but it was present even in those early patients with Sydenham, Korea. Our first case of pandas at the NIH was actually an 8-year-old boy. He was the third of 3 boys, and his mom was a med tech. And she would routinely do a throat swab on her oldest son because when his tics got bad, within a day or 2, he would end up with a symptomatic strep pharyngitis. And if she cultured him just because his tics reappeared, it would be positive. She could treat him and she wouldn't have to miss work. So that anonymous mom actually is the one who discovered pandas. We met the family because the youngest child was sent to us with Sydenham, Korea. But 3 different neurologists examined him, could find absolutely no chorioathetoid movements, and in fact, what was described as flailing arm movements were actually compulsions that he was doing over and over again, and he would try to disguise them. A little bit more obvious is here the difference. This is a boy from Colorado who has hemichorea. You can see that his left arm is much less stable and does the snake-like movements that are described for chorea. In contrast, patient 28 has choreiform movements, fine piano-playing movements of his fingers,
He does not demonstrate as much of the truncal instability as some of our other children do, but when you do the neuro exam, these are the kinds of differences that you're looking for. If you see any evidence at all that the child has chorioathetoid movements, give them the diagnosis of Sydenham chorea, treat them appropriately, and that includes prophylaxis until age 21 or perhaps longer. Dr. Spalice can probably correct me on that. Well, our clinical observations among children with Sydenham chorea, of which we recruited more than 50 to the NIH to try and study this disease with the mental symptoms as well as the physical symptoms, led to the description of pandas. Based on the historical literature, we limited this to children in the prepubertal or actually less than 12 years of age, because research at Rockefeller University had shown that 98% of the population has protective antibodies by the time they're 12. So they would no longer be vulnerable to PANS pandas. I get asked all the time, but can it happen in adults? And the answer is yes, it can. And in fact, the earliest studies of rheumatic fever prophylaxis were done on military recruits who were ages 18 to 24. So this can happen later. We limited it because our goal at the NIH was to try and find a homogeneous group of patients in whom we could learn more about the brain abnormalities in obsessive compulsive disorder. That's also why we limited it to obsessive compulsive disorder and tics. And for the students, I just urge you to always listen to your mentor. My mentor and boss, Dr. Judy Rappaport, said, leave the tics out. If you bring tics in, the American neurologist will come after you because they don't like tics being lumped with obsessive compulsive disorder. Had I listened to her, I probably wouldn't have to spend 3 slides today talking about controversy. However, we did include tics because 2/3 of the children were presenting with an abrupt onset of a tic disorder. And it isn't just a simple eye blink or maybe a shoulder shrug. It's multiple tics all at the same time, much like you saw in that incredible video that the parents made for us. And I actually am going to be able to skip a lot of my clinical presentation slides because you saw what happens to our children in those slides. The very most important criterion for diagnosis of pandas and also PANS is an abrupt onset. It has to come on overnight. There has to be such a dramatic change in the child's behavior, personality, ability to function that everybody's going, what happened? My child was stolen away from me. Well, with Dr. Cunningham's help, we had 2 decades of discovery, a lot of it just in the NIMH clinics, in our collaboration with investigators across the United States looking at patients with Sydenham chorea. And what we discovered was that the obsessive compulsive symptoms actually started 2 to 4 weeks before the movements began. This suggested that pandas, or OCD, might be a form fruste of Sydenham chorea, that perhaps it was dose dependent, that if you didn't have the same dose, perhaps it was vulnerability, but that there were going to be children who presented only with the behavioral emotional changes without that obvious neurologic motor disturbance. We also looked at our clinic of children with OCD, not specified in any other way, and found that 1/4 of them had had an unusually abrupt onset of symptoms, and those children tended to have an episodic course, where they would have a period of symptoms, things would gradually get better, they would be gone for a few weeks or even a few months, and then abruptly come back. Well, putting that all together gave us the conclusion that we might have a separate subgroup of patients, and we described pandas. We did a number of different studies, one of which I'm actually pretty proud of, because we used antibiotic prophylaxis just as you would in rheumatic fever, and documented that if you could prevent strep infections, you could reduce the number of symptom-free months and also reduce the number of exacerbations. So we completely eradicated strep in both the penicillin group and the azithromycin group, and in doing so, we saw the children improve. Now, not all of them went to complete remission, but all of them had enough reduction that we had a significant decrease in both the number of affected months and the number of actual exacerbations. We also did an immunomodulatory treatment trials. In Sydenham chorea, we were comparing steroids versus IVIG versus
plasmapheresis. But in the PANDAS group, because steroids had been reported to worsen tics, we did our comparison there with IVIG placebo and plasmapheresis. And what we found was that placebo had absolutely no effect in this group of patients. Over the decades, what has changed is that our placebo group is now starting to show response. And that's why we're no longer finding significant differences between IVIG treatment and controls. But in this study, 9 out of the 10 patients left the hospital thinking they had gotten active treatment when they had actually gotten placebo because of the pre-medication, because of being hooked up to an IV for the whole time and being kept in bed. They were pretty miserable, besides which at NIMH we ask you questions until you're so exhausted you just want to go home. No impact, however, on their obsessive-compulsive symptoms, their tics, or the other behavioral abnormalities. In contrast, our IVIG group had a 45% reduction in symptom severity, and the Sydenham Korea group had a 60% reduction over the course of 2 weeks. This, for somebody who had been doing drug treatment trials where we might see a 20% reduction over the course of 3 months, was absolutely phenomenal. Well, we modeled that this was coming from neuroinflammation, and fortunately, Dr. Madeline Cunningham reached out to us, and we had a number of collaborations, which have since been replicated in various populations quite successfully, and I'm going to let Dr. Cunningham tell you all about her work, because she still to this day understands it much better than I ever could. Well, those decades of discovery were followed by a decade of controversy. And if you look up all these articles, what you'll find they share in common is that they're editorials. They are not data papers. During this time, there was one, quote, longitudinal study of pandas done. The original hypothesis that was proposed was to disprove that pandas exists. And the investigators did everything they could to show that and reported that they had shown that there was no relationship. However, when you actually look at their data and then a secondary analysis by Pat Cleary at the University of Minnesota, 2/3 of their exacerbations were also linked to a preceding strep infection. Now, I say that to try to defend our work, but it's also really important for clinicians because the current antibody titers that we have available to try and see if there's been a preceding strep infection are woefully inadequate. The ASO and anti-strep DNase-B miss at least 40% of infections, even if you do both of them, and if you catch them at the right time. So we were collecting samples continuously, and the other thing we noticed is it can take a really long time for elevated titers to come back down so that you can use it to see if there's been a second infection. We followed one child for 3 years, no intercurrent infections at all, and yet his anti-DNase-B was above the highest standard for that entire time. Well, you can begin to understand why pandas might be controversial. The main question I get asked all the time is, but why do you think that pandas is caused by strep when strep is ubiquitous? Every child has it during the time that they're in elementary school, and yet only a few children get pandas. Well, there's a lot of answers to that, and you're going to hear some of them from Dr. Agaliu and others today. But the simplest answer is that it probably is the wrong bug in the wrong child at the wrong time. You do have to think about the fact that we could have had false positives, and you could have just made this a spurious association, decided that strep was connected when it really wasn't, a true, unrelated. And so that was why we set our criteria so high that you could not make a diagnosis of pandas unless you could document at least 2 episodes in which strep had preceded the episode. However, as Dr. Frankovic may mention or may not, so I must go ahead and steal her thunder. We know from PANS that almost 80% of the children have a preceding strep or some kind of strep trigger to their infection. So for clinicians, it isn't enough to look with the throat culture in that index patient, but you also have to look at the siblings, because many times it's an asymptomatic strep in a sibling that has caused the infection in your affected child. Treat them, treat the parents if they're positive, and you're going to have a much better chance of getting that child into remission.
Well, you saw in the video what the collateral damage is from this controversy, and that video made me cry. It is very sad that here we are 40 years later, and we continue to have to make these outreach efforts, but it also made me very happy that those children came at the end and were better. I think the denial of the diagnosis has led to a lot of unnecessary suffering. We're getting on the other side of that finally, and hopefully we will never have another death from pandas. But it is not inappropriate to remember that this is not only a disease of morbidity, it is also a disease of mortality. The children starve themselves to death, or they are so desperate about their illness that they have committed suicide. And this is particularly difficult because this is an episodic disorder. And I'm going to say this very carefully, and hopefully the translation will be accurate. The parents, not the children, the parents end up with post-traumatic stress, because this is a disorder that has come and just totally taken over the child and the family as a result. And so everybody's waiting for that other shoe to drop. You get the child into remission, and everyone's living in fear of the next episode. There is a point, and I can tell you from our follow-up studies, 10 years later, all of our patients who had gone through the treatment trial, the antibiotic trial, and other early trials were all doing extraordinarily well. And in fact, their rates of OCD, anxiety, and depression were less than would be expected in the community. So it's treatable, it's frankly curable, which I understand from my psychiatric colleagues I am not supposed to say about mental illness, but I'm a pediatrician, so I will tell you, you can cure this disorder. This is the model that then we came to, that we knew it was only a small group of patients. In fact, in 1994, our first case reports were actually children who had post-influenza, post-varicella, as well as post-streptococcal onset of neuropsychiatric symptoms. Those infectious etiologies have to be contrasted with psychological trauma and other causes of almost as abrupt onset of symptoms. So it's really important to do your entire history, to assess the situation completely, and as well as doing a comprehensive medical workup. And I was pleased to see in a preview of the Italian recommendations that that is indeed part of it, that you have to take that comprehensive history. So we have infectious and non-infectious triggers, and when you put all of those together, you end up a group of patients that are described as PANS, or Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Syndrome. And I just want to highlight two things about this. PANDAS is a disorder. We have a proposed and now proven etiology, a proven cause, and we also have very good evidence of what the pathophysiology is, what the disease mechanism is. PANS was a community and committee decision to try to get children treatment immediately, and it is completely a clinical diagnosis for which there's going to be a number of different causes. So that's a syndrome, and we decided and took a gamble of treating the syndrome the same way we would the disorder, and as you'll hear from Dr. Frankovic, it's paying off. So the distinction is not as important, except I need to remind you that many things can look like PANS, Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Disorder Syndrome. And so it is always the case that you have to make this a diagnosis of exclusion. Get rid of every other possibility before you diagnose them with PANS. Most importantly, autoimmune encephalitis and other known neuroinflammatory disorders. Because if you miss those, and you're treating them as just a PANS, you may not be providing them with adequate therapy. Well, the key for PANS was not just the abrupt onset of OCD or eating restrictions, but also the presence of multiple comorbidities coming on at the same time. Diagnostically, you have to have at least 2 of 7. In reality, 4 of 7 of these symptoms are present on average at presentation. They affect the cognitive, emotional, behavioral domains, as well as somatic symptoms. Most common, actually, is separation anxiety and emotional lability, and those are also hallmark symptoms of Sydenham chorea. Osler described
Hamnes described 95% of their patients having emotional lability, about 2/3 having obsessive-compulsive symptoms. And Dr. Jean Stolerman told me that if they hadn't been so busy keeping the kids alive, they would have cared more that the child was dragging a stool over to the sink to wash their hands. So they were definitely seeing OCD among their Sydenham, Korea patients. I'm going to just mention again that these patterns can be all over the place, but in general, if the child is presenting with very significant obsessional fears and compulsive rituals, they probably are also going to have a lot of emotional abilities, some personality changes, and generalized anxiety as well as separation anxiety. In contrast, some of the children you saw in the video were much more in the tortured viewpoint, in which then they might become aggressive as they're trying to not respond to their symptomatology, and irritable. Urinary symptoms, to me, this is my hallmark sign. So, hallmark for diagnosis, acute onset, confirmation of that diagnosis, presence of the new onset of urinary frequency, urgency, daytime accidents, and nighttime wetting, present in nearly 80% of our patients. We can talk more about what it is in the discussion if you're curious, but we're going to move on just for the sake of time and talk for a moment about the fact that there's symptoms across all domains of neurologic functioning, but also somatic. And Dr. Frankovic has just done beautiful pioneering work on pain, including a July 2024 paper in JAMA Open Network on the development of other immune disorders. For us, one key was the onset of sleep difficulties. And originally, we thought that this might just be anxiety. You have an anxious child, particularly with separation anxiety. They do not want to sleep alone. They have trouble getting to sleep. But once we started listening more carefully to the histories, it became clear that their entire sleep architecture had changed. And indeed, that's what polysomnography revealed. Sleep studies showed us that abnormalities were present in 75 to 85% of the patients. And a beautiful study was done here in Italy by Dr. Gagliano and colleagues, and documented here that 17 of 23 subjects had abnormalities present on their polysomnography. So you see the patient in your office, acute onset of behavioral and emotional changes, some urinary changes, sleep difficulties. Get them scheduled for that sleep study, and it will be very revealing. And the most exciting thing about it is that the fact that these children have a failure to establish atony during REM sleep, which is a hallmark sign of basal ganglia dysfunction. So it takes us right back to the model that had been in place for obsessive-compulsive disorder, that it was gatekeeping through the basal ganglia. Part of the reason that we knew that was early neuropsychological testing had revealed abnormalities in Sydenham, Korea, and pandas on the response selection task. This is where the children, instead of button pressing 1, 2, 3, 4, they're asked to press 2, 3, 4, 1, and that simultaneous inhibition and excitation requires very careful coordination through the basal ganglia, which fails in our patients. Dr. Tanya Murphy also showed that they were unable to copy, and that was actually in keeping with what we were seeing in adult patients in whom obsessive-compulsive disorder was associated with very significant visual spatial skills deficits. Oops, that's a better picture of that. So what is our current status? Well, currently, we've established best practices for diagnosis and treatment. As you just heard, they've even been published here in Italy and shared with the people who need to know. We've made a great deal of progress in clarifying the etiology and disease mechanisms of pandas, and we're beginning to understand the relationship between PANS and pandas. How much of pediatric acute onset neuropsychiatric syndrome is actually related to strep, and how much is coming from different etiologies, and what are they? In 2013, the American Consortium of Clinical and Research Academics got together to confer and decide on diagnostic criteria. Thanks to Dr. Leonardi and Dr. Spalice and their colleagues, the same kind of work has been done here in Italy
looking not only at clinical presentations, but immunologic profiles, and so they can actually expand on our diagnostic evaluation with the much better recommendations for specific testing. One contribution we have made, and it's already been translated into Italian, is demonstrating that the Murphy-Bernstein 31-item PANS scale is useful not only for diagnosis, but actually also useful for tracking symptom severity over time. And I think that this probably should become our standard, and that we need to obtain it even in our private clinics, because it allows you to have objective evidence of change in response to treatments. The parents fill it out, you can fill it out based on your interview, and once you explain the scale, most of our kids can help fill it out as well. We also, in 2017, published treatment guidelines, and it's a series of 4 papers. They're available through open access. For me, the easiest place I always go to get them is the PANDAS Physicians Network at pandaspn.org. All of the papers are there, and our research library is expanding pretty rapidly. The other thing that we have put together is actually a summary by severity of approaches to treatment of PANS and PANDAS at the mild, moderate, and severe levels. Those recommendations are threefold, and they always have to be threefold. You must treat the source, usually with antimicrobials. Sometimes the infection is so long gone that it's not going to be helpful at that point, but as Dr. Falcini knows, prevention of future strep infections can be very crucial to maintaining the child in remission. You want to treat the immune system dysfunction with either disease-modifying antirheumatic drugs like the NSAIDs and steroids, or IVIG, intravenous immunoglobulin, and plasmapheresis. And at least in the States, I know that our payers get very nervous when they see IVIG and plasmapheresis. But in reality, most of our patients are going to respond to steroids or even to non-steroidal anti-inflammatories. So you don't have to go to IVIG and plasmapheresis. I do recommend it, though, for those children who are so severely sick, certainly those in whom their eating restrictions have become life-threatening, or in whom their OCD and anxiety symptoms are so bad that they no longer can get out of bed because the floor next to their bed is contaminated. And you also want to treat the symptoms. I don't ever want to hear again that you can't use an SSRI in a child with PANDAS or PANS. You can, they help, and as we were discussing yesterday, they may even have beneficial effects on the immune system, so they may have double help. If nothing else, they're going to relieve the child's anxiety, decrease the obsessive-compulsive symptomatology, and let them get back to living their life. You do have to start incredibly low dose and go up very slowly, because you don't want to give them side effects that are going to be troublesome. But please, please, please don't forget symptomatic treatment in these children. Well, this is my very simple model for what we thought was going on in PANDAS, and I apologize for its simplicity, but you're going to hear through the rest of the day very elegant expositions of what each of those little ovals represents. So certain group A strep, not all of them, can influence symptoms in genetically susceptible hosts, giving rise to a misdirected immune response, neuroinflammation, perhaps autoimmune response, and in our studies, Sydenham, chorea, or PANDAS. What we've come to know over time is that model works in the clinic, because you can look at the strep, you can treat it, which will relieve symptoms for many children, use prophylaxis to prevent future infections and prolong their remissions. You can identify, at least in a small group of patients, who's going to be susceptible. And then using immunomodulatory therapy, you can actually eradicate their symptoms. We have some evidence that this is working because it's impacting the brain. An early patient who had just 95% of his waking hours consumed with repeating rituals. He had eating restrictions to the point where he actually met criteria for anorexia nervosa. And prior to treatment, the head of his caudate was enlarged by 20% over boys of his age, sex, and weight. However, after treatment and reduction of his symptoms to nearly zero,
the caudate had returned to normal size. Harry Shigani and his colleagues used PET ligands that recognize inflammation and documented a similar change in response to IVIG treatment. So I promised to show you the effects of treatment in the efforts of time. Let's just hit the video on the right to show you this girl 2 weeks after plasmapheresis. My AV techs are, there he is. He needs to be helped out of the chair. Let's go to the one on the right. Second. So first of all, she was standing at the beginning. She's able to walk by herself, and she no longer has any chorioathetoid movements. What you couldn't see on this video is that she also had this very strange obsession with her sister's socks. And they would get in terrible fights because her sister's socks were contaminated by the school, and so they would fight and fight. And fortunately, that was gone, because it had generalized to just a general disgust regarding her sister. Well, this paves the way for the future directions, which I think we could all agree we need better, targeted, and much more effective treatments. We need to decide why some children with strep get it and others don't. That's probably the million-dollar question that will resolve the controversy. And you're going to hear some answers to that today, but we're not quite there yet. We really need to look at the various presentations of PANS and start parsing those out into finer and finer differences among patients to get at the etiology and pathogenesis of more cases. And then it would be absolutely fabulous if we could determine which children are at risk and then have a state biomarker that would let us follow the effectiveness of treatment and also determine who needs to be treated. The final step you guys are already doing, so I should have put it in current, and that is improving awareness, education, and our dissemination efforts so that we can get to the point where every child with PANS is treated quickly, effectively, and cured. Thank you. Grazie alla professoressa Susanna Suedo. Insomma, nel 1998 ha portato al riconoscimento di PANS PANDAS negli Stati Uniti. Allora, prima di sentire la professoressa Madeleine Cunningham, io saluto la senatrice Elena Morelli. Sì, allora, prima volevo ringraziare la dottoressa Suedo, so thanks a lot for your work. It was a pleasure to hear your presentation, but first of all, thanks a lot for your work you have done for the diagnosis of PANS PANDAS. And also, we are very proud of your resilience, your constancy, your diligence, and also your force to defend your work. So this is really, really important to all the families, to all the children. So thanks. Allora, volevo ringraziare, l'ho ringraziata per il lavoro che ha fatto, per la diagnosi del PANS PANDAS, l'ho ringraziata anche per la sua forza, resilienza e anche per la difesa che fa del suo lavoro, come tanti altri professionisti che sono in sala. Mi scuso con tutti voi se non posso star qua ad ascoltare, rimarrei perché sono veramente rimasta impressionata anche del lavoro che c'è e dell'importanza anche di seguire questo tipo di malattie perché necessitano l'attenzione più importante da parte delle istituzioni. Il mio Presidente di Assemblea mi ha richiamato perché si vota alle 11:30, quindi devo scappare, però ci tenevo vivamente a ringraziare l'Associazione dei Genitori per questo importante momento di formazione, di informazione, ma come è stato detto bisogna fare awareness, come si suol dire in inglese, quindi cercare di creare consapevolezza e sensibilizzare. Una cosa importante che è stata detta nel video iniziale è anche, pensiamo sempre di formare che cosa? I medici di medicina generale, i professionisti, in generale un po' tutti, ma la cosa importante è anche gli stessi educatori a scuola.
perché molto spesso anch'io mi ritrovo, ho 3 bambini, quindi in classe ne vedo un po' di varie situazioni, molto spesso viene diagnosticato quel bambino come per esempio autistico, ma invece c'è sotto molto, e anche la formazione degli educatori è fondamentale e importante, e questo è il messaggio che mi impegno di portare anche al Ministro Valditara, perché la formazione degli educatori non deve essere preso un insegnante e lo metti a fare l'educatore del bambino che ha dei problemi. Okay? Lo devi invece formare per poter assistere qualsiasi tipo di bambino con una diversa malattia, in modo tale che sia incluso nel percorso formativo, ma soprattutto che sia incluso ed accolto nella classe. Grazie. Grazie alla senatrice Elena Morelli che ha dato il via con la sua iniziativa all'evento di oggi. Allora io faccio un piccolo cambio nel programma, chiamo il ricercatore Dritan Agaliu qui con noi per il suo intervento che si intitola Experimental Models for PANS Syndrome. Lo abbiamo in collegamento, Columbia University Department of Neurology. Ci scusiamo anche per un breve e piccolo ritardo. Prego, professore. Thank you again for the invitation. Ringrazio a tutti voi per l'invio. I apologize that I'm not able to be there in person, but I would like to share with you briefly some of our work related to the mechanisms of the disease using animal models. And so the title of my talk is focused on the immune-mediated mechanisms that trigger the sequelae of the central nervous system after repeated group A strep infections. So these are my disclosures. A lot of the work was supported by funding from the NIH and the private foundations, and among the private foundations, the two that I want to highlight are the International OCD Foundation and, of course, the Global Lyme Alliance and the PANDAS Network. Now, as Dr. Swedo mentioned in her opening talk, we talked about that a subset of PANS, pediatric acute onset neuropsychiatric sequelae, is caused by group A strep infections, and her elegant work in the 90s demonstrated that in addition to the well-known sequelae that group A strep infections cause, such as rheumatic fever, glomerulonephritis, and scarlet fever, in the central nervous system then induce these two neurological and psychiatric diseases, namely Sydenham-Scoria and PANDAS. Sydenham-Scoria, of course, was well characterized in the 1600s, and then the elegant work of Susan Swedo identified PANDAS in the 90s. And so what we do know, and I'm going to go quickly here because Dr. Swedo already mentioned, and for the sake of time I don't want to talk about, is that we do know that there is a large number of autoantibodies that have been identified against the basal ganglia, and you'll hear more from Dr. Cunningham later in the meeting. We do know from PET imaging studies that there is microglial inflammation in the basal ganglia. And of course, we do know that these diseases are challenging to diagnose and treat. But one of the things that we have been really interested to try to understand in my lab, which of the cell types are affected and how they contribute to human disease. And of course, more recently, we've also become interested in understanding which genes contribute to the human disease. And for the sake of time, I won't have time to talk about the second part, but I'll focus on the first part, which is really kind of understanding the cell types contributing to human disease. So of course, because it's very challenging to address this in humans, we have to model the disease in mice, and in collaboration initially with Patrick Cleary at University of Minnesota, and later in my lab, we have used this like intranasal infection model where we isolate the live group A streptococci. We begin the intranasal infections in mice for 4 weeks every 7 days.
and then at the end we can harvest the tissue and analyze the brain pathology. And when we do this process, the group A streptococcus resides mostly in the nose, and you can see around the nose here there is a large number of T cells that infiltrate the nose. And so because the nose is where a lot of the nerve cells that are important for the sense of smell are located, we wondered whether indeed these T cells are able to migrate from the nose into the brain. And because from previous pathologies, it's known that T cells are critical to induce pathology in models for multiple sclerosis and autoimmune disease of the brain. And so what we showed in 2016 is that's the case. Using the olfactory route, T cells can actually migrate into the brain, this region called the olfactory bulb. And once they're in the brain, they induce the damage of the blood vessels in the brain, causing blood-brain barrier leakage. They trigger activation of the resident immune cells of the brain called microglia. They lead to loss of synapses and loss of neuronal activity. And so the question is, can we characterize this pathology a little bit more in depth at the molecular level? So what recently we have done is we have actually performed what is called a single-cell RNA sequencing, where we dissociate the cells in the brains into single cells, and then we are profiling the cells to look at what are the genes that are changing after infections with group A strep. And what you're seeing here are UMaps of basically all the cells in the brain, and color-coded here are by the state. In gray are the mice that received the control mice, and in the blue are the mice with group A strep infection. And what is important to note is the two cell types, the microglia or the resident immune cells of the brain, and the endothelial cells are the cells where we see the massive changes in the expression. So focusing on endothelial cells, you can see here that they downregulate a lot of the gene signatures, characteristics of the blood-brain barrier, which is a feature of the central nervous system vasculature, and they upregulate the antigen presentation and the endothelial response to LPS. And this is illustrated here when you can see here that if we look at three blood-brain barrier-related genes, ITM2A, ITH5, and MFSD2A, they're down after group A infections, validated here with this fluorescent in situ hybridization, and then this is basically the heat map analysis. So the genes that go up are related to either the antigen presentation or the interferon response. So here is the column of the antigen presentation. You see all the genes that are important for presenting antigens go up after infections with group A strep. The response to interferon goes up, and then obviously the genes important for the extracellular matrix goes down. And this is an illustration of one of these genes that goes up, which is a response to LPS. It's a gene called LNC2. You can see it's massively upregulated after infections with group A strep. So the second population of cells that changes dramatically after strep are the microglial cells. And these are the resident immune cells of the brain. You can see here in this UMAP there is a massive shift in these cells. And the three pathways that go massively upregulated are the antigen presentation, interferon response, and the cytokine production. And these are illustrated here, the three pathways. The antigen, so these are the genes characteristics for the antigen presentation. They go up with strep. Several cytokines and chemokines go up, and the interferon response goes up. And here, there is an illustration of the validation of these findings by flow cytometry. You can see when you look at the cell surface levels of CD74, this is up in the strep infection, and the expression, intracellular expression of the one cytokine, TNF-alpha, and chemokine CCL5 is also up. So
in summary, basically, microglial cells respond very dramatically to the group A strep infections by upregulating the genes that are important for antigen presentation, which will activate immune cells, T cells, the production of the cytokines, which will basically call in other immune cells to come to the brain. And of course, the response to interferon, which is an innate response that typically cells do in response to viral or inflammatory signals. The other thing that microglial cells do is they also upregulate a large number of what are currently known disease-associated genes. And these genes have been identified to be upregulated across multiple diseases, including neuroinflammatory diseases such as EAE, but also neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease. And basically one population here, as you can see, is a population that, particularly this population 4, that highly upregulates a lot of the interferon and the cytokine genes. So next we wanted to see if the microglia are activated, what is their association with the presence of T cells. So as you can see here, the T cells in the strep infection are not uniformly distributed in the brain. They're mostly in the periphery. That's where they come, in the central nervous system. And this is illustrated here, where you can clearly see where CD4 T cells are. There is a very close association with microglia, labeled here with this reporter green fluorescent protein. And so when we look at the activation of microglia, which is this marker called CD74, you can see that the activation is really very prominent in the regions where there is a large number of T cells. And there is a very clear correlation between the number where the T cells are with the antigen presentation, expression of the interferon genes, and phagocytosis, suggesting that the close proximity of T cells with the microglia is critical to drive this pathological response of the microglial cells. So in the past, we have shown that the CNS pathology that we see is dependent or depends on the presence of T lymphocytes. And when you don't have them, basically, you can rescue a lot of the disease pathology. And so we actually validated this transcriptomically, where in the mice where we don't have T cells, you can see that you can rescue some of the blood-brain barrier features. You can reduce basically the interferon response and the response to LPS, but not antigen presentation, suggesting that you still have like strep antigens being presented on the surface. Similarly, in the mice where you don't have the T cells, also microglia begin to change a little bit, so they reduce some of the disease-associated genes. They reduce basically expression of interferon and cytokines, but not the antigen presentation. And so which of these cytokines made by T cells is the most critical? And so we focused on IL-17 because IL-17 is one of the key cytokines that is made by Th17 cells. And so we wanted to test the role of this cytokine. So we performed these experiments where we did intranasal infections with group A strep, and then we administered blocking neutralizing antibodies to IL-17. And what we did see is that when you do this experiment, you basically don't reduce the number of infiltrating T cells in the brain, but what you can see is you can rescue some of the blood-brain barrier phenotype, the response to LPS, and the interferon response. And here is the illustration where you can see the blood-brain barrier leakage is basically rescued by the treatment with IL-17 blocking antibody. Okay, I'm just gonna skip that. So what is the relevance of this for the human MS, for the human studies? So in order to do this, we decided to profile the sera from PANDAS patients in collaboration with Susan Swedo, as well as the pediatric neurology at Columbia. So we obtained from Susan Swedo the sera from some of the PANDAS patients and controls,
as well as some of them came from the pediatric neurology. And we did a multiplex speed cytokine immunoassay to identify which of the cytokines were elevated in the sera of the patients in the acute phase of the disease. And this table is very complex, but I think it illustrates very nicely that there is a specific signature of cytokines that is highly elevated in the acute phase of the disease, suggesting a clear inflammatory state in these patients. And many of the cytokines that we saw were upregulated in the microglia. Their cytokines upregulated in T cells. We saw also many cytokines that were upregulated in microglia and macrophages that were also are present at elevated levels in the sera from patients. And some of these are highlighted here in red and also illustrated here when you can see here the levels of CCL2, 3, 4, and 5 very high in these patients, as well as CXCL10. These are mostly derived by macroglia and macrophages. And then these chemokines that are made by T cells, such as GM-CSF, IL-6, they're also highly upregulated in patients. And so to test the effect of the sera on the human blood-brain barrier, we developed this very elegant 3D model of the human blood-brain barrier using the Mimetas platform. So in this platform, we have in the middle channel the extracellular basement membrane right here, where it says ECM. In the top channel here, we have the endothelial cells forming beautiful tubes with flow. And in the bottom channel, we can put basically brain, pericytes, and astrocytes. And with flow, we get this very nice 3D human neurovascular unit. And so in the top channel here, we can apply tracers at different molecular weight after we treat with cytokines and look at the effect on the BBB. And what I'm showing here is some studies where basically we did this with media, with control serum or PANDAS sera. And what you can see is very surprising here, a very, very, very robust leakage of the blood-brain barrier in vitro model after administration of the sera from PANDAS patient, where you can see now the tracer that has been applied in the top channel, which normally will restrict only there. Now it's actually going into the bottom channel. And this is actually quantified here, where basically the pink ones are the sera from PANDAS patient. And so in conclusion, our findings suggest that PANDAS or PANS is a neuroinflammatory disease. Inflammatory cytokines in the patient's serum may be used for diagnostic tools. They also can be used to monitor treatment. And that, of course, drugs that may target the neuroinflammatory response may be beneficial for long-term treatment. And one of these are actually drugs that target either IL-17 or IL-23, which are already approved by the FDA in the United States, but also approved in Europe for treatment of severe diseases such as psoriasis, ankylosing spondylitis, and Crohn's disease. Obviously, a counterindication is active infection, and I would not recommend this in the active disease. But in chronic patients where basically there is no remission from any other drugs, these could potentially be considered as an alternative way of treatment. And with this, I want to conclude and thank a few people who carried the work. Basically, a lot of the in vivo work was that I described on the single cell was done by this very talented graduate student, Charlotte Wayne. She's now a postdoc at Rockefeller University, and a lot of the paper revisions right now in Nature Communications are carried out by a talented postdoc, Urak Chan. And, you know, a lot of the cytokine work on sera was done by Tyler Cutforth, and now is carried out also by Urak Chan. And obviously, you know, a lot of thanks in particular to Susan Swedo for providing us the sera and some of the other collaborators, in particular Rene Pedersen for our collaboration with the 3D model, Wendy Vargas at CUMC for basically continuous collaboration on the clinical stuff and a lot of the funding sources. Thank you.
Grazie a lei, mister Agaglio, grazie di essere stato con noi in collegamento. Abbiamo già diversi contributi importanti. Io mi scuso per averla prima anticipata, ma chiamo qui adesso con noi Madeleine Cunningham, The Cunningham Panel for the PANS Spectrum, questo è il titolo del suo intervento, professoressa presidenziale della Presbyterian Health Foundation, direttore e ricercatore all'Immunology Training Grant, si sta accomodando. Io saluto anche tanto il professor Martino Ruggeri, che è il coordinatore del tavolo tecnico per il riconoscimento, che ci deve lasciare per precedenti impegni. La facciamo dissetare, professoressa. Chiedo anche a lei il rispetto dei tempi, ma insomma non stiamo andando affatto male. Prego. Thank you so much, and thanks to all of you, and congratulations to Italy for what you are trying to do for recognition and education, and then, of course, for the future treatment and diagnosis of PANS and PANDAS and diseases related. The work that I will be talking about is a little bit different from what you'll hear from the clinicians, is that we have spent our time on the hypothesis that this is a basal ganglion encephalitis and that it will behave just like the other basal ganglion encephalitis diseases and have autoantibodies. And so that's what we'll be talking about today, are biomarkers and the correlation of these autoantibodies with the disease symptoms, so you can understand where they came from. So the title, of course, as he said, Cunningham Panel, is now called, thankfully they've taken my name off of it, the Autoimmune Brain Panel, and on PANS and PANDAS and state of the art. How do I move the slide? Oh, I see it. Okay. I pushed it. The green button. Okay, I did it. Sorry. No problem. Okay. Just to have a slide of all these speaker disclosures. Over the years, we have been funded so well by the National Institutes of Health for 35 years. We've had funding from the National Heart, Lung, and Blood Institute, and then the National Institute of Mental Health through Dr. Sweeto funded us to study the different trials that they had in their group there. And I would like to say that that's what happened was Dr. Sweeto called me in 1999 and said, hey, I've discovered a new strep disease. And we had worked on group A streptococci for years, 20 years. And so I said yes, and of course now, 25 years later, we are at the point that we are now. But there were also funding from various organizations, but I'd like to point out especially the International OCD Foundation, Pepsi Global Giving, the David Judah Fund from Harvard University gave us $100,000 to study 1,000 patients in my laboratory, and that's where all of this began. We couldn't have opened a company, we couldn't have had the diagnostics without this, and Michael Janicki has recently passed away, and so I'd like to recognize him as having made such a huge contribution in this disease. And then Autism Speaks, Trailblazer Awards, and other groups and molecular labs who actually markets these autoantibodies. You know about the group A streptococcal diseases. Dr. Sweeto has talked about this, but if you're not as aware, you get sore throat, you can have impetigo, you can even have it colonized in your intestinal tract. So when you're going for a culture, test everywhere. Make sure that your child doesn't have the strep. And it will lead to, as I said, pharyngitis, impetigo, cellulitis, necrotizing fasciitis, and other
other diseases, but the most important that we'll talk about today is PANDAS, but acute rheumatic fever is the major sequelae of group A streptococcal disease. It's why parents should always have their children treated with penicillin. You don't want heart valve disease, and you don't want Sydenham chorea, which you saw from Dr. Sweeto, and you don't want PANDAS. Dr. Agalou talked about the pathogenesis, which begins with the strep throat in the upper respiratory tract. It activates Th17 cells because they're all in the mucosa of your upper respiratory tract. And this eventually activates B cells because of the cytokines that Dr. Agalou talked about. These cytokines promote neutrophil accumulation, they promote autoantibody or just antibody production. And the reason for that is you're fighting strep. You're trying to get rid of strep in your body. So as you do that, these Th17 cells are stimulated. You're making antibodies to fight off the infection. So it doesn't happen after one or maybe 2 or 3 streptococcal infections. It takes repeated streptococcal infections to get these diseases. That's one of the characteristics of getting the streptococcal sequelae. And then also the patient has to have a genetic predisposition. And if you think about lupus, the number one predisposition is HLA. That is way up there. 50 is the 50X or whatever, and GWAS. And actually rheumatic fever, I didn't know if I'd say this or not, but I'm going to, is quite related to lupus. We studied autoantibody idiotype that was present in lupus and Sjogren's and rheumatic fever. And then Jenny has discovered C4 in PANDAS. C4 alterations in the gene for C4 complement 4 is also in lupus. So we're beginning to piece these diseases together. The cells in valve disease and rheumatic fever, women, 90% get valve disease, and these T cells that come into the valve that operate to destroy it are CD8 cells. They're controlled by estrogen, and so again, related to what you can see in lupus. And the Sydenham chorea and the PANDAS being related to the C4, we think, and also they have ANA, anti-nuclear antibodies that you see in lupus. 50% of the patients with PANDAS have them. So my thought is that these diseases are pieces that are similar to lupus. They're not lupus because they have manifestations in all areas of the body. Lupus affects the brain, it can affect the heart, and it can, of course, affect the kidney and the joints. The same scenario with rheumatic fever. We've already heard about this from Dr. Sweeto, the Sydenham chorea piece, but when you have strep infection, you can get acute rheumatic fever after repeated infections, and that will be in polymigrating arthritis or carditis, which is the valve disease. Sydenham chorea is what we're talking about today, cercinate rash and subcutaneous nodules. If you're looking for the Jones criteria that are important in identifying this disease and its diagnosis, go to this article by Gowitz. It's the latest one and always published and promoted and paid for by the American Heart Association, which has also provided us so much funding. And I have appreciate all that they do toward funding diseases of the heart. Molecular mimicry is an important mechanism. Dr. Sweeto had this on her slides. Important that mimicry between proteins or carbohydrates in the group A strep help the response to the strep. When you're making that huge antibody response, you're attacking your body, and those people that are going to get the sequelae. In people that get pharyngitis, the antibodies come up, they're gone in 2 weeks. In these patients, they just continue to go up and elevate. So the mimicry is between proteins and carbohydrates of the group A streptococcus. I think I have a pointer. The group A carbohydrate identifies the strep as group A, streptococci. The M protein
is a very important serotypic determinant of all group A strep. And then the cross-reactivity that we see with the antibodies attacking the heart, it's cardiac myosin, and in the brain, it is the dopamine receptors, lysoganglioside, and tubulin. And today I'll spend most of my time talking about the dopamine receptors because I believe this disease, chorea and PANDAS, are dopamine receptor encephalitis. We studied these diseases importantly by, of course, looking at human sera from patients, but also to make it easier to understand, we made human monoclonal antibodies from the B cells that were making antibodies in these patients, and then studied the pathogenesis of the disease as we investigated brain autoantigens and streptococcal antigens. The antibody, monoclonal antibody we developed from Sydenham, Korea, was actually put into a mouse. The genes were actually put into a mouse so that the mouse could express the antibody. And they made the antibody, we broke the blood-brain barrier, and the antibodies ended up in the basal ganglia as stained here, and these were stained red because the neurons that the antibodies attacked were dopaminergic neurons, because dopamine plays a huge role in these diseases, and what these antibodies actually do is promote significantly elevated amounts of dopamine and dopamine release in your body. And this is a chorea monoclonal antibody that is expressed in mice and targets the basal ganglia. This is also seen in humans. This slide looks kind of, washed out. But you can see the staining in red in the basal ganglia. These are human sera from PANDAS, not sera, from CSF, because the cerebrospinal fluid is where it's at. This is where you're bathing your brain with the autoantibodies that are produced in your serum, but they end up also in your cerebrospinal fluid. And then this stained the basal ganglia and controlled CSF did not. So getting to the panel, which of course is what the title was about, this is some of the latest studies that have been published in Frontiers in Psychiatry, and you can, I did it again. You can see the panel is made up of the dopamine D1 receptor. These are the antigens that we test for autoantibodies, the D1 and D2 receptors that are expressed on neurons in the basal ganglia. Lysoganglioside, and I'm not going to cover them as much as I might in other lectures, but lysoganglioside is often found in patients with Lyme neuropathy. And so we think that this is an important antigen in that disease, and also the CAM is highly elevated in the neuropathy patients after Lyme disease. Also tubulin, which is a biomarker, we think, just of the infection itself, but it comes up as a biomarker that is associated with the brain, highly expressed in brain, as myosin is highly expressed in heart. In other words, these are diseases like lupus that attack the different organs. And so what I'm trying to say about the panel here is that patients that have these autoantibodies, that the antibodies decrease in improvement. What causes improvement? Dr. Sweeto showed you treatment with IVIG, treatment with plasmapheresis, antibiotic treatment that Dr. Falcini gives frequently and is very successful. What it does is it makes the antibodies decrease. And when the antibodies decrease, the patients improve in their symptoms. And so you can see this, did it again. You can see this in each one of these, except the tubulin, which, as I said, I don't consider it to be as important in the diagnosis and treatment of the disease. So if patients in this group were further studied, antibodies elevate after worsening episodes, or they don't get better. And so these were the patients that didn't recover
and you can see that either it gets to be more or remains about the same, the CAM. And the CAM kinase is an assay where we take the patient's serum and put it on human neuronal cells, and these cells elevate their CAM kinase, which is in the pathway on the way to dopamine. Further, the panel is shown here in sera samples that Dr. Sweeto gave us, and you can see D1R is elevated in pandas in Sydenham, Korea, not as much in Tourette's and OCD and ADHD in normal. D2R elevated in some pandas. You'll see in a moment how we separate pandas in Sydenham, Korea, and lysoganglioside and tubulin. And then the CAM kinase was elevated in pandas in Sydenham, Korea, but in the other diseases are a good control. So what kind of positivity do we see with these different antigens and studies of CAM kinase activation in comparison to the anti-streptolysin O, which is the titer that you get? You send your child's sera to the lab, and ASO, anti-streptolysin O, is for strep infection. It just tells you if they've had a previous strep infection, not that it's then, but that it's been maybe a month or weeks beforehand. So I apologize. Anti-D1 receptor antibody. This is thankful to Dr. Sweeto. This is her. Everything I've been showing you is the patients from the IVIG trial that was held at NIMH. And so you can see in that group of patients, the D1 was positive in 71%. Also, the CAM was positive in 71%. The tubulin in 28%, the ganglioside in 17%, and the D2 in 25%, because most of these children don't have chorea. They have pandas. So these three cohorts were the cohorts that we've used to study and assess the panel and its usefulness. And cohort 1 was identified using the Jones criteria. This was Dr. Sweeto's first 50 cases. And some of those children had some little choreiform movements in that particular group. In cohort 2, that was not the case. And you're going to see how we separated chorea and pandas based on D2 being more important in chorea, and D1 being more important in pandas. And cohort 3 is our large 1,000-patient study that we actually find the same thing that was found in cohort 2. So we'll move on to show you exactly what we found. In pandas, I'm so sorry, I keep hitting that. The D1 and D2, this is Sydenham, Korea. There are 6 patients, and in Sydenham, Korea, D1 is not significant, but D2 is significant. In the second group of pandas, cohort one of pandas, you see that there is some significance for D2, and this is because it tracks. D2 always tracks with these little chorea piano playing movements. They're not as much chorea, but like Dr. Sweeto was saying, chorea should be, if you would diagnose a patient with chorea, it's better for them because then they're going to get the treatment for rheumatic fever, and that will be instigated until they're 21. So other studies from Israel of the same panel, this is Hilabin Pazi's population of Ashkenazi Jewish patients that developed Sydenham chorea. So you can see the D1 is elevated, but the D2 is more elevated, which is, if we go on to look at this, we can see that the ratio of D1 to D2 actually correlated with symptoms. I'm sorry, I took that away from you. The D1 to D2 ratio correlates with symptoms.
And then if we look at her chronic cases, the ones that go on to develop chorea for a long period of time, the D1 remains down while D2 becomes elevated, none of the other panel. And pointing out to you, I forgot to do it on the slide with the table, but the ASO does not predict nearly as many positive PANDAS patients as our panel, because it's not specific for the exact antibodies of this encephalitis. So if we look at cohort 2, which was the classic PANDAS, is what we call it, because it did not have any of the mixture of the little choreiform movements. You can see that D2 becomes, I did it again, I'm so sorry, D2 is not significant, it's the same, but D1 is elevated in this classic PANDAS group. The anti-D1 antibodies are also elevated in our large 1,000-patient study. This wasn't 1,000 patients. I think this was perhaps, I'm trying to remember how many we used. I guess 858 cases. And you can see D1 is elevated, whereas D2 is the same. D2 is really very rare because it goes with Sydenham chorea. The D1 with PANDAS is rare, but it may be more common because we seem to perhaps see more PANDAS than chorea. So the D1 antibodies characterize PANDAS cohorts and separates PANDAS from Sydenham chorea, where D2 is the biomarker for chorea. So we decided we would do the most stringent test we could have that is for a biomarker. And this is the receiver operating characteristic. And so I don't want to go into a lot of detail because I don't have the time, but I'm just going to show you the result where there's no chorea. Here, there's no chorea in these patients. There's no predictive value of D1R, whereas in chorea, the D2 gives predictive value. The p-value is 0.003 here, where we get a very high predictive value. And this was done, I may not want to take you through all of these, but this was done with PANDAS and with chorea again. And you can see this was a PANDAS group where you saw my results, but they weren't. This is graphed where there's predictive value for the D1, and I know these are hard to see. There are 4 different groups that we had, and it's hard because of it's a lot of light on the slide. You can't see the predictive value as well, but it still predicts. The p-value is for D1 in cohort 2. This is a classic PANDAS group, whereas not for D2, and or not in for D2. And then cohort 3 is our large group, which is the same. The predictive value is for D1. And in the group of Sydenham chorea that came from Dr. Ben-Pazzi, we decided to show it because it's the opposite of that first group that Dr. Sweeto studied, where there's a little bit of movement, and so they had D2, whereas if you just have classic PANDAS, you only have D1. If you go to a Sydenham chorea group, as Dr. Sweeto pointed out, some of them have tics, some of them have neuropsychiatric problems. That was the case with Dr. Ben-Pazzi's, so they had D1 also. So it depends on the mixture in your patient. It's complicated, but it can be understood, and that's what we're trying to explain with this panel that represents the basal ganglia encephalitis and PANDAS. And already D2 is out there in the position statement by Angela Vincent and a group of people in England, actually, where Dr. Ubi is from, that the D2, they have a list of all the different antibodies that cause encephalitis. And this is what Dr. Sweeto was saying.
test your patients. Test them through these autoantibodies that are in all the different encephalitises. And they already have D2 listed because that is a basal ganglia encephalitis. So we're happy that we're home that far because this is wonderful that the people studying encephalitis have recognized this. This is just simply to show you, it's a lot of numbers, that in the CSF, in some of the CSF, we can detect positivity. Some of them are very high, some of them are lower, some of them are medium, but at least we can see it and determine it with these tests, D1 and D2. And so we also discovered the epitopes. I'm probably running out of time, but what I wanted to say is that epitopes for D1 and D2 overlap. And you'll see a higher one for pandas, that's in, I believe, in blue. Let me try to show you here. For pandas in blue, it's higher, and they're labeled here, the epitopes that were recognized significantly. And in Korea, it's different, and you can see the ones that elevate that are red, but they still overlap in their recognition of these epitopes. And the reason is because the receptors are very much alike. And so that's why it was confusing, and when you get mixtures of D1 and D2, you're going to see it because these epitopes overlap. And this is getting ready to be published November 8th in the Journal of Clinical Investigation, Insight. It says manuscript in preparation, but it's been accepted and is almost, we've corrected the proof, and it's almost there. Again, like in Sydenham Korean pandas, we wanted to make human monoclonal antibodies, and we did, and it did help us understand the pathogenesis. We can see that this monoclonal antibody from a pandas patient actually recognized EL1 because it's only one antibody. Your serum has thousands of antibodies. So when you get to epitope map, you see a more heterogeneous population. But here we have only one single antibody species to prove that you get reactivity with the EL1 and nothing with the D2, because this is from a pandas patient. And so EL1 is in the extracellular 1 loop. We also wanted to show, because people have criticized that we couldn't do it by cell-based methods, we can do it by cell-based methods. Here's D1 expressed in a cell line, and when we stain it for D1, there it is, and that's with the monoclonal antibody. And then these are just the controls at the bottom where we actually inhibited with the EL1 peptide, showing that the peptide actually removes the antibody from the patient's, from the preparation. And it's the lights on it so much, but the staining of the D1 and the expressed in the cell line by the monoclonal antibody is right here. And we also know that both D1 and D2 are signaled, and we use transfectants that express D1 and express D2, and showed that in fact D1 is activated and D2 is activated. Much more is known because we published much more on D2, and so these are the first studies that are being seen or shown on D1 and will be published November 8th. So this activation is the pandas sera that we've been talking about. Probably this is the classic pandas sera, where you see that they activate D1 through a second messenger, and they also work through arrestin, which is very important to, in the signaling. And the pandas-derived monoclonal antibody actually enhances the D1 dose-dependent activation. And this is important because it enhances dopamine. So if you have D2, we have patients that have like 32,000 in D2 and 16,000 in D1. I mean, they're off the wall. These patients are so sick. I haven't ever seen anyone who had those titers together.
that they're sick. And the reason they're sick is because the D1 antibody makes the receptors more sensitive to the dopamine that the patients are making such high concentrations of if they have the D2 autoantibody. So it just is double trouble if you have both of them, and it makes the patients even sicker. Some of them, most of them don't get well for several years because they're so sick. So just to show you the signaling activation again, and I'll try to hurry on this, you can see that in the cohort 1, we actually, the controls, the Sydenham chorea, and then the pandas is the only one that is actually significant in cohort 1. And you've seen this several ways. Cohort 2, we can see also is D1 signal. And then the pandas derived D1 monoclonal antibodies also do the same thing. They bind and activate. And we made ourselves, after that B4C, we made 2 more monoclonal antibodies from patients that we had in our lab. And you can see the signaling is so good. These are transfectants. They're called gene blazer cell lines that are fabulous. They have the gene for the GPCR receptor D1 or D2 in the cell line, and then they are activated by the patient sera. So you can easily see how they activated. And the reason this is important is it actually proves, we hope, the reviewers of this paper said, maybe some of the controversy will go away now, because we really went all the way trying to show that the transfectants have it. And then in a moment, I'm going to show you how we went to the gene level and show that you can block it, and it is truly D1. So the D1 monoclonal antibody, again, enhances the dopamine signaling. I've said that previously. And then if you take the siRNA for the D1 gene, it blocks the whole thing in the gene blazer cell lines, which is wonderful because this proves that it really is D1 that is being activated. And so to conclude, we would like to say that the human monoclonal and serum autoantibodies in pandas and Sydenham chorea act on the neurons in the basal ganglia. And you can see how the pandas antibody binds D1 and leads to OCD and tics. And it enhances dopamine signaling with the Sydenham chorea antibody binding to D2, making more D2, causing it to sensitize the receptor. And so this is how the pathways go in pandas and Sydenham chorea. And so we've identified a new biomarker. Even though we knew it, we've proven that D1 is for pandas and D2 is a biomarker for Sydenham chorea and the streptococcal-associated movement disorders. And so the model of, just to put this in perspective, the model of the autoantibody effects in the brain, it's the binding of high avidity, cross-reactive antineuronal antibodies to lysoganglioside and dopamine receptors may cause alterations in dopamine neurotransmission. Thus, autoantibody-mediated signaling increases in central dopamine levels and selective activation of dopamine receptors combine to produce the altered movement and neuropsychiatric symptoms of Sydenham chorea in pandas. And you've seen the model previously. So also the concept of autoantibodies and autoimmune diseases, this is not something that's new. This is in lupus, it's in Sjogren's, it's in Hashimoto's thyroiditis, in fact, which is present in a lot of mothers and in people that have pandas. So the groups of autoantibodies against different antigens can be associated with a particular type of autoimmune disease. And this, of course, you know what we're studying here. The antineuronal antibodies have a greater than 91% sensitivity for the disease. And in pandas, PANS, tics, OCD, or some neuropsychiatric diseases associated with inflammation, these autoantibody groups are
reactive against certain neuronal antigens and receptors, as you saw. And the immune complexes can persist and make things worse, which may be important in just inflammation that continues and continues after the antibodies may begin to recede. So from what Dr. Agaloo told you, to put it together with that is the immune responses against infectious pathogens, because the streptococcus not only cross-reacts with host tissue, it cross-reacts with many other pathogens and their proteins and carbohydrates. So opening the blood-brain barrier due to infection or stress would allow antibodies to penetrate the brain, and these are those high-impact mechanistic studies by Dr. Agaloo. And this is just the final story of the whole thing. The streptococcus, the molecular mimicry was self, meaning brain, and the basal ganglia, and the dopamine receptors leading to the dopamine receptor encephalitis. And remember that mimicry is with other organisms too. So we all have had strep from the beginning, well, almost from the beginning of our life, because you have children and they get strep probably beginning at 2 years old. You get out, you get with people. But the main age range for rheumatic fever is ages 5 to 15, because at 15 they begin to develop antibodies that will really stay and protect them. And so once we've all begun to do that, we begin to fight off the infections that the children may have had so many of. And with that, I will close. I've got pictures of my lab. I can do that. And thanks to all these people. Dr. Curvan and my lab in the beginning, Dr. Menendez, who has been so important in the D1 receptor story. She has worked diligently to make it happen. And then all these other people from Israel, Dr. Ben Pazi, Dr. Lotan, this is the animal model from Tel Aviv that I couldn't even talk about, Jim Leckman at Yale, and Sue Sweeto and her group, Brian Fallon and Lyme disease, Harvey Singer, even we published a paper together. We wanted to choke each other sometimes, but we toughed it out. It took us 6 years to write the paper. And the late Dr. Janicki, and then my lab, Dr. Curvan, who did so many of the studies early on, and Adita Blanco, who did so much. She built the panel. And then, of course, the lab now, Dr. Sweeto and myself, and then the people. This is Dr. Menendez and Kathy Alvarez and Sean, they've done so much work on the panel. And we appreciate all of you and all of our grants and funders. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Cunningham, per il suo intervento. Concludiamo l'ultimo intervento della mattinata prima di un breve momento di discussione con Jennifer Frankovic, The Stanford PANS Clinic Experience. Lei è professoressa clinica di pediatria e di reumatologia, direttore del programma di ricerca PANS alla Scuola di Medicina dell'Università di Stanford. Prego, professoressa. Great, thank you. Grazie mille. It's a great pleasure for me to be here and to meet my Italian colleagues and see my colleagues from the U.S. So thank you very much for the invitation to speak today. So I am a pediatric rheumatologist, and before I entered the field of PANS and PANDAS, I used to treat systemic rheumatologic diseases like lupus, spondyloarthritis, vasculitis. And what we saw as pediatric rheumatologists, that many of these systemic inflammatory diseases also affect the brain. And patients have fatigue, brain fog, OCD, anxiety. But as pediatric rheumatologists, we didn't talk about it and we didn't publish on it because when you treat the rheumatologic disease, these mental health symptoms and these brain symptoms go away rather quickly. Oh, whoops. But fortunately, over the past 2 decades, there's been increasing awareness of this intersection between rheumatologic diseases or systemic inflammatory diseases in the brain and increasing acceptance that infections trigger these inflammatory diseases. And PANS is a great example of this
because not only is it treatable, but when you intervene quickly, and it's a very abrupt onset, so it's easy to recognize, these patients can be cured. So as Dr. Sweeto, Dratan, and others have alluded to, this condition is caused by inflammation of the basal ganglia. The basal ganglia plays an important role in governing movements, mood, emotion, behavior, procedural learning, like math and reading, and cognition. So it's no surprise that when you have inflammation affecting the basal ganglia, that you have disinhibition of these processes and the subsequent cardinal symptoms of PANS. So Dr. Sweeto mentioned these 4 imaging studies before, but there's, through different types of imaging, they all point towards basal ganglia involvement. So swelling in the basal ganglia at the acute stage, which you can only see when you compare a group of patients to controls, microglial activation, primarily in the caudate and putamen, an imbalance of gray and white matter in the basal ganglia, and then our study at Stanford, which showed increased diffusivity of water throughout the brain of kids with PANS compared to controls, but the most prominent finding was in the basal ganglia and the amygdala. And Sue Sweeto mentioned these 3 studies indicating movements during REM sleep. So REM sleep is dream sleep. All humans and animals are paralyzed during dream sleep. So it's highly abnormal to move and to lose atonia during REM sleep. But all 3 of these studies found this as a prominent symptom of kids with PANS and PANDAS. And the study done in Italy and by Dr. Sweeto showed it in the new onset stage, and we looked at it in patients who were untreated and had more chronic symptoms, and they still had this finding. And this is another way to look at basal ganglia symptoms. So this is a simple, neurologic exam that can be done by any pediatrician, looking at the reflexes of the basal ganglia. So in our cohort, 22% of the patients had a positive glabellar test, so meaning they didn't extinguish blinking when tapping on the glabellar prominence. So that is also a predictor of Parkinson's. And I forgot to mention in the slide before that this finding of movements during REM sleep is a predictor of Parkinson's disease, which is a known basal ganglia disorder. So the glabellar tap is also a predictor. We also see the abnormal tongue movements that you can see in Sydenham's chorea. So even in the patients without chorea, or maybe just very subtle chorea, oftentimes they have Wormian tongue movements or darting tongue. We also see the milkmaid grip, much more subtle than Sydenham's chorea, but again, a sign that the basal ganglia are involved. We also see spooning and overflow movements. So not all patients cooperate with the full exam, but we were able to see at least one sign of basal ganglia in 80% of our kids presenting. And in the kids who cooperated with the full exam, and the exam only takes about 5 minutes, 92% of the patients had at least one basal ganglia sign. So in addition to the autoantibodies that Dr. Cunningham described against the dopamine receptors, we also see autoantibodies against cholinergic interneurons within the basal ganglia. And this work is being done by Dr. Pittenger at Yale University. He's looked at 5 separate PANS-PANDAS cohorts, post-strep and others, and he's found consistently that the antibodies to these cholinergic interneurons are elevated in PANS patients compared to controls, and elevated in the flare state compared to remission, and that the levels of these autoantibodies to cholinergic interneurons correlate with the CY box, which is the OCD measure. But as you can see, just like in Cunningham's studies, healthy kids can have autoantibodies too. So it's not just about the autoantibodies. These autoantibodies are accessing the brain. So Dr.
Agalieu described some of his data suggesting that the blood-brain barrier is disrupted. And we have, using a different model than Dr. Agalieu, we also see disruption of the brain endothelial cell monolayer in patients with PANS and PANDAS. So the blue are the different time points for healthy controls, and the blacks, and as you can see consistently over different time periods, the blood-brain or the brain endothelial layer is disrupted in the PANS patients compared to controls, and in the flare state compared to the recovered state. And we see that in the new onset patients, and we also see it in the chronic patients who take a lot longer to get better, but when they do get better, we see their blood-brain barrier, at least this particular assay, improved. So in looking at the mechanisms, there are many different adhesion molecules which hold these brain endothelial cells together. And what we've seen when we apply the plasma from kids with PANS in an active state compared to healthy kids and compared to the control kids. So, whoops. So these are this is when plasma from PANS active is applied to the blood-brain barrier. You can see these blue dots are the cell nuclei, and these patients have lost the ability to have these at tight junctions and adherent junctions between the cells. And that's compared to the healthy controls, and actually compared to the improved state. You can see that they now have these adhesion molecules. And we see, so here's the brain endothelial cell, and you can see the tight junction and the adherens junction. And there's this apparatus where if you have polymerization of these actin molecules, you pull on this apparatus and lose the junction. And you can see in the PANS active that there is much more actin stress fibers compared to the healthy controls and compared to the improved state. And you can see this in the graphs with statistical significance as well. And one other thing about the blood-brain barrier is many of the families will report that these kids, especially when they're new onset, have sensitivity to things like SSRIs and antipsychotics, and they have a lot of psychiatric side effects. And we believe this because if the blood-brain barrier isn't intact, they are going to have more side effects from these drugs because they're accessing the brain more readily. So this is why in our clinic, we will treat the inflammation first. So get rid of the infection, treat the inflammation, and then for the residual OCD and psychiatric symptoms, we will use things like SSRIs and antidopaminergics. So for those of you treating this condition, if the patient failed in the beginning and they had too many side effects, it doesn't mean they're going to have side effects once the inflammatory condition is under control. So Dr. Gaffey at the University of Pisa is also looking at the blood-brain barrier proteins and the differential expression in the brain endothelial cells and coming to similar conclusions using completely different methods. So overall, this is our model of what we think is happening in PANS. So there is an immune predisposition. So not only the immunogenetics, but also immune priming, as Dr. Agalieu pointed to, is repeated strep infections. We see a lot of family members affected, so it's very common for siblings to be affected. They don't always have PANS, but they often have other neuroimmune conditions. And then an infection comes along. In our clinic, the most common is group A strep in the hyperacute onset kids. And then you have this systemic and vascular inflammatory response, including complement activation. And this systemic inflammatory response is what leads to the blood-brain barrier disruption through different mechanisms, TNF, IL-17, MMP9, lots of different mechanisms. And that allows the autoantibodies, inflammatory monocyte cytokines into the brain, which causes the basal ganglia inflammation, the altered neuronal signaling, microglial activation, and we also have data suggesting that the blood vessels in the brain are involved. And that leads to the PANS symptoms, OCD, and all the related psychiatric symptoms. But this systemic inflammatory response also leads to arthritis and other autoimmune diseases, especially when this is not treated. So
by identifying kids with PANS, we actually have the ability to prevent these other diseases, right? So we use the data that we gather from the systemic inflammatory response to guide our treatments, both in the individuals, and this is how we plan to design randomized placebo-controlled studies. So this systemic inflammatory response involves pro-inflammatory monocytes, and this data is going to be published any day now. We see a high rate of vasculopathy markers, so D-dimers, von Willebrands, and also some skin signs. We see low C4, okay, because of the complement activation. And this low C4 is not due to C4 gene copy number reduction, as it is in lupus. That C4 gene copy number is the same in patients versus control. The drop in C4, we think, reflects the recent strep infection, just like what's been shown in post-strep glomerulonephritis. And that C4a, again, a product of complement activation, correlates with the psychiatric symptoms, and this was just published last year. We also see, just like you see in any systemic inflammatory disease, low transferrin saturation and anemia in our patients, which is higher than control populations. Unfortunately, we all have mechanisms to downregulate inflammation, especially after infections. And some people are better at it than others, and this is why PANS and PANDAS is relapsing and remitting. And many of our patients will have several episodes before they get to our clinic that's self-resolved, because we do have that ability, all of us. So we have anti-inflammatory monocytes, which we've shown that our kids with PANS have, and our kids who recover have these brain-homing, repairing, or anti-inflammatory monocytes. And we also see T regulatory cells elevated in the recovering time period. So again, this is how patients self-resolve their inflammation, and these are mechanisms we can take advantage of when we're designing clinical trials and finding, anti-inflammatories that can push this. So some of the vascular signs that we see, we often see maybe in about 20% of our patients, especially those patients that have been chronic and untreated, this very thick distal band we call it a prominent onychodermal band. This was first observed 100 years ago. They called it Terry's nails. It's typically a sign of an infection. We also see periungual redness and swelling in our patients. This is a sign you can also see in dermatomyositis. That's one of the few rheumatologic conditions where we use IVIG to treat. And then sometimes we see both in the same patient. And we just published this in our JAMA Network open paper. And we also see that these kids have a high rate of developing arthritis. So by age 14, about 30% of our patients have some form of arthritis, most commonly enthesitis-related arthritis. And then as you can see, even as they get up, into the older ages, almost all of them eventually develop some type of arthritic condition. And again, if we're finding this early, we can treat early and prevent it. And so right now in our clinic, we're doing ultrasounds of the joints when they first come to us and every year so that we can stay ahead of the arthritis. So the type of arthritis we see is enthesitis-related arthritis. So this is the knee. You can see inflammation where the tendon and ligaments insert, or where the patella ligament inserts. The first MTP is commonly involved, the heel. And this type of arthritis, enthesitis-related arthritis, is a precursor to spondyloarthritis. And 50% of our kids did go on to develop spondyloarthritis. And this is a condition that runs in families and is HLA-B associated. And you don't see evidence on MRI because inflammation is microscopic, just like you don't see inflammation in autoimmune encephalitis. It's hard to pick up on imaging. You can see this is the only type of arthritis that affects the tarsal bones, and you can see inflammation in the sacroiliac joint. So usually this arthritis is going on for decades before you can see it on imaging, but fortunately we're able to see some evidence in the feet on ultrasound.
We can also see evidence on ultrasound of PIP and DIP inflammation, and a subset of our patients go on to develop psoriatic arthritis, and that's typically if there's a first-degree family member with psoriasis, which, as many of you know, psoriasis has been linked to a lot of mental health conditions. So the way we treat it in the clinic, which others have alluded to, is the first thing we do is we eliminate the infection in the patient and the family. So we look, for strep in the tonsils, GU strep, so looking for vaginal strep, perianal strep, impetigo, ecthyma. 82% of our patients coming in with the classic presentation of PANS have evidence of having strep in either themselves or a first-degree family member. So we really aim to do this. We have seen many cases of sinusitis, which we don't know what the organism always is, but fortunately it responds to augmentin just as we use in getting rid of the strep. And we've had some cases after influenza and mycoplasma, but we don't know if these are secondary antibody elevations or they're actually the cause. But we suspect, and at this point in time, every patient coming in with a classic presentation of PANS, we treat for strep. And then after we get rid of the infection, we treat the inflammation. So these kids are highly responsive to NSAIDs. Sometimes it's just getting rid of strep and giving NSAIDs. Sometimes they need corticosteroids bursts. Not very often do we need to move towards IVIG and IV steroids. And then we treat the psychiatric symptoms. And usually that's after they've started to improve from the anti-inflammatories. So SSRIs, antipsychotics, and then of course CBT and ERP to fully resolve the OCD. So as I mentioned, we don't use IVIG that often because when you treat it early, it resolves. But in the cases where we have treated, we do see that the pro-inflammatory we see the CY box decrease throughout the treatment course, and we also see the pro-inflammatory monocytes and the pro-inflammatory dendritic cells. So we think that IVIG is helping from the monocyte standpoint and also lots of other mechanisms. So that's all I have for you today. This is our team and collaborators. We're especially grateful to Dr. Sweeto for getting our clinic going. And Dr. Madeline Cunningham for teaching us all about acute rheumatic fever in Sydenham's Korea, and that's sort of the foundation of how we learned about PANS and PANDAS. And we're grateful for our Italian colleagues and all of our future collaborations with you all, so thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Frankovic, Dr. Sweeto and Dr. Cunningham. L'ultima parte della mattinata, chiedo al professor Alberto Spadice di venire qui al mio fianco, momento di discussione su quello che è stato detto, quindi se ci sono dei commenti anche in platea, prego. Allora, se abbiamo domande, Susanna, professoressa Esposito. Intanto, mentre si accomoda, abbiamo un quarto d'ora di tempo. Piccolo dettaglio organizzativo, abbiamo un quarto d'ora di tempo, poi c'è la pausa, la sede istituzionale chiaramente non ha permesso di organizzare qui un rinfresco, si può comunque uscire, al momento del ringresso ci sono i controlli da fare, occorre farli alle 13:30, non di più, mentre per i relatori credo ci sia il pranzo con lo staff. Prego. First of all, I would like to thank Associazione Bambini Pandas VGA and Katie and Stefania because this was really an amazing morning. I think that the scientific levels of the three presentations were wonderful, four presentations, sorry, were wonderful. So this is, in my opinion, extremely important also for the, at the end, the acceptance of the disease, because we know that in Italy there is still a huge discussion on the existence of the disease, not just on the therapy or on the identification as rare diseases, because you know, these are two different histories. One is to recognize the existence of the disease, one other is to recognize pandas and PANS as rare disease. Anyway, my questions are this one. First of all, for Susan, I would like to ask her whether she could highlight, especially for the families that are in this room,
the role of CBT and also of psychotropic drugs, because sometimes when symptoms are very acute, the families refuse this kind of therapies because they think that only systemic treatment is needed. Then the second question, again for Susan, is related to plasmapheresis and IVIG. We had very good results with this immunomodulatory treatment, but I would like to ask her with her experience, at the end, how to move forward. Okay, you can do a first cycle with 6 grams of IVIG, then you can do 5 cycles of plasmapheresis, I mean just 1 cycle with 6 different treatments, but then when we should repeat again, considering that the disease lasts 4 years. Then to Madeleine, I would like to ask something about the Cunningham panel, because for us as clinicians, it should be very important to have in our routine practice the availabilities of these antibodies. I know that the studies, I also heard even from Jennifer that the studies on, for example, anti-D1 receptor and anti-T2 receptors are very interesting. But in clinical practice, it is not possible for us to analyze them, even in big public hospitals in Italy. So can you give us some suggestions for clarifying us how to move forward for clinical practice, how at the end to convince our public hospitals to test these autoantibodies. Thank you very much and sorry for the long number of questions. Grazie, grazie alla professoressa Esposito. Allora ci sono le domande per le due dottoresse, prego. Both. The chairs. Come avete sentito ci sono delle domande per le 3 professoresse insomma, che sono intervenute. Allora parte la professoressa Suido. Prego. I will try to answer the 2 questions. If I don't get what you wanted, please let me know. The first question was about use of psychotropic medications, and you heard about it from both me and from Dr. Frankovic. It is very important, but it is a bit tricky to do for 2 reasons. One, as you heard, the doses can cause side effects much more often. Because of that, I learned from Henrietta Leonard, my child psychiatry colleague, as well as from Tanya Murphy, to start at about 1/20th of the typical dose. So literally, you might have to have formulas made in which you're giving 1 milligram of Prozac to a 7 or 8-year-old child. And you think it's homeopathic. You think you're just giving them water, but it's enough. And we know from the pharmacokinetic studies of SSRIs and other medications that there is a U-shaped curve, that if you overshoot, you will make symptoms worse. So start incredibly low, go up incredibly slowly. And I think Jenny and I are not going to fight about this because everybody has to do what works best for them with their patients. But I do start the SSRIs as soon as I can with the child because it takes weeks for them to begin to have effect. So I can't wait for the course of, especially if it's a month of steroids with a taper or 6 weeks of non-steroidals, I don't want to wait that 6 weeks to begin therapy. But I do start incredibly low, and we, as pediatricians, don't like using benzodiazepines, but I'm just going to throw it out there that the treatment of choice for the atony, the REM behavior disorders are benzodiazepines. So PANDAS might be the drug, the disease where you use that. And in the patients that we've been brave enough to try it, it's actually made a huge difference to the children. Use a long-acting formula of the benzodiazepine so that you do not have rebound, but that can really help with some of their hyperarousal, hypervigilance, and all the rest. The second reason it's hard to treat those children is what you mentioned, Susanna, and that is the stigma. Too many times
Our children with PANDAS have been seen in the emergency room and sent straight to psychiatry as if this is just a psychiatric disorder. It's never, even classic psychiatric disorders are not just a psychiatric disorder. They are body and brain put together, and so we need to attack that stigma. But for parents who are reluctant to do that, I just urge you to remind them that we're going to try and do everything we can to make their child better as quickly as possible. And the analogy I use is for the asthmatic child who develops pneumonia. You don't just treat the pneumonia or just treat the asthma. You treat them both at the same time. And if they're having trouble sleeping because they're coughing all night, you may also need to give them a cough suppressant. So 3 legs of the stool all at the same time. The second question was sort of about how to use IVIG, how to use plasmapheresis. I have come to recommend its use less and less frequently, to be honest. I think that, as Jenny mentioned, we can get by with steroids, high-dose steroids, and a prolonged course and do just as much good as we can with IVIG or plasmapheresis. But I also told you, if you have a child who is so ill that they are in a life-threatening situation where they can't eat or they look so encephalopathic that they are not sleeping, and the rest of the things that go along with a true autoimmune encephalitis, I don't hesitate to use IVIG and plasmapheresis. We have never needed to use more than 1 round of plasmapheresis for the children. Removing those offending antibodies seems to just sort of disrupt the process. IVIG is a little harder, and maybe Jenny will comment on this. The standard is actually to use 3 rounds, particularly for the older children. Our trials in Madeline's classic PANDAS, she didn't even actually label my first group classic PANDAS. It was the later one, and I would have said the first group was more classic PANDAS. At any rate, they did respond to just a single round of IVIG at 2 grams per kilogram divided and given over 1 gram per kilogram on 2 consecutive days. And again, I think the reason is because we were very aggressive with antibiotic treatment, equally aggressive with our use of psychiatric medications, behavior therapy. And so we got rid of the initial inciting event, tried to calm down that inflammation with a 1-shot treatment, and then managed symptoms. And what I didn't share was our slide of 1-year follow-up. In those children, more than 90% were in the completely subclinical or asymptomatic range. And at 10-year follow-up, they were doing extraordinarily well. So in most of the patients, particularly if you catch them in the first few weeks of their illness, single round of treatment. If they've been sick for months or even years, it's going to take longer to get rid of that inflammation, and you're probably going to have to use at least 3, maybe as many as 6 rounds of IVIG. Grazie. Grazie, Dr. Swido. Yeah, I mean, I completely agree with Sue that when you're treating it early in the first few weeks, these kids rapidly get better. And that's why we don't always start SSRIs if we have a little 4-year-old or 5-year-old and they're brand new onset. We know they're going to recover very quickly. But if it's their 2nd, 3rd, 4th episode, the episode will last longer, and so early introduction of SSRIs are very important. And we think that also helps with inflammation. And there's some animal data suggesting that it can calm microglial cells. We also think that it's helpful for the blood-brain barrier. So SSRIs can be very helpful. We agree with the clonazepam, the long-acting benzos. We've also needed to use guanfacine in a number of our patients that are kind of very hyperactive and trying to get them to calm down and sleep. Guanfacine can be very helpful. And then, as Sue mentioned, if it's a more chronic case, they will need more IVIG, and sometimes it's, up to 6 months. We've even had some kids need it for 2 or 3 years, but their quality of life is so much better. Now that we know that many of these kids get arthritis, if they do have arthritis and we're using the standard of care for arthritis, methotrexate, sulfasalazine, very inexpensive medicines, we can often get them off the IVIG sooner. Grazie. Grazie alla professoressa Frankovic. Allora chiudiamo questo giro, visto che è stata anche citata, con
la professoressa Cunningham. I think the only question you had of me was about how to use the panel and how you all could get access to it. It's not hard. I'll be happy to help you by email to put you in touch with molecular biosciences. And also, I do, if you get results, I'm happy to consult with your families and whoever, and help understand the test and so on. And I don't charge anything. They can't do the test for free. So I don't know whether your insurance, you all have insurance that helps with that. But anyway, I'm happy to help. So we can work on that. I want to be sure all of Italy has access to it. It makes me so happy. That's wonderful. I'm going to jump in here and share my experience of how I've used the Cunningham panel clinically. I depend on the Cunningham panel for those patients I'm trying to decide if I'm going to move to the next step of immunomodulatory treatment. Generally, it can be useful for diagnosis, but as you saw on Dr. Cunningham's slides, a certain number of healthy children will have at least one of the antibodies positive. So if you have an anxious family and you send the Cunningham panel and one comes back positive, you could have a problem if you didn't think it was PANS PANDAS. But the CAM kinase 2 is my go-to, because if it's elevated, the child is still sick, and particularly if they have evidence of other antibodies like a positive ANA. In our NIH study, the combination of a positive CAM kinase 2 and a positive ANA was a superb predictor of response to IVIG treatment. Oh, that's wonderful. I mean, you didn't tell me that. Grazie. So it's nice to talk to each other, right? Yeah. Just one comment. So in the U.S., we have the same issue that insurance doesn't cover the Cunningham panel. And so we used to order it, but when we discovered families had to pay out of pocket for it, we've just found other ways to diagnose. And one is the history is usually very clear in these patients. And if they have at least one basal ganglia sign, and they have at least a low complement or signs of inflammation in their skin exam, or they have arthritis, we have some confirmation of inflammation, that's enough for us, so that, and all of that is typically very inexpensive to do, right? The physical exam and measuring complements. So you don't always have to get the Cunningham panel, but I agree with Sue Sweeto that if you have a case that's not clear, it can help bring some clarity. Right. The antibodies are associated with you diagnose a disease that you're going to treat with an immunomodulatory therapy, because it really proves that you have the antibodies and that it likely will work. And you may have tried steroids or other things in the patients and see that they're working too. And it just is good to know that you have the antibodies maybe before treatment. Grazie, grazie anche di queste precisazioni. Le domande della professoressa Esposito erano pertinenti perché purtroppo sappiamo che la burocrazia non è il forte del nostro Paese, quindi è giusto anche sapere questi dettagli. E chiedo al professor Alberto Spalice di chiudere questa mattinata con questa discussione. So, just a message, we are absolutely online. So the first thing that I want to underline for the family, don't be scared or use an antipsychotic, benzodiazepine, because in severe case they help. First one. The second one, I think that the clinical examination for the basal ganglial damage is absolutely important, and then to monitoring the clinical situation, we can use the Cunningham panel. And the third thing that I have to add, absolutely, the immunoglobulin treatment, even if difficult in Italy, we are absolutely online with the scheduled time, 3 or 6 cycles, and we have to follow up the infant and the children and see what happens in the future. Quindi non dobbiamo aver paura di usare gli psicofarmaci quando sono necessari a basso dosaggio, quando ci sono casi molto importanti, perché altrimenti non li tiriamo fuori da quella situazione clinica. È inutile che continuiamo a dire sì, facciamo, ma nel momento del bisogno noi lo dobbiamo utilizzare. Secondo punto, il Cunningham Panel, che è un test assolutamente utile
ma serve forse più per monitorizzare la situazione clinica, per decidere che tipo di trattamento fare. Forse è utile fare l'esame neurologico e capire se ci sono dei segni che ci indicano un'infiammazione dei nuclei della base. Il terzo punto, immunoglobuline, con le grosse difficoltà che abbiamo visto in Italia, non ce le danno, sono off-label e una serie di cose. I cicli però sono 3 o 6 con dei risultati abbastanza buoni, direi ottimi nel follow-up alla lunga, come hanno detto loro, addirittura a 10 anni hanno una restituzione ad integrum, quindi quasi completa. Quindi, okay. Direi che siamo in tempo. We are on time. Perfetto, siamo in tempo, diciamo, di concludere intanto questa mattinata di lavoro. Ringrazio il referente scientifico Alberto Spalice. Allora, preciso l'orario, forse ho detto erroneamente prima, 13:50 è l'orario esatto, per cui tornare ai controlli ed essere qui almeno 5-10 minuti prima, perché poi alle 18 dovremo aver tassativamente terminato. Intanto grazie a tutti. Allora possiamo ricominciare, credo. Chiedo alle ultime persone di accomodarsi. Allora riprendiamo i nostri lavori. Abbiamo tutto il fiocco, perché il verde è il simbolo, il colore simbolo di questa giornata, di questa battaglia, che ancora è tale, ma insomma qualche novità all'orizzonte si intravede ed è positiva. Noi ricominciamo con il professor Angelo Ostuni, Plasmapheresis in PANS Patients, questo è il titolo del suo intervento, è il direttore della struttura regionale di coordinamento della medicina trasfusionale. Ben ritrovato, prego. Bene, grazie per l'invito, grazie all'associazione, grazie al dottor Spalice per avermi invitato per presentare un po' quella che è la situazione, la nostra casistica a Bari. Dunque, vediamo. Ecco. Ok. Sì, l'esperienza della plasmaferesi, in realtà ho qualche diapositiva per spiegare qual è il concetto di plasmaferesi, perché in realtà la feresi terapeutica in genere viene applicata in una serie di condizioni, sia come plasma trattamento, sia come quello che noi chiamiamo citoaferesi, perché interveniamo sulle componenti cellulari. E la feresi terapeutica in realtà trova delle applicazioni numerosissime in medicina e come vedete ho messo anche una freccetta per quello che riguarda la neurologia, anche se in particolare noi siamo chiamati soprattutto per pazienti con patologie ematologiche, ma anche in ambito neurologico il trattamento con la plasmaferesi viene applicato molto di frequente, soprattutto nel periodo post-Covid per la carenza delle immunoglobuline in patologie come la CDP, come la miastenia gravis e nella Guillain-Barré. In linea così generale, la feresi terapeutica ha delle funzioni abbastanza precise
diciamo che molto spesso si applica quando non c'è più nulla da fare, anche se questo è un concetto che oserei dire assolutamente errato, perché a quel punto diventa pressoché impossibile avere delle risposte che siano efficaci. Cosa facciamo con la plasmaferesi? Andiamo sostanzialmente a rimuovere dal plasma, con il plasma, quelle che sono le sostanze considerate tossiche. Possono essere anticorpi, ma può essere anche sostanze tipo veleni, e quindi questa è la funzione principale. Sappiamo, e abbiamo sentito questa mattina anche dalla dottoressa Suedo, c'è un bel po' di letteratura anche in ambito PANS PANDAS, può essere applicata quando i sintomi dei piccoli pazienti, ma anche non piccoli pazienti, sono tali da sono particolarmente severi, e quando la terapia iniziale non ha ottenuto delle risposte attese. È riportato in letteratura che la plasmaferesi funziona e ha un'efficacia in circa il 50% dei casi per ridurre i sintomi più importanti, come i tic e come le manifestazioni ossessivo-compulsive. E in realtà esistono delle linee guida che sono le uniche ufficiali e riconosciute a livello mondiale, e sono quelle della Società Americana di Aferesi Terapeutica, ultimamente aggiornate nel 2023, dove appunto è riportato in categoria 2 grado 1B, quindi è una raccomandazione forte, l'utilizzo delle plasmaferesi nei casi di PANDAS PANS con esacerbazione della sintomatologia, oppure come abbiamo visto nella Corea di Sydenham. Il protocollo che viene seguito e che è indicato su queste linee guida è quello dei 5 cicli a giorni alterni per 5 procedure, quindi per 5 volte, a giorni alterni sostanzialmente. Al termine del ciclo completo non è previsto dalle linee guida una ripetizione a breve termine, se non nel caso in cui i sintomi dovessero ricomparire. Questi sono degli esempi di separatori cellulari che sono utilizzati, ormai sono quelli di uso comune per le procedure di plasmaferesi, e il plasma che viene rimosso dal paziente è sostituito con un liquido, con un fluido, che è l'albumina, soluzione albuminata al 5%. Il plasma viene rimosso da una vena periferica, normalmente vi mostrerò poi la nostra casistica, e il liquido sostitutivo viene rinfuso da un secondo accesso vascolare. Quindi questo è il disagio, probabilmente l'unico disagio per i pazienti, ovvero avere 2 accessi vascolari, quindi le 2 braccia che devono essere tenute ferme proprio per evitare anche traumi agli arti superiori. Questa è la nostra casistica. Abbiamo il primo caso, il primo paziente che abbiamo trattato risale al 2018. Fui, se non ricordo male, contattato dal dottor Spadice, ma non so il perché, non lo ricordo. Dei 24 pazienti sono 19 di sesso maschile e 5 femminile. In realtà 23 sono i pazienti che abbiamo che sono stati sottoposti alle procedure di plasmaferesi. Di questi 7 sono residenti in Puglia, 16 da altre regioni, provengono da altre regioni, e l'età al momento della nostra osservazione, cioè quando sono arrivati da noi,
come mediana di 18 anni, quindi abbastanza in avanti come età, però con un range da 10 a 23 anni. E come vedete, alla comparsa dei sintomi in questi casi, quindi nei nostri nei pazienti che abbiamo, che sono giunti alla nostra osservazione, nella maggior parte l'età era compresa tra i 3 e i 10 anni, dico bene, mentre solo una piccola percentuale è arrivata aveva avuto comparsa dei sintomi in età puberale. Come manifestazioni cliniche, questo è tutto riferito ovviamente al momento della nostra osservazione, come è possibile notare, credo sia qui, erano variamente combinati, variamente associati, però prevalentemente le manifestazioni erano i tic motori, tic vocali e manifestazioni ossessivo-compulsive. L'intervallo tra la diagnosi e l'avvio della PEX è estremamente variabile, da 0 a 17 anni, con una mediana di 2 anni. E per quello che riguarda possibili diagnosi associate, erano variamente combinate. C'erano le sindrome di Tourette, manifestazioni tipo autismo, ADHD, psicosi e sindromi ossessivo-compulsive. E come vedete, per quello che riguarda nella documentazione a noi pervenuta, per quello che riguarda gli anticorpi, soprattutto quelli rilevati e presenti come dato patologico, il titolo antistreptolicinico. La terapia seguita dai pazienti, anche qui in varia combinazione, sono i farmaci di cui si è parlato questa mattina. In 21 pazienti avevano fatto antibiotici, 9 immunoglobuline e in un caso aveva già eseguito precedentemente un ciclo di plasmaferesi. Associato a questo, in varia misura, in vario modo, antipsicotici, benzodiazepine, antidepressivi, anticonvulsivanti. Come procedure in tutti i casi, meglio, in 22 su 23 abbiamo utilizzato gli accessi periferici perché trattandosi di pazienti prevalentemente di età minore, quindi di piccoli, evitiamo tassativamente l'utilizzo di cateteri centrali che richiederebbero tra l'altro l'ospedalizzazione perché dimenticavo tutti questi casi sono stati trattati in regime ambulatoriale, quindi effettuano la plasmaferesi e vanno a casa. Il volume processato, una volemia plasmatica, l'albumina al 5% e questo è quello che ha detto prima, cioè 5 procedure a giorni alterni. La stragrande maggioranza dei pazienti, 12, ha eseguito un solo ciclo di plasmaferesi, in 6 pazienti abbiamo fatto 2 cicli, di solito da un ciclo successivo trascorrono minimo 3 mesi. E i risultati che noi abbiamo osservato, e qui comincia un po' il problema perché i risultati sono in parte riferiti dai genitori o dai ragazzi se di età diciamo vicina oltre i 14-16 anni, nel 17% non c'è stata nessun tipo di risposta, una risposta moderata nel 26% dei pazienti, una risposta buona dove per buona si intende una regressione pressoché completa della sintomatologia e in 3 casi non possiamo diciamo, fare una nostra valutazione. In un paziente siamo stati costretti a interrompere la procedura perché ha avuto io qui ho scritto psychomotor agitation, ha avuto un'agitazione psicomotoria incontrollabile, per cui abbiamo dovuto rimuovere gli aghi, interrompere la procedura.
e in un altro paziente, era un paziente adulto, la procedura, le 3 procedure di 5 sono state eseguite con il paziente che era stato moderatamente sedato perché non riusciva ad essere tranquillo nel corso della procedura. Come conclusioni, allora, sicuramente il ruolo della plasmaferesi, o meglio, la plasmaferesi ha un ruolo importante come approccio, come uno degli approcci terapeutici nel PANS PANDAS e occorrerebbe stabilire in maniera, secondo me, a mio modesto parere, in maniera più chiara quale deve essere la sequenza della terapia, perché dicevo, intervenire con la plasmaferesi in una fase molto avanzata o a distanza di tempo dalla diagnosi può rivelarsi una terapia, non dico inutile, ma sottoporre un ragazzo o una ragazza o un bambino, ancor peggio, ad una terapia che in realtà non ha effetti collaterali può essere un problema, se non fosse altro di carattere etico. Sicuramente la funzione immunomodulatoria e la funzione che ha la plasmaferesi di rimuovere questi agenti, diciamo, tossici, questi anticorpi, autoanticorpi, la plasmaferesi si è dimostrata da questo punto efficace tanto da determinare un miglioramento della sintomatologia. E ancora i risultati, per quanto controversi, nonostante mostravo i primi dati della letteratura, dicono che il 50% dei casi ha una risposta efficace, nel 50% dei pazienti si dimostra efficace, appunto richiede di migliorare la decisione su quando e se la plasmaferesi deve essere utilizzata. Ai fini sempre di una migliore valutazione in questi pazienti, si parlava prima di un questionario, io qui avevo indicato uno score che potrebbe essere utile anche per valutare la risposta e quindi decidere se è il caso di continuare, di fermarsi o quando eventualmente riprendere la terapia. Io devo ringraziare, questa è una foto che riprende una parte di infermieri e colleghi che lavorano costantemente con i pazienti, quella è l'attività del 2023 nel nostro centro e ringrazio con queste piccole immagini che sono dei disegni che ci hanno fatto i pazienti. Questa qui a sinistra non si legge, è una letterina scritta da un ragazzo, questo è un ragazzo maggiorenne, aveva più di 18 anni, questo mi piace descriverlo, questo è un ragazzo pugliese che ha fatto 3 cicli distanziati da quasi 8-9 mesi l'uno dall'altro e che autonomamente ci chiama perché riferisce in maniera assolutamente lucida nel momento in cui avverte che la sintomatologia sta ricomparendo, determinata o da episodi febbrili o da stress particolari, ricomincia il ciclo e tutti i sintomi rientrano in maniera assolutamente sistematica e ha una diagnosi, non so chi dei colleghi l'ha visitato, di un caso appunto di PANDAS. Invece quella scritta lì piccolina è invece di un ragazzetto che ha scritto come i 2 aghetti messi in un braccio e nell'altro gli hanno dato la possibilità di avere una seconda vita. Ringrazio ancora una volta tutti voi e buon proseguimento. Grazie, grazie a lei, professor Angelo Stuni. Proseguiamo con i nostri lavori, chiamo Team UB con noi. Eccoci, PANDAS PANS, The Evolution of the Disease, questo è il titolo del suo intervento. Team UB è pediatra consulente del servizio NHS ed è direttore clinico del The Children's Hospital. Grazie, prego. Buonasera. Thank you for inviting me to your beautiful city and country.
So today I'm going to be talking about the evolution of PANS pandas from my perspective. And as you see, I come from the United Kingdom, so I'm kind of a bit of an outlier compared to everybody else here. These are my disclosures and the groups that I'm associated with. And this is the title of my talk. The story begins here in Rome in 1 AD, when Celsus described in De Medicina early descriptions of involuntary movements and motor abnormalities. Over time, there were other descriptions of the onset of unusual motor activities in children, which I think in modern day interpretation we will say was either tics or Tourette's-like in nature. And Paracelsus was another one of those physicians who described those types of movements. But of course, it wasn't until the 1600s when Thomas Sydenham described Sydenham's career that we began to approach these movement disorders in a more structured way. And the next big step took place in about approximately 130 years ago, when there was the advent of psychiatry, modern-day psychiatry, at the School of Paris. And Gilles de la Tourette, who was under the pupillage of Charcot, started to look at a group of patients who had what we now describe as Tourette syndrome. And this was at the time that psychiatry was really beginning to form as a speciality, the very, very early days. But while psychiatry was on this path of evolution of its own, we also had other physicians who felt that some of the actions that we took with the patients that were being treated in what were the early days of psychiatry were not appropriate, and that included Sir William Osler. So Sir William Osler was a Canadian-British physician who is described as the father of modern medicine and one of the greatest diagnosticians ever to wield a stethoscope. So one of his most important phrases was that he quoted that if you listen to the patient long enough, they will give you the diagnosis. That's something I learned as a medical student, and it's something that stuck with me. And of course, as a pediatrician, the proxy is as long as you listen to a patient's parents long enough, they will give you the diagnosis. And Sir William Osler was concerned at the way that some children were treated 130 years ago, in that many children were being put into asylums because of unusual behaviors, whether it be tics or manifestations which were described in some situations as being almost demonic. The people around these children would describe them as being possessed. And his message at that time was, well, the question that he raised was, why are we putting these children into asylums when they have a treatable condition? And this was 130 years ago. So, I come from London, I work in the UK. One of the things that we've established today is all the science behind the role of group A strep in the pathogenesis of children with pandas. And Sue Swado has very eloquently described how we cannot rely just on markers such as ASOT or anti-DNase B. And this graph shows why. If we look at the normal process of ASOT and anti-DNase B production, we start with 0 antibodies, but we come down to a baseline over a period of time. We don't come down to 0, okay? Now, our normal values in most parts of the world will look at ASOT or anti-DNase B as, quote, under 100 or under 200. That's all we can say. We can't say that they are 0. So those antibodies are there in most patients, and we have to factor that in. The other problem that we had in the UK is that we don't have IVIG. IVIG is really, really difficult to get hold of, even in the biggest tertiary centres. So we had to learn to deal without IVIG and learn to develop treatment strategies, not only that were independent of using IVIG, but also that were more specific for our medical political environments. And what I mean by that is the diagnosis of things like PANS pandas requires treatment with medications such as antibiotics and anti-inflammatories.
And in the UK, the use of antibiotics is very conservative. There's a real push to not give long-term antibiotics. So all of this had to be factored in when we started to develop our treatment protocols. But in the patients that we treat, there is evidence that the ASOT and the anti-DNase B is raised, sometimes 2 to 3 times higher. And when we look at the treatment response, I'm not going to focus on this, this is just to give you a flavor of what we're doing. But when we look at the treatment response, 89% of our patients show a good, very good, or excellent response to treatment with very simple treatments, okay? And I'm happy to talk about that. But there is bias in this, and that bias is because we are a private center. So we are going to have patients that are coming to us that have more capable parents, that have more in the way of resources to support them. Nevertheless, the response is pretty good. And within this data, you can see 1 or 2 things that actually do stand out in terms of poor prognostic factors, and that includes the presence of seizures and or vocal tics. Now, when we look at a child with PANS PANDAS, that child is surrounded by physicians from many different specialities. And I put this image on to demonstrate that actually what happens to a child with PANS PANDAS depends on who they meet at the very first encounter. So if a child were to meet a neurologist and they had sudden onset OCD and tics or anxiety, it's pretty certain that they would get an EEG and an MRI scan. If they met a psychiatrist, they would probably be started on either behavioral therapies or psychotropics may be considered to try and control the symptoms. If they met a pediatrician or a general practitioner, they may be given a diagnosis of autism and sent on their way to do whatever they want to do. If they met other specialities, they may be given other diagnoses, including diagnoses such as functional neurological disorder or Tourette's, and so on and so on. Now, when we look at this picture as a cross-section through the brain, and we've spent a lot of time talking about the basal ganglia and its component parts, the thing that's missing on this picture is the claustrum. And the claustrum is a very thin layer of tissue which runs just along the outside of the basal ganglia. And it is paper thin, but it's very important. And I'm going to try and tell you why. When we look at the mechanisms behind what happens in pandas, this is a diagram that I put together about 5 or 6 years ago to try and help me and other people around me to understand what was happening in these children when they had a strep infection. And you can see here a child develops a strep infection, they develop antibodies, and somehow those antibodies get access to the basal ganglia, and we talked a lot about that this morning, and that then causes secondary neuroinflammation. And the important word here is secondary, in my opinion. And the result of that is the onset of the symptoms. So we get tics, we get OCD, but we also get some more interesting symptoms, misophonia, POTS or dysautonomia, which I think we need to talk a little bit about, enuresis, eating disorders, and this can look very autistic in nature. And if you look at the parts of the brain that are involved, it's very easy to understand why autism may be considered as a differential diagnosis. But with the addition of antibiotics or anti-inflammatories, what happens is that the neuroinflammation reduces, and the antibiotics will then allow the antibodies to reduce in number and decay down, and slowly the child returns back to a normal phenotype. But the part that I want you to look at is the bit at the bottom, the claustrum. And let's just talk a little bit about that, because that's not something that's mentioned very often. And what I want to do is invite you to think about that part of the brain. And the reason is that if we look at the data behind the claustrum and what it actually does, it's got an integrative role. So it looks, in fact, it is described by some people as being a bit like a conductor in an orchestra. So when messages come into the brain, the claustrum looks at those messages, and then it creates an output based on previous learning and memory templates. Okay, now this is the interesting bit. So, of course, if you have an antibody tickling your brain, for want of a better word,
You don't have any memory of that. You don't have any learning associated with that impulse. So what do you do with that message? You kick it back from where it came, and then it gives you a loop, okay? The claustrum was also considered to be the seat of consciousness by Crick and Koch. Now, Crick is Francis Crick, as in the discoverer of the DNA double helix. And there's some very interesting writings which are beyond the remit of this talk. But for me, the take-home message from looking at this in this detail is that the claustrum appears to me to be acting like a computer processor within the brain. To put it simply, a silicon chip in the brain. And of course, when you push a computer too far, you'll all know what this is. If you've got a Mac and you overload your computer, it stops working and you get the wheel of doom, or the, what else do you call it, the beach ball. Yeah? But it means your computer can't move. You get computer catatonia. It just stops and freezes. And the way that we fix it is by reducing the load. We take away all those impulses that are coming into the computer. We force quit different programs to allow the computer to operate more normally. Within all of this, of course, is the blood-brain barrier and how those antibodies get access to the basal ganglia. And I'm going to be talking a little about some work that's been done in Jenny's lab by Mondal that was presented at this year's Inflammatory Brain Disorders meeting. And there were two amazing presentations in that meeting. One was Mondal's talk on the blood-brain barrier and his amazing work, and also, secondly, Russell Dale's work on epigenetics and the impact of the genetic profiling in children with PANS PANDAS. But here we have a picture of the blood-brain barrier, and you can see the blood vessels, so blood vessels here, and then you have your immune system cells protecting it, creating a ring of protection to prevent all those nasty agents going from within the intravascular compartment through to the basal ganglia. But the infections that we're talking about will result in the production of pro-inflammatory cytokines, and we're particularly looking at interleukin-1 beta, interleukin-17, and TNF-alpha. And there's been some, Alberto's team have produced some really interesting data from Italy in that regards. Those pro-inflammatory cytokines, based on Mondal's work, then result in an increase in MMP9. And MMP9 is an enzyme that's involved in the degradation of the extracellular matrix. That then results in the disruption of the blood-brain barrier, and then that results in the secondary neuroinflammation. And this, hopefully, if I press this, will give you a little cartoon to show you MMP9 going through, breaking down the blood-brain barrier, and then the antibodies coming through. Thank you, Maria. Okay, and then let's move on to the next one. So let's look at the effects of MMP9. And I looked at 4 agents that we use to treat patients with PANS PANDAS. So ibuprofen, or for the older children, we use naproxen, inhibitor of the COX pathways. That results in the reduction of TNF-alpha, interleukin-1 beta, and that decreases MMP9 expression. Antibiotics also decrease MMP9 expression, but a little bit later on. And steroids, similarly, also decrease MMP9 expression, but even further on, because it's based on controlling gene transcription. And then I threw in this extra agent, which I'm finding very useful in some of my patients, which is a natural compound from egg white and soy called PEA, palmitoyl ethanolamide. Really good side effect profile, but it has some amazing effects on quite a lot of our patients with minimal side effects. And as a pediatrician, that's the important thing, is we want drugs with minimal side effects. And guess what? It reduces MMP9. So if we look at the breakdown of the blood-brain barrier, the infection is probably one of the most important things, and then the increase of your cytokines and increased MMP9 production. And then that results in the breakdown of the blood-brain barrier in the region of the basal ganglia. And it is specifically, according to Mondal's work, in the region of the basal ganglia. Now, about 10 years ago, Susan Suedo, I went to one of your lectures,
And at that lecture, one of the things that stood out was that you said what you said today, which is if you give psychotropics, start at a very low dose. And my recollection at that time was that you said about a 10th. Today it's a 20th, but start really low. And I went away and I was scratching my head thinking, why? What is it? Is it because their brains are so dysregulated? I think it's because the blood-brain barrier is broken down. It's open so you can get more drugs into the area around the brain, and hence that the children are more sensitive to it. But of course, that then poses another question, because if we give treatment and the blood-brain barrier repairs, what do we do about the dose that we're using of our psychotropics? Because we have to have a dynamic approach to modulate the dose according to what the child needs. And drugs like sertraline take 4 to 6 weeks to actually achieve a therapeutic effect. So that's going to be a bit of a challenge. And it may be that we need to delay treatment until we know that the blood-brain barrier is intact or at a better place. But also, some of my parents, go back to what Sir William Nosler said, listen to the parent and the patient. So I have parents and patients come in and they say, well, we've started them on ibuprofen, and they say on the 2nd or 3rd dose, they're better. And you're thinking, how is that? How does that make any sense? Well, if you look at the activity of ibuprofen on MMP9, it's hours to days, so it's possible. Okay, so that's something for us to think about. So here are, and then the other thing, so this just highlights the different timeframes that you're looking at in terms of reduction of MMP9. So ibuprofen, naproxen is hours to days, antibiotics is days to weeks. And if I gave a child, my go-to drug for a child with new onset, highly suggestive of PANDAS, would be to use coamoxiclav or augmentin. And usually we see a response between day 10 and 14, and we normally achieve 70 to 80% symptom improvement in that time frame, which is quite a significant improvement, but it takes 10 to 14 days. So now I add in ibuprofen at the start to give them more anti-inflammatory activity and hopefully improve the blood-brain barrier early on. It then means that they get better within a couple of days, and then when you get to day 10 or 14, you can then rely on the antibiotics. And then the steroid pulse, which works at level of transcription, that takes weeks. But this is a question I have here, because if we have closed the gates to the brain, if we've repaired the blood-brain barrier, what happens to the antibodies that are still in there, and how long will they take to decay? Well, an approximation would be around 4 weeks as a half-life for most antibodies. So we then have to take that into account when we're looking at the response to treatment and the treatments that we're giving. And then Dale's work with epigenetics this year, looking at gene expression changes. And Dale showed that PANS patients show upregulated ribosomal function and downregulated immune function. But he also showed that the pattern of gene expression flipped when you gave IVIG. And it was very compelling data. I mean, it really was like night and day in terms of the gene expression patterns. And he postulated that the PANS phenotype was, firstly, a disorder of gene expression. Secondly, that it affected the immune cells and brain cells. Well, that fits in with what we've talked about today. That it was associated with immune dysfunction. And that there is ongoing immune-brain interaction after the immune stimulation. So it begins to fit. Now, of course, we have to, when we look at the symptoms that a child demonstrates, we have to think about the developmental stage of that child and how they change. And this makes it a little bit more difficult, but for a pediatrician, this is what we do every day. Okay, so if a child who has cerebral palsy, let's say a brain insult who we think has got cerebral palsy, presents to you at 6 months of age, you're not going to be expecting that child to walk. But if that child presents to you at 3 years of age and they're not walking, you would have expected them to walk. So we have to superimpose what we expect from these children in terms of their developmental state and where they are along their developmental pathway. And we talk about children between 3 and 18, but of course, we've heard today that actually older patients can present, and the converse is true, younger patients can present. And we can get children who present with sudden onset, actually I'm going to remove the sudden onset. We get patients who present with unusual
neurological features such as the onset of mutism when they've been speaking, or speech impediments, and they're very young. And of course, the go-to diagnosis would be autism. But if we start to think about the brain in a slightly different way, if we start to think about the brain as a computer, and we start to think about the brain affected by neuroinflammation, this then will encourage us to investigate and to maybe perhaps try treatments. And of course, the older child, some of our older children present with very unusual phenomena, most of which that are diagnosed with FND, or functional neurological disorder. And again, these children or young adults deserve a chance. They deserve the opportunity to be investigated and potentially to be treated. And I had a child, not a child, a 19-year-old that I treated 2 months ago, who was being cared for in her educational establishment, 3-to-1, so 3 carers with her all the time, because she was having 200 seizures a day. Diagnosed with FND, also diagnosed with catatonia. We treated her as if she was a PANDAS patient. Her seizures went away. She was so well that she went out and bought the coffees for her carers every day. And she's been seizure-free for 3 months. So we have to give these children a chance. At the Children's E-Hospital, what we're trying to do is, and at the London PANS Clinic, what we're trying to do is to get the evidence. So the more patients you treat, the more opportunity you have to collect data, and the more data you get, the more powerful you become, particularly when you're confronted with people who say, this is, PANS PANDAS is rubbish, or, you know, it's nonsense, it's witchcraft, whatever they want to call it. So we want to quantify movement disorder, and this goes back to my past experience and my past life in botulinum toxin in children with cerebral palsy. But what we're using is EMG, kind of high-quality EMG, to look at motor units, to look at the activity of the muscles, and actually quantifying the movement disorders that we see in the patients. And this gives us quite complex data, a lot of data, but basically you can see on the left the patient before treatment, and then after treatment on the right-hand side, very different patterns of muscle activity. And this is to counter those patients that come with us with a diagnosis of FND, so that we can show that there is improvement with treatment. But that also goes to the subtle things that we see, the very tiny things. The parents who come to you and say, when my child is unwell, when they are ill, their pupils are dilated. And so we thought, you know, actually this is true. If we look at these patients, they do appear to have dilated pupils, but we need to quantify this in some way. And this pupillary dilatation is part of, I believe, dysautonomia, including POTS. So where you get the heart rate dysregulation going from sitting to standing, and also perhaps some seizure activity as well. And on the left-hand side, you can see a patient before treatment, very big pupil. And hopefully, if you can look at the way that the pupil constricts and then dilates again, to me, that looks abnormal. But of course, when you do it over a period of time, you need to get your knowledge around this. But look at the same pupil after treatment, right? So much better. But we need to quantify it. So how do we do that? How do we convert that into numbers? Well, we did it, and this is how we did it. So we used a pupillometer, which is a device on the right-hand side. We shine a pulse of light into the pupil, and then we measure, we follow the pupillary constriction and dilatation. And we've got a bit of data here. Actually, we've got about 10 lines of data. So just looking into the person's eyes and looking at the initial diameter and then the final diameter and the velocity of constriction. And to make it simple, let's create a graph. So here's your graph of the pupillary response with the light stimulus on the left-hand side and the way that the pupil then constricts and dilates. The top 2 lines, left and right, before treatment. Bottom 2 lines, left and right, after treatment. So it's there, the data's there. So this has been a battle for over 100 years, perhaps longer, of the molecule versus the mind. And as I said at the beginning of this lecture, that what happens to a child depends on what type of doctor they meet, the first encounter. And if we're actually to succeed in treating children with PANS PANDAS, we need to demolish the argument of the molecule versus the mind. We need neurologists to think like psychiatrists, and we need psychiatrists to think like neurologists. This is my team. Thank you very much. Thank you.
Grazie professora Tim Ubi from England. Noi proseguiamo il nostro lavoro con lo richiamo a questo punto, però non in veste di referente scientifico, ma per il suo intervento, Alberto Spalice. Il titolo è State of Art in Italy for PANS Patients. Prego. Allora, due notizie buone, relativamente Antonella Gagliano purtroppo non può essere con noi, quindi non è una bella notizia. La bella è che la faccio solo io la relazione, quindi la riduciamo a una quindicina di minuti, quindi guadagniamo un po' di tempo. Allora, intanto è inutile ringraziare l'associazione per l'organizzazione di questa stupenda giornata. Io sarò abbastanza veloce e mi soffermerò solo su alcuni punti, perché avete già sentito in maniera ultra brillante dai relatori precedenti tutto quello che c'è da sapere sulla PANDAS PANS. Sono particolarmente imbranato. Qual è? Verde. E dove sta il tasto? Ah, no. Ah, ok, good. Voleva in inglese. Sì. Green button. Allora, no, non vedevo il tasto verde, questa è bella. Allora, avete sentito stamattina da Susan dove tutto è nato. Questo è l'articolo in cui vengono descritti i primi 50 pazienti descritti in letteratura, e da qui nasce la problematica. Noi arriviamo chiaramente un pochino dopo, poi c'è una modifica, no, dei criteri diagnostici, e quindi la PANDAS viene inserita all'interno di un sottogruppo, e l'acronimo che viene utilizzato maggiormente è quello che ci fa fare i percorsi diagnostici, è la PANS. Come potete vedere qui, quindi, c'è una differenziazione tra lo scatenamento post-infettivo dovuto a un'infezione streptococcica e invece lo scatenamento dovuto per esempio ad altri fattori. Cerchiamo spesso noi nei nostri pazienti il micoplasma, che gioca un ruolo importante. Lyme disease è molto molto ricercato negli Stati Uniti, un pochino meno da noi, forse nelle popolazioni del nord Italia. Quindi la PANS comprende tutto questo lavoro. Avete sentito anche dal lavoro di Drita Nagaliu nella relazione precedente che cosa è un pochino cambiato come concetto, cioè probabilmente tutto il fenomeno viene scatenato poi da un processo autoimmune, da un processo neuroinfiammatorio in cui queste cellule, queste citochine infiammatorie creano un discreto problema a livello della membrana della blood-brain barrier, e in effetti, come avete sentito prima, nella nostra valutazione, e devo ringraziare Lucia Leonardi con il paper che abbiamo pubblicato nel 2024, noi abbiamo provato a cercare in effetti delle problematiche infiammatorie delle citochine che potessero valutare e farci fare poi una diagnosi più precisa o addirittura un percorso diagnostico. Anche qua i lavori però sono piuttosto preliminari. L'altro punto su cui in Italia si gira molto è il discorso del gut-brain axis, e quindi tutto il discorso del microbioma, ma ci saranno delle relazioni che seguono la mia che vi descriveranno molto meglio qual è il concetto. Il concetto è che sappiamo che se noi abbiamo una buona gestione del nostro intestino, poi anche il cervello se ne giova. Abbiamo provato noi nei pazienti con le encefalopatie epilettiche con l'utilizzo dei probiotici, abbiamo visto che malgrado l'utilizzo di farmaci, se poi noi non sistemiamo il nostro intestino, l'epilessia comunque evolve. La stessa cosa potrebbe essere nelle patologie neuropsichiatriche, e la PANDAS PANS è assolutamente da annoverare tra queste. I criteri terapeutici, secondo me, dobbiamo fare un attimo mente locale, cioè non è così complicato, secondo me, trattare un paziente se noi ci fissiamo bene in testa questi concetti che vi ho fatto vedere questa mattina a Susan, sono già stati pubblicati da un po' di tempo. Quindi noi sappiamo, e Fernanda Falcini ce ne parlerà in maniera molto dettagliata, che se noi facciamo una diagnosi precoce e iniziamo precocemente l'antibiotico, secondo me siamo a cavallo. Dopodiché valutiamo la profilassi, la penicillina può andare bene assolutamente, se no ne facciamo altre, però nel momento in cui abbiamo una diagnosi certa e sappiamo che questo bambino ha un'infezione streptococcica e ha la PANDAS, è inutile star lì a girare. L'antibiotico serve e c'è poco da dire. Lo dimostrerà sicuramente Fernanda meglio di me, ma c'è scritto, quindi
se uno se le legge capisce cosa deve fare. Così come non è assolutamente da non valutare l'utilizzo di terapie immunomodulanti, quindi l'avete sentito prima da Angelo Stuni, la plasmaferesi, l'avete sentito questa mattina le immunoglobuline, l'avete sentito, purtroppo non lo sentirete, da Antonella Gagliano, ma le terapie corticosteroidee funzionano molto bene. Okay? Quindi quando vi trovate di fronte a un paziente che magari vi è arrivato tardi alla diagnosi, perché non ha avuto la fortuna di incontrare qualcuno che lo ha inviato dagli esperti, diciamo così, e allora vi trovate di fronte a casi un po' più complicati, è chiaro che ci dobbiamo giocare questo tipo di terapia e lì iniziano i problemi, perché non è che le immunoglobuline, lo sapete meglio di me, non sono così facili da reperire. La plasmaferesi, secondo me, ci stiamo muovendo abbastanza bene, non è che li possiamo mandare tutti da Angelo, ma per esempio Susanna Esposito in Emilia-Romagna è riuscita a fare un discreto numero di pazienti, noi stiamo partendo, quindi diciamo che la situazione si sta muovendo. E comunque rimane il discorso del corticosteroideo, che secondo me funziona bene. Non ci dimentichiamo, qui non l'ho messa, mia mancanza, scusatemi, il terzo capisaldo che è quello che abbiamo detto stamattina, cioè la terapia psicologico-cognitivo-comportamentale. Io ho la fortuna di lavorare con Cristiana Guido e so della stessa cosa di Magda Valeri, ma Cristiana lavora nel mio team e quindi so bene a che cosa serva quel tipo di terapia, o meglio, lei l'ha insegnata a noi, mentre invece le terapie con gli farmaci devono essere usate nel momento in cui noi abbiamo delle situazioni gravi. Quindi start low, go slow, come vi ha detto stamattina Susan, usiamo gli psicofarmaci a bassissimo dosaggio in casi in cui non possiamo farne a meno. Cosa c'è un po' più di nuovo? L'avete sentito prima dalla presentazione di Tim, c'è qualcuno, e secondo me ci sta il discorso della base genetica, cioè qualcuno è geneticamente predisposto probabilmente a svilupparla, cioè perché io mi prendo lo streptococco e sto bene e tu te lo prendi e stai male. Quindi è chiaro che oramai la genetica è un pochino, secondo me, sovrastimata, ma in effetti ci dà delle risposte di un certo tipo. Quindi questo è un lavoro dove io sono tra gli autori, ma questo ha poca importanza, ha importanza invece che nell'ambito di questi pazienti, nei pazienti in cui è stata trovata una mutazione genica, i due gruppi di geni potrebbero indicare un percorso eventualmente terapeutico. C'è un gruppo che regola la risposta immunitaria e la microglia, avete sentito stamattina da Dritta Nagagliu tutto il ragionamento, e c'è un gruppo che invece va sulla sinaptogenesi e sono, guardate un po', quei bambini che poi hanno un mix con un disturbo dello spettro autistico. Quindi se uno ha una mutazione su questo gene è più probabilmente implicato un discorso terapeutico su questo settore, se uno ce l'ha da questa parte è più probabile invece andare su farmaci che agiscono sulla sinaptogenesi. Questo sarebbe semplice, non è così semplice chiaramente, i dati sono molto preliminari, abbiamo bisogno di ulteriori studi, ma questa è una strada che potrebbe anche essere percorsa. Ora, cosa facciamo? Dunque, in Italia, secondo me, non è che voglio fare, passatemi il termine, lo sborone, però secondo me l'Italia gioca un ruolo importante all'interno del panorama mondiale, ok? Guardate qua, ci sono una serie di gruppi che lavorano, va bene? Salvatore Savasta prima era a Pavia, adesso è a Cagliari, Piero Pavone che lavora con Martino Ruggeri, Antonella Gagliano, errore mio, è a Messina, Elisa De Grandis a Genova, Fernanda Falcini, vabbè, la dobbiamo ringraziare perché secondo me nasce tutto da lei, l'inizio nella diagnosi delle PANDAS, Carlo Capone a Parma, Magda Valeni che lavora con Carlo, ci sono io, il gruppo mio, prima c'erano Martina Capponi e Anna Maria Zicari, adesso mi dispiace di averlo messo, ma ho corretto 100 volte sta slide, evidentemente va male, Lucia Leonardi e Marco Fiore che lavorano con noi, Cristiana Guido che è la nostra psicologa e Susanna Esposito a Parma, mi sono dimenticato Andrea Manzi e Angelo Stuni, vabbè, amen, la slide è andata così. Le associazioni, allora, PANDAS BGE, organizzazione perfetta, tutto molto bene, dobbiamo ringraziare l'associazione e dopo vi dico tramite chi siamo arrivati a questo punto. PANDAS Italia ODV è stata la prima associazione che ha iniziato a lavorare in Italia, quindi Antonella Bertolini e Giuliana Galardini sono assolutamente, diciamo, importanti nel percorso e le due associazioni, lo dico per l'ennesima volta, secondo me hanno finalmente trovato un accordo per lavorare insieme e portare in porto il percorso che deve essere fatto. Quindi noi, come vi diceva stamattina Martino, siamo molto pungolati dalle telefonate perché purtroppo gli impegni sono tanti, ma quando le mamme delle associazioni ci chiamano e dite oh che state facendo, noi poi siamo di nuovo, inseriamo un'altra marcia, come diceva stamattina Martino, e andiamo avanti.
Giusto per ricordare, quando è stato fatto il primo congresso qui in Italia nel 2014, Susan era stata una tra le relatrici a Firenze, poi ce n'è stato un altro a Como, c'è stato l'evento di marzo dell'anno scorso, insomma ci siamo mossi, devo dire, in maniera secondo me ottimale. Questo è un po' il network europeo, ok? Vedete quante associazioni si muovono all'interno di questo gruppo, quindi noi siamo ultra presenti e come vi dicevo prima siamo messi piuttosto bene. Siamo messi bene anche nel gruppo europeo Expand, che è quello in cui diciamo una volta al mese ci scambiamo un pochino quali sono i pareri, quali sono i percorsi. Tim, l'avete sentito prima, Janet Cunningham, Peter van der Speck, Kiki Chang, Rajai Gupta. A me, sempre io, non mi voglio autocelebrare, ma mi hanno messo in questo gruppo, ci sto volentieri, ma ci sto per cercare di collaborare e portare poi in Italia, o anche noi portare, perché no, il nostro contributo da condividere per fare insieme, non lo so, per esempio, un registro europeo, per ne so, condividere dei processi o dei protocolli comuni, tirar fuori dei progetti di ricerca che finanzino i giovani ricercatori, sono tutte cose che servono per arrivare al goal finale. Questo è quello che vi ha detto stamattina Martino, però ve lo riassumo. Quindi noi siamo stati convocati dalla Società Italiana di Pediatria, la professoressa Staiano, il presidente, Martino Ruggeri ha coordinato questo tavolo tecnico, ve l'ha già detto lui, nomi non mi voglio dilungare, e con questo tavolo tecnico siamo riusciti più o meno ad arrivare a quel documento che abbiamo mandato l'11 luglio. Queste sono state le prime riunioni che abbiamo fatto al Ministero della Salute, e ringrazio sempre l'onorevole Gemmato. Quali sono, vabbè questo lo posso pure omettere, ma è giusto per dirvi uno degli studi che abbiamo fatto e che porteremo al Congresso Italiano della Società Italiana di Pediatria a novembre, che è la raccolta di un database in cui hanno collaborato una serie di gruppi che vedete qua, lo vedete male, comunque Salvatore Savasta, Piero Pavone, Antonella Gagliano, Elisa De Grandis e noi a Roma. Abbiamo raccolto un certo numero di pazienti, abbiamo provato a farli interagire con una intelligenza artificiale che è la machine learning, per cercare di capire se il machine learning ci riesce a dare delle condotte terapeutiche di un certo tipo. Non ho ancora i dati, quindi non vi posso dire assolutamente niente, presenteremo comunque questi dati alla Società Italiana di Pediatria. Questo è lo studio invece che secondo me ci ha impegnato parecchio negli ultimi mesi, che è lo studio Octapharma con l'utilizzo di immunoglobuline versus placebo nei pazienti PANDAS PANS. Noi come centro, alla fine in Italia eravamo coinvolti in 5 centri, ne hanno ahimè abilitato solo uno che è il nostro, avevamo la possibilità di screenare 10 pazienti, ne abbiamo screenati solo 6 e 2 sono droppati perché non andavano bene come criteri di selezione. La novità non proprio bella è che Octapharma ha deciso di chiudere lo studio dopo 72 pazienti sui 90 previsti, perché sta facendo i preliminary findings, probabilmente si aspettavano qualcosa di diverso, io questo non lo so e nemmeno me lo dicono perché io sono blind allo studio, quindi non so quali sono i risultati, però siamo fermi, quindi non possiamo arruolare, la nuova deadline potrebbe essere febbraio 2025. Però è stato uno studio che secondo me apre finalmente la possibilità di far sì che queste immunoglobuline poi vengano veramente avvallate e non dobbiamo fare una volta la richiesta off-label e fare trafile burocratiche che vi risparmio. Ultime 2 slide. Allora, la prima. Tutto quello che state vedendo e che succede in questi giorni succede per, e questa è una cosa che a me fa piacere da un lato e mi fa un po' arrabbiare dall'altro, cioè noi abbiamo dovuto aspettare che Nicole, a quel tempo 12enne, riuscisse a farsi ricevere dal primo ministro per iniziare tutto questo lavoro. Cioè non sono bastati i lavori fatti da noi. Quindi quando c'è l'intenzione, cioè quando una bimba decide di fare qualcosa, lo fa in maniera seria. Nicole è stata ricevuta dalla prima ministra, lo sapete, da Giorgia Meloni, e da lì è partito tutto il tentativo di riconoscimento, il tavolo tecnico e quello che è. Questo è il libro che Nicola ha scritto, è un libro secondo me va letto proprio per capire qual è il disagio che hanno questi bambini, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che noi li curiamo, ma c'è il disagio dei bimbi, il disagio delle famiglie, quindi come dicevamo ieri con l'onorevole Locatelli, è una presa in carico globale, non è solo della salute, è proprio della disabilità che si viene a creare, dei disagi che si vengono a creare all'interno della famiglia. Altro libro
che cito è Piccole vite sospese. Mi dispiace che non c'è Cinzia Caruso, che è la responsabile dell'ufficio stampa della Società Italiana di Pediatria, che ha scritto questo libro. Da questo libro è tratto un docufilm che è stato presentato l'anno scorso al Maxi, è un film che dura un'oretta, è disponibile su YouTube, lo potete vedere, e poi questo è il culmine di oggi, che secondo me è la giornata, oltre a essere il Pandas Day, è la giornata che secondo me sancisce in maniera molto molto netta qual è il livello di collaborazione tra i gruppi italiani e i gruppi stranieri, che secondo me è una collaborazione molto importante e molto alta. Chiudo con la solita slide che a me terrorizza ma che ci fa pensare, cioè questo mio paziente a un certo punto mi dice: va bene, io non ne posso più, questo è il panda, vedi un pochino che cosa devi fare. Quindi noi alla fine dobbiamo sconfiggere questo orsetto in qualche modo. Secondo me l'unione e i gruppi che stiamo facendo ci porterà sicuramente a questa vittoria. Vi ringrazio e non rubo altro tempo. Grazie mille, professore Alberto Spalice. Intanto invito Fernanda Falcini. Quanto tempo ha? Sì, quarto d'ora va bene. Molto pignola la dottoressa Falcini, ma ormai ci frequentiamo da un po'. Intanto, mentre lei si sistema, ricordo peraltro che Nicole Minardi, lo ricordo soprattutto ai nostri ospiti internazionali, ha ricevuto prestigioso titolo di alfiere della Repubblica direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi a testimoniare quanto la sua testimonianza, appunto, scusate il gioco di parole, sia stata decisiva. Allora, Fernanda Falcini è reumatologo pediatrico, il suo intervento è Antibiotics, Oral Treatment and Prophylaxis in PANS PANDAS Patients. Prego. This evening I speak in Italian. I am happy because I have my teacher and both Dr. Susan and Cunningham. È un grande onore. Devo dire che ho lottato moltissimo nella vita per arrivare a questo punto, perché sono stata considerata una pazza. Anzi, lo neuropsichiatra di Firenze ha detto che io ho inventato una malattia per fare soldi. Infatti avete visto, sono piena d'ori e di tutte ricchezze. Però sono felice. La bambina ha ricevuto il titolo dal Presidente della Repubblica. Sono tutte bambine che ho curato io, ne ho diverse. Stanno veramente bene, quindi dovete aver fiducia. Scusi, per mandarla avanti, è questo? Sì, il tasto verde. Verde? Ecco. Quindi, come vi è stato detto, e come mai non va? Ecco, scusami. Questo? Sì. Quindi, no, guarda, allora, è un mito o una realtà? Questo l'abbiamo già superato, è una realtà comprovata, esiste, e se dicono che non esiste vanno a farsi sistemare. Come vedete benissimo, lo streptococco è responsabile di questa patologia e nelle immagini sottostanti vedete di che cosa è responsabile. Abbiamo mal di gola, abbiamo la scarlattina, ma vedete questi bambini che improvvisamente diventano pazzi. Però a destra vedete anche i famosi bambini con il ballo di San Vito, come si chiamava prima la covea reumatica. E vi hanno già ampiamente spiegato quelli che mi hanno preceduto che il problema è tutto legato ai gangli della base, a questo processo infiammatorio. Ma voi guardate questi bambini e pensate di essere un genitore e di arrivare a casa una mattina che questo si sveglia a letto che è completamente impazzito, proprio una tempesta cerebrale. Allora, PANS e PANDAS, terapia antibiotica, quando gli agenti infettivi infiammano il cervello, abbiamo dunque un sovvertimento. Si può avvicinare un po' più al microfono? Il sovvertimento di tutte le funzioni. Quanti assurdi dubbi per il pediatra? Ce l'ha, non ce l'ha, no, hanno sbagliato. E sofferenze drammatiche per le famiglie, inutili e dannose controversie, però sempre più convalidate certezze. Si guarisce se si fa la diagnosi precoce e se si trattano nel modo corretto. Quando si arriva alla terapia c'è un caos, come vedete. Tutti dicono la loro, tutti dicono la sua e si fa una gran confusione. Allora, io non voglio ritornare, vi è già stato ampiamente spiegato cos'è la PANDAS e quali sono le manifestazioni nuove. Io ho imparato dalla dottoressa Suido, ricordatevi, esordio improvviso, è un bambino normale, non è un bambino che è nato con un ritardo nello sviluppo, è un bambino perfetto che all'improvviso
sviluppa queste manifestazioni e vedete pure che può avere disturbi tic o disturbo ossessivo compulsivo. Bene, io mi tratterò rapidamente su quella che è la strategia terapeutica. Quindi io nella mia professione, vedrete dopo il numero di pazienti che porto, amoxicillina con acido clavulanico. Ricordatevi che se viene data senza acido clavulanico va data 3 volte al giorno. Ora, disgraziatamente, la regione Emilia-Romagna, che io ho sempre detto sono tirchi, sono comunisti, praticamente loro hanno portato a 7 giorni e ora siamo a 6. Loro curano lo streptococco con 6 e mi dispiace che al Bonaccini gli ho dato anche il voto quando l'hanno eletto, però non capisce nulla su queste cose. Quindi, quando io ho iniziato la terapia, normalmente la conduco per 3 settimane. Logicamente dipende anche dalla evoluzione dei sintomi, ma prima di interrompere la terapia orale introduco la profilassi con la benzilpenicillina, che varia la dose in base al peso e, come vedete, viene data ogni 21 giorni. In pazienti che hanno una malattia grave o frequenti recidive si può ridurre l'intervallo e portare 18, anche 15 giorni. In aggiunta, rapidamente, vitamina D, vitamina C, magnesio e melatonina. La vitamina D e la C sono la salvezza perché sono protettori del nostro sistema immune. Quindi non mi soffermo sulle dosi, raccomando vitamina C senza zucchero. Quindi se comprate in farmacia il Cebion ve lo fanno pagare molti soldi, ma esiste la cosiddetta vitamina C galenica, la fanno i farmacisti, costa 2 lire, c'è da 500 mg e anche da 1 grammo. La melatonina non la do a tutti, a quelli che hanno disturbi nel sonno o non si addormentano facilmente o si svegliano durante la notte. La PANS, ormai non torno a dirvi la differenza PANS e PANDAS, se l'avete già sentita. La terapia è la stessa. Io adopero però l'anzitromicina in coloro che non mi rispondano all'amoxicillina oppure soprattutto se sono ragazzini più grandi con più DOC rispetto ai tic. Comunque la terapia è la solita. Io do la melatonina per il semplice motivo se hanno difficoltà ad addormentarsi o si svegliano. Ma perché si dà la benzilpenicillina? Perché giustamente, se vado alla diapositiva successiva, giusto, per la PANDAS si capisce bene, c'è lo streptococco, ma perché la diamo anche nella PANS? Perché ha un'azione immunomodulante e quindi permette di evitare anche nuove infezioni che possono agire riattivando la PANDAS. La vitamina D è la vitamina del sole e della felicità, quindi è chiaro che va data non solo per le ossa, però va data anche in questi bambini, perché tra l'altro ha un'azione antinfiammatoria, favorisce la sintesi di citochine, l'IL-10, rispetto a quella proinfiammatoria dell'interleuchina 6. L'alimentazione. Qui nessuno dei miei colleghi ne ha parlato perché tutti mangiano male, perché l'ho visti bene come si comportano durante i pranzi o le cene. Voi dovete sapere che l'alimentazione corretta ha un ruolo uguale se non superiore a quello della terapia antibiotica e della profilassi. Cosa vuol dire alimentazione? Ormai lo scrivono tutti, cioè lo zucchero va tolto di casa per tutti. Il latte deve essere senza lattosio, il pane e la pasta. Chi sta in Sicilia, me l'hanno mandata di regalo, hanno la pasta dei grani antichi della Sicilia. Da noi abbiamo la varietà Senatore Cappelli, ma si compra alla Coppa, all'Esselunga, non è che c'è da andare in tanti posti particolari. I succhi del commercio, guai, i succhini, sì, la mamma si adatta, spreme le frutta e gliela mette nella boccettina. Assolutamente no cibo spazzatura, mai la coca. Non ve lo immaginate, bambino sano, tornato perfetto, tu gli dai 2 gocce di Coca-Cola, impazziscono, come se avessero una forte infezione. E questo, come vedete, è la stessa terapia. La frutta fresca, i cereali, la verdura, pesce. Arriviamo al pesce. Pesce va bene se è buono, perché se si compra il pesce di allevamento o di congelato non serve a nulla, fa male. Il pesce deve essere fresco pescato. Siccome costa molto, si usa il pesce azzurro. Alice e sgombro si comprano in tutte le parti dell'Italia
a poco prezzo e funzionano bene. Questa è la presentazione dei miei pazienti. Vedete, in ogni regione d'Italia io ho dei pazienti. Pazienza, sono la nonna della Pandas perché quando ancora nessuno ne parlava, io sotto gli insegnamenti della professoressa Suido e poi della Cunningham ci siamo visti, incontrate varie volte. Allora, la mia popolazione include 507 bambini, 456 con esordio improvviso di DOC e TIC e 51 PANS. Vorrei dirvi che io mi sono dovuta affermare col fatto del Covid. Io ne ho altrettanti che sto elaborando, però non potevo dire l'evoluzione se in quel periodo non avevano avuto un comportamento giusto, sia alimentare e anche farmacologico. Allora, bene, io non sto a ripetervi la terapia. Tutti questi pazienti sono stati trattati, come vi ho detto all'inizio, con amoxicillina, acido clavulanico e la profilassi. Nei pazienti con forma grave l'intervallo della benzilpenicillina lo riduco anche a 18-15 giorni. Ebbene, vitamina D tutti prendono, piglio anch'io la vitamina C perché è una cosa molto importante. Il magnesio, se hanno molta stanchezza, altrimenti se ne può fare a me. E la PANS è la stessa cosa, ma voi giustamente intanto do l'azitromicina, ma di solito sono bambini un po' più grandicelli, non glieli do certo al bambino di 3-4 anni, sui bambini sui 7-8 anni, perché non tutti rispondono all'amoxicillina, ma tutti devono fare la corretta alimentazione come con la Pandas. Ancora, questo vedete i dati, per fortuna la malattia colpisce i maschi, se Dio vuole noi femmine siamo un po' no esentate ma molto ridotte, almeno questa è la mia casistica, dottor Suido. E ancora, come vedete, ho visto anche chi ha avuto la gravidanza a termine, chi ha avuto pretermine, la maggior parte erano allattati col seno materno, tutti avevano fatto tutte le vaccinazioni che non fanno male, vanno fatte e a seconda del calendario della regione di residenza, senza effetti collaterali. Questo è diciamo gli esami che faccio a tutte, è una routine di base, anche faccio lo screening per la celiachia, perché è chiaro l'alimentazione poi è diversa, e misuro a tutti la 25H vitamina D, perché ce l'hanno tutti bassa, perché dopo i 2 anni di vita i pediatri non gliela prescrivono, eccetera. E altrettanto per la panza, però nella panza aggiungo anche micoplasma, borrelia, EBV, CMV, varicella, zoster, a meno che il bambino non sia stato vaccinato. E poi metto anche esami per le malattie autoimmuni, C3, C4, IANA, eccetera, eccetera. Ancora, dati dei familiari, ho indagato se non c'è ereditarietà in linea generale per i TIC. E questo io, prof. Suido, l'attribuisco a una cosa importante. Il mondo era diverso, non c'erano tutte le schifezze che ci sono ora. Quando ero piccola io non c'erano le merendine e succhini di frutta. Forse per questo motivo non ci sono state manifestazioni. Ancora, esiste un po' di familiarità. Io nelle famiglie ne ho 2 a 2, in linea generale, fratelli. Poi, in tutti, come vedete, sono stati visti dallo psicologo, se era necessaria dallo psicoterapeuta, hanno fatto non tutti la risonanza, se c'erano dei dubbi che ci fossero sotto delle patologie autoimmuni. Il cuore sì, perché se hanno avuto lo streptococco e poi fanno lo sport è giusto. Vedete, tutti hanno avuto uno sviluppo perfetto, fanno sport, attività sportiva anche a livello agonistico. In tutti l'esordio è improvviso e imprevedibile e il decorso è caratterizzato da remissioni e riattivazioni e esiste un certo l'età di esordio, come vedete, varia. In linea generale sono i bambini di almeno 3 anni, 2 e mezzo qualcuno, però non quelli grandi, diciamo. Ecco, questa è l'età media alla diagnosi, cioè all'esordio e alla diagnosi. Vedete che spesso passa del tempo. Qui la distribuzione delle manifestazioni cliniche, su queste vado avanti, la relazione con episodi infettivi. Sì,
scarlattina perché c'è lo streptococco, e un altro frequente è il virus della varicella zoster, che ugualmente li porta ad attivare, come pure l'EBV, il CMV. Ancora gli indici di flogosi negativi in tutti, funzione della tiroide normale in tutti i miei, 5 positivi per la celiachia, e qui nasce il problema perché l'alimentazione è decisamente più complessa. L'elettroencefalo e l'ECG più o meno a tutti, la risonanza solo in pazienti che hanno manifestazioni che siano a rischio. L'ANA, come vedete, a basso titolo in 2 pazienti, titolo, lo faccio a tutti, e già è stato spiegato stamani che il TAS si esaurisce mentre dura più a lungo l'anti-DNase B, e quindi se uno ha un TAS alle stelle è inutile gli faccia l'anti-DNase B, però mentre si bucano si fa tutto insieme. Allora, tutti i pazienti sono stati trattati come vi ho detto, quindi non c'è una differenza tra i gruppi. La terapia è stata quella che io vi ho presentato. Tutti hanno ricevuto la terapia antibiotica, quelli della PANS l'azitromicina. Corretta alimentazione assolutamente in tutti. Pandas ai bambini ricorda il bellissimo orso bianco e nero che mangia i bambù. Per i genitori un bambino PANS pandas, questa parola evoca terrore e disperazione. Si sentono soli a combattere una battaglia difficile e spesso sono non compresi e anche derisi. Sarà più dannoso per la salute di un bambino PANS pandas uno psicofarmaco o un antibiotico? Hanno paura dell'antibiotico, poi gli danno quell'altro con tanta... Io lascio ai miei colleghi la decisione. Io credo fermamente nell'antibiotico. I miei colleghi degli Stati Uniti, le qui presenti, mi hanno insegnato di usare questo approccio. E siamo in fondo, tranquilli. Trattare i bambini con PANS pandas è molto impegnativo. I genitori sono impauriti, temono che il loro bambino non torni più normale, vogliono attenzione e un supporto continuo. Vorrebbero una risoluzione rapida e miracolistica, ma bisogna instaurare un rapporto di fiducia. Non gli si può dire non è nulla, guarirà, non la faccia lunga, perché diranno così, Mentre se non gli stiamo dietro, questi disperati, io proverei a chi glielo dice cosa vuol dire avere un bambino così. Nonostante le difficoltà e i continui sforzi richiesti, quando i genitori mi dicono il nostro bambino è tornato il bambino che pensavamo di aver perduto, e qui ho i genitori di questi bambini, è un bambino nuovo, io sono felice di aver imparato a riconoscere la PANS pandas e ringrazio le colleghe Suido, Canniga, Murphy e Latime, che non è presente, e tutti quelli che mi hanno insegnato a riconoscere la malattia e le tante famiglie che mi hanno dato fiducia. L'aiuto del pediatra di famiglia è fondamentale. Ho ricevuto ora un messaggio, il dottore non mi può scrivere l'antibiotico perché fa male. Questo. E vabbè, torna a casa, glielo scriverò io. Quindi è importante l'accordo tra i genitori. Io ho delle cause in tribunale, perché quando i figlioli vanno dal padre il sabato, per dispetto, cause, a Civitavecchia c'è una causa, il padre lo obbliga a mangiare le schifezze, sa? Mondo è bello perché l'è vario, come si dice. La conoscenza della pandas è obbligatoria, così la diagnosi, come già vi hanno detto, deve essere precoce, l'intervento precoce, come in tutte le malattie. Purtroppo la maggioranza dei bambini con PANS pandas arrivano dopo un calvario di visite. Le fanno tutte, alla fine si decide di fare la cosa giusta. Presso differenti specialisti, mi inchino a tutti, però devono collaborare tra loro, non possono andare ognuno per la propria strada. I pediatri la devono conoscere, perché chi ha ricevuto la diagnosi precoce e il trattamento precoce stanno bene. Tutti i miei, come avete visto, quando avete un bambino che vi scrive così e il giorno dopo vi scrive in quest'altro modo, penso che è già una vittoria. Questo, andiamo avanti, chi deve gestire questi bambini? Tutti, ma in perfetta e stretta e proficua collaborazione, non in lotta tra loro, perché questo fa perdere del tempo prezioso. Queste sono le conclusioni e vedete, i pediatri devono conoscerla per il motivo che vi ho detto, questi sono i criteri: collaborazione tra tutti, terapia antibiotica
La biorisonanza non serve a nulla, se mi vogliono uccidere non me ne importa. L'omeopatia e altre dispendiose e inutili terapie sono da evitare. Attenzione ai falsi profeti che promettono miracoli con diete di completa esclusione, inefficaci e dannose, se non è documentato. E qui abbiamo finito, vedete, questo è il bivio. PANS e PANDAS è una realtà, terapie inutili e controverse. Quali alternative? Gli antipsicotici no, finché non ce n'è bisogno, almeno nella mia lunga esperienza. E io curisti sono diventati intelligenti. Alcuni mi hanno mandato i bambini perché con i tic non è un difetto degli occhi, ma è un iniziale, un sintomo di PANDAS. PANDAS è una tragedia, non perché non c'è trattamento, ma perché non è conosciuta. La pratica proprio della medicina è un'arte, non è un commercio, è una chiamata, non è un affare, è una chiamata a cui il tuo cuore avrà un ruolo pari a quello della tua mente. E l'ultima lezione che puoi trarne è la più difficile di tutti, la legge della vita più elevata. Vedete, i nostri antichi ricorda di amare sempre lo studio e la ricerca. Ai nostri tempi la conoscenza va al privilegio di pochi. È giusto che ora divenga l'eredità di tutti, perché può migliorare per tutti, nessuno escluso, la qualità della vita. E nella Gorà cosa dicono i nostri esperti? Esperienza, conoscenza, ma umiltà. Ricordatevi che bisogna essere umili e accettare i consigli di tutti e di valutarli. E io vi mando da Firenze i ringraziamenti a tutti i colleghi stranieri. Grazie dottoressa Falcini. Si può andare via, vero? Grazie. Come ho già detto un'altra volta, speriamo di evitare citazioni legali dall'Associazione degli Oculisti, da alcune aziende e dall'Associazione dei Gastronomi. Speriamo di evitarlo. A parte la battuta, insomma, la dottoressa è una delle figure che da più tempo vicina a questi ragazzi, quantomeno in Italia. Noi chiudiamo questo panel con Maria Rosaria Matera, PANS PANDAS and Neuroinflammation from the Microbiota, Intestine and Brain Axis. Grazie, questo è il titolo dell'intervento dell'ambulatorio pubblico microbiomica, clinica pediatrica presso USL Toscana Sud-Est. Prego. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori e soprattutto a voi che siete qui oggi ad ascoltare. Io cercherò di parlarvi di PANS PANDAS e neuroinfiammazione attraverso il Microbiota Gut-Brain Axis. Ce ne hanno parlato tutti meglio possibile, credo, di quello che conosciamo oggi della PANS PANDAS. Sappiamo qualcosa sugli inneschi e sicuramente sappiamo che ci sono inneschi di tipo infettivo, infezioni streptococciche per le pandas, Mycoplasma, Borrelia, Bornavirus, Toxoplasma, Covid-19 per le PANS, ma ci sono ancora tanti punti di domanda perché ci sono altri fattori di innesco ambientali sul quale non abbiamo ancora capito bene. Ma sicuramente quello che stiamo comprendendo sempre meglio, che sta emergendo, è che tutte le condizioni dei disturbi ossessivo-compulsivi, siano questi primitivi o secondari, sono tutti quanti accomunati da una iperattivazione immunitaria che fa capo al meccanismo della neuroinfiammazione. Beh, se tutto questo è vero, accanto a questi tre cardini terapeutici che abbiamo ben indagato oggi, quindi tutta la terapia antinfettiva, la terapia antinfiammatoria, la immunoterapia, la psicoterapia, gli psicofarmaci, abbiamo una nuova opportunità terapeutica che secondo me non dobbiamo oggi trascurare. E questa è la terapia microbiota mirata. Si tratta di una vera e propria opportunità terapeutica aggiuntiva, personalizzata e non invasiva, quindi abbiamo solo da guadagnarci. Per comprendere come possiamo utilizzare questo tipo di approccio terapeutico dobbiamo un po' prima capire come il microbiota può comunicare con il sistema nervoso centrale. Questo avviene attraverso il Microbiota Gut-Brain Axis. Che cos'è? I protagonisti, vedete, sono questi, signori, il nostro mondo microbico, il sistema neuroenterico, il complesso sistema delle barriere, ne abbiamo sentito parlare tanto oggi. Noi abbiamo due ordini di barriere, le barriere periferiche, cioè la barriera intestinale e le barriere vascolari periferiche, e poi abbiamo le barriere centrali, la barriera ematoencefalica e la barriera del plesso coroideo. Altro grande protagonista
è l'asse ipotalamo ipofisi surrene e poi naturalmente l'encefalo. Oggi noi sappiamo benissimo che il nostro mondo microbico è la grande risultanza della nostra vita. Come siamo nati, quando siamo nati, qual è il nostro stile alimentare, il nostro stile di vita, quali farmaci utilizziamo, gli antibiotici. Beh, questi fattori settano il tipo di microrganismi che noi ospitiamo nell'intestino. E questi microrganismi producono un'enorme quantità di bioprodotti che, vedete, sono veri e propri... Sono veri e propri neurotrasmettitori, ormoni, citochine, metaboliti, che viaggiano sfruttando due strade. La prima è la via circolatoria, che per forza necessita l'attraversamento delle barriere per arrivare al sistema nervoso centrale, sia quelle periferiche che quelle centrali. La seconda è un'autostrada diretta, è la via vagale. E allora forse iniziamo a comprendere come questi bioprodotti di derivazione microbica, vedete, possono agire sulla neurogenesi, sul neurosviluppo, sul comportamento, ma addirittura sull'innesco e sull'omeostasi infiammatoria a livello del sistema nervoso centrale. E allora cerchiamo di capire come, quali metaboliti entrano in gioco. Beh, dipende da quali microrganismi noi ospitiamo. Sappiamo che i nostri microrganismi si cibano delle scorie alimentari che arrivano indigerite nell'intestino e allora avere un microrganismo piuttosto che un altro vuol dire utilizzare queste scorie in maniera diversa. Se prendiamo per esempio i derivati dietetici del triptofano, a seconda dei microrganismi che noi ospitiamo, possono attivare le vie della serotonina piuttosto che quelle delle chirurenine o degli indoli. Cosa dire dei derivati della colina? Possono prendere la via delle trimetilammine o arrivare addirittura alla produzione di TMAO. Cosa dire dei polisaccaridi, la fibra? Beh, questa va verso la produzione degli acidi grassi a catena corta in varie proporzioni, butirrato, acetato, propionato. Beh, allora tutti questi metaboliti che cosa fanno in sostanza? Beh, sono metaboliti microbici che agiscono localmente sulla omeostasi funzionale del sistema dell'apparato gastrointestinale, ma agiscono anche sull'attivazione del sistema immunitario in senso infiammatorio o autoinfiammatorio, a seconda di quali popolazioni siano, e ancora agiscono su tutta quanta l'omeostasi metabolica dell'organismo e regolano le barriere, l'apertura e le chiusura delle barriere. Allora comprendiamo come possano agire rispetto alla neuroinfiammazione. Oggi tanta letteratura ci sta dicendo che la salute mentale è strettamente legata all'epigenetica. E beh, il microbiota è forse uno dei mediatori, effettori epigenetici più importanti che noi conosciamo. Iniziamo a comprendere alcuni metaboliti microbici. Guardate, il folato, la betaina sono attivatori delle S-adenosinmetionine, sono più importanti donatori di gruppi metilici per la metilazione del DNA istonica. Cosa dire dei lactic acid bacteria? Beh, questi producono neurotrasmettitori, glutammato e GABA, che agiscono sulla metilazione istonica. E ancora, cosa dire degli acidi grassi a catena corta? Il butirrato forse è il più noto metabolita microbico. E beh, questo è un potente inibitore HDAC. E ancora iniziamo a conoscere alcuni derivati microbici che addirittura agiscono direttamente sull'RNA non codificante, che è il vero e proprio interruttore di accensione e spegnimento epigenetico. E allora è attraverso questi meccanismi epigenetici che il nostro microbiota, vedete, riesce ad agire sulla attivazione del sistema immunitario innato adattativo, sulla memoria immunologica e quindi può agire sulla salute mentale. E chi è l'effettore? Chi è il bersaglio? Ne abbiamo sentito parlare tanto oggi, la cellula della microglia. Questa è una cellula del sistema immunitario innato che abita il sistema nervoso centrale e fa l'omeostasi del sistema nervoso centrale. Fisiologicamente questa cellula fa da sentinella. Quando tutto è a posto, lei si trova in forma ramificata, ha delle lunghe propagini, dette sensomi, con cui capta l'ambiente. Vede che tutto è a posto. Se tutto è a posto, ok. Se capta perché viene stimolata da qualche cosa che può essere lesivo per il sistema nervoso centrale, retrae i sensomi,
si trasforma fenotipicamente in forma ameboide e ha due possibilità funzionali. Si può attivare in senso infiammatorio o antinfiammatorio. Voi mi insegnate che l'evoluzione ha creato per noi l'infiammazione primariamente per difenderci, è la nostra arma di difesa. E allora questa cellula, quando capta che c'è qualcosa che ci sta aggredendo il sistema nervoso centrale, cosa fa? Si attiva in senso antinfiammatorio e essa stessa inizia a produrre ossido nitrico e specie reattive dell'ossigeno e ancora citochine infiammatorie e chemokine con cui richiama altre cellule del sistema immunitario. Però quando ha risolto la fase acuta si sa automodulare e ritorna in fase antinfiammatoria M2. E questa fase è fondamentale perché quando si attiva in forma M2 attiva i meccanismi di riparazione, va a cercare i neuroni danneggiati, apoptosi, li fagocita, li elimina e iniziano i meccanismi di rigenerazione neuronale. Il problema qual è? È quando salta questo meraviglioso meccanismo e allora l'infiammazione diventa persistente e lesiva. Che cosa succede? Beh, ci sono tante condizioni di disregolazione di questa cellula della microglia che possono essere, vedete, infezioni, trauma, stress, ma la stessa disbiosi intestinale può essere un trigger che automantiene la cellula della microglia costantemente attiva in senso infiammatorio. E allora non si spegne l'infiammazione e questa infiammazione finisce per diventare non più protettiva, ma lesiva. E allora vedete come il microbiota può partecipare nello stato disbiotico ad automantenere il processo della neuroinfiammazione. E vedete, la letteratura attualmente esistente che ci dimostra come è strutturato il microbiota di un paziente PANS PANDAS rispetto a un paziente sano è veramente poca, quindi ci dobbiamo impegnare a produrne di nuova, ma quel poco che c'è ci dà ragione di quello che vi ho raccontato fino ad ora. Vedete, questa è Frontiers Microbiology, pubblicazione del 2018, che ci mostra come nel paziente PANS PANDAS, vedete, crollano le specie protettive antinfiammatorie, aumentano a dismisura quelle infiammatorie e ancora crolla la biodiversità batterica, vuol dire povertà microbica che si traduce in povertà metabolomica. Crollano gli acidi grassi a catena corta, si altera il metabolismo della dialanina, della tirosina, della dopamina e ancora, l'avete visto, ce ne hanno parlato i nostri illustri ospiti stamattina, stiamo cercando di biomarcatori per aiutarci a fare diagnosi. E che cosa troviamo fra i biomarcatori? Beh, sono fattori immunitari. Abbiamo una riduzione dei Treg, un aumento della cascata delle citochine infiammatorie, abbiamo un'alterazione, un aumento delle popolazioni dei linfociti B di 8-17, un'alterazione dei profili delle sottoclassi immunoglobuliniche. Ma ricordatevi bene che questi non sono solo i biomarcatori, sono i veri e propri effettori patogenetici delle PANS PANDAS e questi passano anche attraverso l'attivazione che sostiene la neuroinfiammazione, passano attraverso il microbiota. E allora arriviamo a qualcosa di pratico. Se tutto quello che vi ho raccontato è vero, allora riuscire ad utilizzare una terapia microbiota mirata per governare e mantenere sotto controllo lo stato neuroinfiammatorio può essere una vera e propria opportunità terapeutica oggi. E come si fa un approccio terapeutico microbiota mirato? Beh, fondamentalmente si fa attraverso la dieta, prebiotici e probiotici, per modulare il microbiota a nostro vantaggio, per ottenere gli effetti che desideriamo. Quali sono questi effetti? Dobbiamo cercare di tenere chiuse le barriere, dobbiamo cercare di mantenere l'omeostasi del sistema immunitario, l'omeostasi della cellula della microglia per mantenere quello stato funzionale virtuoso dell'infiammazione, non persistente, virtuoso solo per proteggerci. E dobbiamo naturalmente garantirci la neurotrasmissione funzionale. Ma ricordatevi bene una cosa fondamentale, è che la terapia microbiota mirata non è una terapia che mira a trattare la patologia e la comorbidità, ma è una terapia personalizzata, quindi tratta la patologia e la comorbidità del singolo paziente, perché l'età, il sesso, lo stile di vita, lo stile alimentare, i farmaci, gli antibiotici vanno a settare il microbiota di partenza di quel soggetto. E se noi vogliamo fare terapia microbiota mirata, dobbiamo conoscere
Da che cosa partiamo? Nello specifico soggetto. Ma andiamo a vedere in soldoni che cos'è l'approccio microbiota mirato. Prima di tutto la dieta. La dieta è il più grande modulatore delle nostre popolazioni microbiche. C'è un'infinità di letteratura che oggi ci dice che la dieta può modulare la neuroinfiammazione. Guardate, la cosiddetta healthy diet, cioè la dieta più ricca in assoluto di fitochimici, vitamine, minerali, di grassi poli e monoinsaturi, di fibra, vedete come agisce su tutti gli epifenomeni che gravitano intorno alla neuroinfiammazione. È in grado di regolare l'attivazione funzionale dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene e di tenere sotto controllo lo stress ossidativo, quindi la funzione mitocondriale. Questo vuol dire garantire la neuroprotezione. È in grado di tenere sotto controllo l'infiammazione, è in grado di modulare le popolazioni microbiche perché producono in maniera adeguata acidi grassi a catena corta, un equilibrio fra il metabolismo del triptofano e delle chirurenine e un'attivazione epigenetica tutte quante convergenti a tenere sotto controllo la neuroinfiammazione. L'opposto contrario della healthy diet è la western diet, verso cui tutti noi maledettamente ci stiamo massificando. È la dieta più povera in assoluto di fitochimici, di vitamine, di minerali, con eccesso invece di acidi grassi trans e saturi, con eccesso di zuccheri, con eccesso di calorie, la dieta processata, la dieta industrializzata. Andiamo a vedere che cosa fa questo tipo di cosa fa la dieta rispetto al microbiota. La healthy diet forse è quella che da un punto di vista pratico si avvicina, quella che gli si avvicina di più è quella che noi conosciamo come dieta mediterranea. Guardate cosa fa la dieta mediterranea sul microbiota. Spinge le specie microbiche antinfiammatorie, deprime quelle infiammatorie. Chiude le barriere, questo vuol dire chiudere le porte allo stress ossidativo e alla neuroinfiammazione. Il suo opposto, la western diet, spinge invece le specie infiammatorie, deprime quelle antinfiammatorie, apre le barriere, vuol dire aprire le porte alla neuroinfiammazione e allo stress ossidativo. Però attenzione veramente alle diete indiscriminate di esclusione. Vi ricordate, è importante la personalizzazione, perché le diete indiscriminate di esclusione sono dannose, portano a stati carenziali, che sono un rovescio della medaglia mostruoso, soprattutto quando non sono supportate con nutraceutici. Quindi dobbiamo personalizzare l'approccio dietetico, non farlo uguale per tutti in maniera teorica. E ancora ci possiamo avvalere dei meravigliosi alimenti fermentati, il natto, il miso, il tempeh, lo yogurt, i formaggi fermentati, la kombucha, tutta la nostra grande tradizione che abbiamo da millenni di conservazione dei cibi. Riprendiamocela, perché questo vuol dire donare alfa diversità microbica, vuol dire aprire vie metaboliche antinfiammatorie. E ancora non ci dimentichiamo l'attività fisica. Tutti sappiamo che l'attività fisica fa bene a qualunque organo e sistema del nostro organismo, ma modula anche il nostro microbiota in senso eubiotico e vedete, realizza un controllo sullo stato neuroinfiammatorio, ha un ruolo neuroprotettivo, quindi attività fisica. E ancora ci possiamo avvalere di probiotici, ma questi probiotici li dobbiamo scegliere, perché li possiamo scegliere per obiettivi specifici, li possiamo scegliere perché vogliamo aumentare specifici acidi grassi a catena corta, perché vogliamo produrre determinati neurotrasmettitori, perché vogliamo contrastare la neuroinfiammazione, perché vogliamo tenere chiuse le barriere. E allora la terapia probiotica è una terapia di precisione. Vi faccio solo qualche esempio, perché ce ne sono tantissimi di cui potremmo parlare. Ma come posso non parlarvi del Clostridium butyricum CBM588? Questa è una specialità giapponese certificata per la produzione di butirrato a livello colonico. Il butirrato, vedete che cosa fa? Chiude le barriere, facilita la produzione di fattore neurotrofico cerebrale e GPL1 e ha un effetto modulante in senso antinfiammatorio del sistema nervoso centrale. Questo vuol dire contrastare la neuroinfiammazione, partecipare alla neuroprotezione. E ancora abbiamo probiotici studiati per produrre determinati neurotrasmettitori. Il Bifidobacterium adolescentis PRL 2019 contiene geni GAD, produce GABA a livello colonico che per via vagale arriva immediatamente bioattivo a livello del sistema nervoso centrale.
lo possiamo sfruttare un probiotico di questo tipo. E ancora, come posso non parlarvi di Streptococcus allevarus bliss K12? Abbiamo detto stamattina e l'abbiamo ripetuto oggi, le riaccensioni infettive, le riaccensioni infiammatorie rifanno ripartire la sintomatologia nei pazienti PANS PANDAS. E allora perché non cercare di prevenire le infezioni delle alte vie aeree? Beh, questo è un ceppo batterico che, vedete, ha un'importantissima funzione antinfiammatoria, riduce l'attività NF-κB con cui controlla la riduzione delle citochine infiammatorie, aumenta, vedete, stimola l'immunità mucosale, aumenta la secrezione di GA secretoria a livello salivare e inoltre produce 2 veleni metabolici meravigliosi, diretti, guardate, contro questi 4 signori. Streptococcus pyogene, Streptococcus pneumonium, Rexella cataralis e nuove sull'influenza. Sono i 4 responsabili di tutte le nostre infezioni batteriche a carico delle alte vie aeree. E allora un utilizzo preventivo di questo tipo di ceppo ci risparmia e ci protegge da faringiti, da otiti, mantiene lo stato infiammatorio delle alte vie aeree sotto controllo, per di più controlla la carie e garantisce l'eubiosi orale. E questo probiotico ha una letteratura incredibile, la potete scaricare da questo QR code. Quindi è un alleato che potremo sfruttare. E ancora, perché non pensare alle potenzialità di Akkermansia mucinifila? Questo è un ceppo che oggi abbiamo a disposizione solo come postbiotico, cioè pastorizzato, ma che mantiene la sua forma attiva della proteina di superficie Ambum 1100. Vedete che grande capacità, riduce l'infiammazione, riesce a mantenere l'autoregolazione neurotrasmettitoriale, l'integrità di barriera e regola in maniera omostatica la funzionalità del sistema dell'asse ipotalamo ipofisi surrene. Quindi potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio per la salute del sistema nervoso centrale. E ancora 2 parole le devo spendere per la terapia antibiotica. Io so che è un cardine che abbiamo attualmente a disposizione per questo tipo di pazienti, ma non ci dobbiamo nascondere dietro alla... È palese, la terapia antibiotica è nemica del microbiota. Questo è +1, ce lo dice dal 2014, ma la letteratura che ci conferma questo è stratosferica. E sappiamo perfettamente che gli antibiotici, indipendentemente dalla classe, aumentano la microbial load, riducono la richness addirittura del 25% per ogni ciclo di terapia antibiotica e fanno scattare l'equilibrio fra i gram negativi e i gram positivi a vantaggio dei gram negativi. Sono le specie infiammatorie. Questo da un punto di vista clinico, lo sapete in che cosa si traduce? Minor risposta ai vaccini, vuol dire minore protezione, si traduce in ricorrenza delle infezioni, si traduce in neuroinfiammazione, in ansia e depressione. Sono i nemici dei nostri bimbi PANS PANDAS. E allora aiutiamoci quando facciamo la terapia antibiotica, perché oggi abbiamo dei probiotici che sono studiati per cercare di minimizzare gli effetti disbiotici degli antibiotici. Vi faccio come esempio il Bifidobacterium breve PRL 2020, perché? Perché noi sappiamo, ce l'ha detto la dottoressa Falcini, uno degli antibiotici più utilizzati è l'amoxiclavulanico. Beh, questo ceppo probiotico meraviglioso, sapete che cos'ha? Guardate, ha una resistenza intrinseca, vuol dire non trasferibile, non la può trasferire ad altri microrganismi, quindi è sicuro nell'utilizzo umano e ha una MIC 64 secondo i criteri EFSA per amoxicillina e MIC 32 per amoxiclavulanico. Se noi lo associamo quando facciamo questo tipo di terapia antibiotica, riusciamo a preservare i bifidobatteri che vengono falcidiati da amoxiclavulanico. Quindi riusciamo a limitare i danni. Molti nuovi probiotici usciranno di precisione con questi scopi specifici. Impariamo a conoscerli e impariamo ad utilizzarli. Io concludo, il mio messaggio per tutti voi è che accanto ai presidi terapeutici che oggi conosciamo, l'opportunità dell'intervento terapeutico microbiota mirato può essere veramente un grosso vantaggio, un grosso aiuto. Ed è fatto, l'avete visto, di dieta sana, attività fisica e poi utilizzo mirato e personalizzato di fitoterapici, probiotici di precisione e forse magari un domani potremmo arrivare anche al trapianto di microbiota fecale colonico. Grazie. Grazie a Maria Rosaria Matera. Allora
C'è un piccolo momento di discussione, se qualcuno ha delle domande, prima di sentire gli ultimi 3 interventi con Alberto Spalice, il nostro referente scientifico. Insomma, le chiedo una sintesi o in attesa di qualche domanda. Siamo partiti in questo primo momento del pomeriggio con Angelo Stuni e Tim Ubi e siamo terminati parlando più di alimentazione appunto con Fernanda Falcini e Maria Rosaria Matera. Prego. Sì, insomma, abbiamo trattato un pochino tutti gli argomenti. Siamo partiti dalla plasmaferesi, come avete sentito la facciamo in pazienti insomma, che hanno delle condizioni abbastanza gravi, per arrivare poi all'utilizzo o comunque di terapie che vanno sul nostro gut-brain axis. E Tim ci ha dimostrato che invece l'utilizzo dell'antibiotico deve essere fatto, bisogna farlo con pazienza, e anche gli antinfiammatori vanno ad agire proprio su quella determinata molecola che fa il danneggiamento. Visto che ci sono Fernanda e la dottoressa Matera che hanno detto giustamente antibiotico, però l'antibiotico dà noia alla flora batterica, vorrei un commento da parte di tutte e due, cioè quindi possiamo dare l'antibiotico e poi utilizziamo l'ultima cosa che hai detto te? Oppure, provocazione, una popolazione di bambini potrebbe addirittura provare a utilizzare solo, diciamo, una dieta associata al probiotico? Allora, le strategie sono due. Se dobbiamo utilizzare l'antibiotico, cerchiamo di utilizzarlo in maniera intelligente, e quindi se possiamo associare probiotici che possono garantire le biosi intestinali, associamoli. Però vanno scelti, cioè non qualunque probiotico. Vi ho portato l'esempio del PRL 2020 proprio perché è resistente ad amoxiclavulanico, quindi è stato proprio progettato per questo scopo, da associare ad amoxiclavulanico per non distruggere la popolazione bifidobatterica. Un'altra strategia potrebbe essere cercare di prevenire le infezioni che triggerano. Quindi per esempio quel ceppo che vi ho mostrato, il K12, se io lo inizio ad utilizzare preventivamente per mesi, riesco a ridurre drasticamente, cioè la letteratura è molto solida sulla riduzione delle faringiti, sia batteriche ma anche virali, sul controllo delle otiti, che sono forse gli inneschi più importanti e più frequenti nel periodo invernale nei bambini PANS PANDAS. Quindi dobbiamo imparare anche a gestire questo tipo di terapie. E quindi, diciamo, come hai detto te, le cose si embricano e sopra ci mettiamo comunque una sana alimentazione, come diceva la prof. No, io voglio dire una cosa, già queste famiglie sono oneste, non è che ce l'ho con lei o con nessuno, dico soltanto che sono già sovraccaricate, perché lei ci pensa che i nostri bambini vanno all'asilo, che vanno al nido. Sapeste la lotta che faccio io? Il foglio qui a Roma ho ottenuto ai municipi, mando il foglio, dicono che seguono le leggi, ma se devo cominciare a fargli fare il microbioma intestinale, mangiano bene, allora sarò fortunata io, perché devo dire la verità, back to bliss. Certo, ho i figlioli con la pfapa e con le forme, glielo faccio, ma se li devo prevenire col back to bliss, spendere, parliamoci chiaro, nel fare il microbioma e dargli tutta questa roba, va a finire che non me li curano nemmeno più. Quindi perlomeno se con l'alimentazione corretta che riusciamo, io devo dire, visto quanti ne ho, sono obiettiva. Se in casa c'è gente col cervello, ma siccome anche le nostre nuove coppie non hanno voglia o non hanno tempo, via, giustifichiamoli, di far da mangiare, che vanno in pizzeria la sera e che poi fanno tutto il resto, più le famiglie con i genitori divisi, che quando il padre non ha voglia di fare nulla va laggiù, gli dà le schifezze anche per far vedere che in fondo. Quindi io ammiro giustamente, io sono una che di grane sa quante ne ho avute, però alimentazione, e oggi io l'ho dimostrato che non riuscivo a mangiare quello che ci davano al negozio, ma anche ieri sera qui, perché ho bisogno di roba semplice, buona. Stamani tutti mangiavano dolce, dolcini, ma hanno fatto un bel piatto di frutta fresca, capito? Io sono d'accordo, oggi abbiamo tanti mezzi per poter valutare. Certamente la grana sono i figlioli celiaci, perché sapesse che musica è quella, perché hanno dei cibi che sono ricchi di zuccheri e di grassi, o tu li fai morire di fame o tu gli dai da mangiare,
capito? Dobbiamo imparare Però, una sana educazione alimentare, una fin sano, dall'inizio. sano La stile di dottoressa non vita. gliela dai, perché se vanno al nido, ora a Firenze c'è un'epidemia di salmonella, secondo lei chi l'ha fatta venire? Le mense. A bambini abbiamo oltre più di 100 bambini ricoverati. Ma noi ci dobbiamo imparare, Ma infatti, ci dobbiamo impegnare ma io mi impegno perché vanno a scuola alla mamma, visto mi dell'educazione fanno le sanitaria. mamme la mattina, una merendina di qui, una di là e boh, li mandano a scuola col zucchino. Ma è compito nostro insegnarglielo. Ecco, e io glielo insegno. Quando vengono per problemi pediatrici a tutti, i clienti che sono qui, a cui ho curato i bambini, lo sanno. Quindi sembra impossibile, ma anche stanno bene, sono guarite, anche quelli con la Pandas, poi vanno a un compleanno e Dio ci aiuti. È vero? Immediatamente una signora è corsa da me di domenica, ma porta anche fiori, per ringraziarmi non aveva più l'augmentine, ha fatto un compleanno, ci ho comprato la roba dalla Coop, pazienza, ma bisogna mangiare bene sempre, i bambini non gli puoi dopo 6 mesi che stanno meglio ributtarli nella tempesta, però è difficile, che sia difficile, ma è difficile anche dargli le bustine, sa? Non si illuda. Poi gli hanno dato anche la bustina così poi... Professore, abbiamo raggiunto la sintesi secondo lei? Si sono messi d'accordo? No, secondo me non si sono messi d'accordo, però... No, perché il professore Spalice mangia male, lo so, perché io l'ho visto. Adesso ho mangiato un bignè a pranzo, No. Se volete mi alzo, vi faccio vedere il fisico, come volete. Non è loro si credono che la salute sia perché tu c'hai il fisico. No, il fisico è quello dentro. Ah, vabbè, poi è chiaro, ci sono anche quelli grassi. Ma no, ma però, sto scherzando. Ma è vero, però, È uno scherzo. però è chiaro che insomma la sintesi, se la devo fare, è che chiaramente quando noi ci troviamo di fronte a una scelta terapeutica che ahimè è antibiotico, diventa complicato poi gestire il resto. Sono però abbastanza curioso, perché hai visto quanto ci crediamo in questo asse intestino-cervello, quindi è importante, probabilmente li dovremmo caratterizzare un pochino tutti per capire come differenziarli, tutto qua. Va bene. Quando dicono anche come mai a mio figlio è venuto la Pandas, a quello del mio amico mangia peggio del mio, non gli è venuta. Come mai a uno gli è venuto l'encefalite e a quell'altro no? Perché sicuramente abbiamo un nostro sistema immune per familiarità, ereditarietà, però vuol dirci una risposta lei. Vai. Prego. Un deficit. Se vuole venire qui. No, capisco. Ok, no, traduci la domanda alla audience. Non ho capito l'ultima parte. The dietary insufficiency. How the dietary? Allora, fondamentalmente la dieta è uno dei moduli, poi penso glielo tradurranno, la dieta è uno dei più importanti modulatori del mondo microbico, quindi i nostri microrganismi si nutrono delle nostre scorie alimentari, quindi avere un microbiota nel nostro intestino piuttosto che un altro deriva dal nostro stile di vita, da quello che noi mangiamo, perché loro si cibano di quello che arriva indigerito a livello del nostro intestino. Quindi la dieta è un modo proprio per riuscire veramente a selezionare le specie microbiche che abbiamo noi. Quando ci troviamo di fronte a un paziente che ha un quadro patologico, andare a studiare il microbiota ci può svelare se ci sono delle alterazioni, dei dismicrobismi, delle disbiosi che noi possiamo correggere, prima di tutto attraverso uno shift verso una dieta sana. Poi la terapia probiotica di precisione è un aiuto ulteriore, aggiuntivo, ma senza un approccio sullo stile di vita, sullo stile dietetico non andiamo da nessuna parte. Non so se ho risposto alla sua domanda. Allora grazie alle nostre interlocutrici, grazie anche alla professoressa Suido per la domanda. Allora andiamo verso l'ultimo panel del nostro incontro, non certo per importanza e valore, è stata citata più volte Susanna Esposito,
quindi la chiamo Infections and PANS PANDAS, questo è il titolo del suo intervento. Lei è professoressa ordinaria di pediatria all'Università di Parma e direttore della clinica pediatrica all'ospedale dei bambini presso appunto l'ospedale maggiore di Parma. Prego, professoressa. Grazie mille, e torno davvero a ringraziare Chetti Lalli e Stefania Ganci per l'eccellente organizzazione e naturalmente anche Alberto Spalice e Martino Ruggeri per il ruolo di questo evento che, oltre a essere svolto in un'aula meravigliosa, davvero ha presentato relatori di elevatissima qualità scientifica. Ora, nella mia presentazione cercherò di presentare il punto di vista della pediatra infettivologa. Questa è una diapositiva della professoressa Falcini e di fatto la pediatra infettivologa, come potete immaginare, si è trovata più volte di fronte anche a casi che fossero classificati come PANS PANDAS e poi magari erano qualcosa di differente, e sapete bene, l'abbiamo sentito in maniera molto precisa oggi, come il problema, a mio avviso, sia che alcune istituzioni continuano a credere che la malattia non esista, ma il nostro obiettivo è fare sì che la PANDAS sia riconosciuta come malattia rara per i vantaggi che questo ha anche nell'inserimento nella vita di comunità. Il fatto che la PANDAS esista lo dice ampiamente la letteratura scientifica e lo dicono ampiamente anche i codici CD9, cioè non è che tutte le malattie esistono nei codici CD9, cioè se uno ha mal di testa, il codice ICD9 nel momento in cui non si fa la diagnosi è cefalea e vengono effettuati una serie di esami in regime di ricovero previsti da ILEA. Cioè vorrei spiegare questo perché altrimenti non ci si rende conto del punto. Cioè ILEA rappresentano dei livelli essenziali di assistenza per tutti i sintomi patologici dei soggetti. Quindi i disturbi ossessivo-compulsivi e i tic gravi sono un disturbo che è assolutamente codificato da ILEA. All'interno della classificazione CD9 molte malattie di per sé non esistono. Pensiamo al Covid, è stato chiaramente introdotto a un certo punto anche per quantificare il numero di morti negli ospedali, per quantificare il peso assistenziale, ma l'encefalopatia autoimmune esiste nei LEA e le terapie per queste situazioni esistono. D'altra parte, abbiamo sentito oggi parlare della plasmaferesi per i casi più gravi. La plasmaferesi per le PANS PANDAS è codificata dal Centro Nazionale Sangue, cioè nel form online i medici del centro trasfusionale devono mettere una crocetta. Questo significa che, ahimè, gli emiliano-romagnoli non sono assolutamente tirchi, lo dico alla professoressa Falcini, anzi devo dire che, essendo io milanese e vivendo adesso da 5 anni in Emilia-Romagna, lavorano tanto rispetto al milanese, se la godono di più, questo ve lo assicuro. Io quando arrivo alla stazione centrale cammino alla velocità della luce a Milano, mentre in Emilia-Romagna si lavora comunque tanto ma se la godono di più. Il problema è che ci sono sicuramente delle persone, come sempre, no? Le cose le fanno le persone, all'interno di determinate direzioni generali regionali che hanno un'ideologia molto spinta. L'hanno sulle PANDAS ma l'hanno anche su altre cose. L'esempio del nirsevimab è un classico, cioè loro hanno l'atteggiamento di dimostrare che una cosa non funziona, che una cosa non esiste, non che una cosa nuova funziona o che un quadro su cui ci sono certi dati scientifici esiste. E questo, a mio avviso, come potete capire da ricercatrice, penso che sia un modo di procedere assolutamente errato, perché si arriva tempo dopo gli altri nel credere sia in determinati quadri eziopatogenetici che in determinati approcci terapeutici innovativi. Ora, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes non è un batterio che noi pediatri non conosciamo, lo conosciamo benissimo. Abbiamo scritto fior di linee guida per l'Istituto Superiore di Sanità, per varie società scientifiche, quindi lo conosciamo perfettamente, non è un patogeno nuovo. Lo conosciamo perfettamente, sappiamo benissimo il ruolo del tampone e del test rapido nella diagnosi acuta e sappiamo anche che al giorno d'oggi molte infezioni subcliniche, Susan ne ha parlato molto bene prima, si caratterizzano per esserci state e per fare sì che a distanza di circa 3-4 settimane ci sia un tampone negativo e l'incremento del TAS o degli anti-DNAsi.
Quindi il concetto è che la diagnostica su questa infezione è assolutamente conosciuta. Chiaro che l'infezione da Streptopiogenes può essere una faringite che appunto passa in maniera subclinica, motivo per cui aumenta il tasso, magari il tampone negativo, questo è assolutamente ben noto. Può esserci un'infezione cutanea che può essere causata, sappiamo benissimo come l'impetigine, molto comune nei bambini, può essere causata da Streptopiogenes o da Staph aureus, quindi sono microrganismi assolutamente conosciuti. Sono conosciuti e circolano tanto in comunità. Lo sapete che dopo il Covid abbiamo avuto nei 2 anni successivi dei boom di infezioni streptococciche nelle scuole materne, nelle scuole elementari. Era presente su tutti i giornali addirittura il fatto che non ci fosse più nelle farmacie amoxicillina. E quello che possiamo dire è che chiaramente il peso di questo agente infettivo va valutato nell'ottica di un'appropriata diagnosi per quanto riguarda la PANDAS, considerando comunque sia che la PANDAS è una parte di un cappello più grosso che si chiama PANS. Questa è la prima delle raccomandazioni che vi faccio vedere di un consensus che noi tecnici che ci occupiamo di PANS PANDAS come pediatri e neuropsichiatri infantili abbiamo scritto in Emilia-Romagna, quindi per carità la Regione ha steso un documento, ma noi pediatri e neuropsichiatri abbiamo creato un gruppo di lavoro piuttosto numeroso, come vedete, con rappresentanti praticamente di gran parte delle province della Regione, e devo dire sono onorata perché Alberto Spalic è stato l'editor, a mia totale insaputa naturalmente, della rivista, e Susan e Madeleine sono state le 2 reviewers severissime, che severissime come sempre mi hanno permesso anche di studiare molto bene certi aspetti della patogenesi della malattia, che sono veramente affascinanti per chi come me appunto si occupa di infettivologia. E perciò quello che vorrei sottolineare, che va un po' dietro anche a quello che dicevamo prima, è che il ruolo purtroppo della predisposizione genetica, c'è in moltissime malattie. Nelle complicanze delle infezioni streptococciche, pensiamo alla cardite reumatica, pensiamo alla glomerulonefrite post-streptococcica, all'artrite reattiva, alla corea. È ben noto, ma non si sa qual è, cioè non è che c'è un esame che permette di identificare questa caratteristica. Questo però spiega la familiarità di cui ha parlato la professoressa Falcini, spiega determinate risposte immunologiche che sono poi quelle che determinano il quadro patogenetico. Quindi all'interno di questo insieme di sicuro ci sono dei soggetti che sono predisposti ad avere infezioni streptococciche ricorrenti. Allora, se devo proseguire con quanto diceva Maria Rosaria Matera, per quanto riguarda il Salivarius K12, io ritengo che i sistemi di prevenzione vadano messi in atto quando un bambino presenta una storia di infezione, cioè io non darei mai, solo perché un bambino va all'asilo, vitamina D, probiotico, immunostimolante. Se un bambino presenta delle infezioni ricorrenti, che significa sotto i 3 anni almeno 8 episodi o sopra i 3 almeno 8, a quel punto ha senso. Purtroppo gli studi, tu dici di no, ma gli studi evidenziano questo. Io ti parlo di tutte le linee guida e della letteratura scientifica. No, allora, i Salivarius, ti dico, sono la prima in Italia a aver fatto gli studi ed è tra l'altro un colonizzante che appena dai un antibiotico scompare, quindi colonizza con difficoltà, non è un probiotico che colonizza facilmente, ma l'utilizzo di una terapia immunostimolante o probiotica ha senso per finalità preventive nel soggetto predisposto. Sono moltissimi gli studi, i trial, partecipo anche a più di questi trial, che dimostrano come l'effetto, oltretutto, di immunostimolanti e probiotici è particolarmente elevato in chi ha tante infezioni. I vantaggi sulla prevenzione tout court, cioè solo perché uno va all'asilo, gli do il Salivarius, che ha una brevissima capacità colonizzante, o gli do un altro probiotico, sono onestamente molto limitati. Ma lo stesso vale per gli immunostimolanti, dove non c'è il fenomeno della colonizzazione, dove il concetto è dire a chi lo do. E allora credo che oggi il tema non sia quello di dire medicalizzo tutta la popolazione pediatrica. Sappiamo perfettamente, la popolazione pediatrica oggi, a parte che i bambini non nascono nel nostro paese, cosa che oggettivamente è un problema, è rappresentata dal 70% di soggetti sani, che hanno problematiche acute, ma questo è.
Il 30% sono dei bambini con malattie croniche, nel 15% dei casi le patologie croniche possono essere asma, celiachia, quindi piuttosto gestibili con le terapie di oggi, altre sono malattie molto più complicate, con i disturbi mentali che stanno avendo un effetto dirompente sulla popolazione pediatrica e adolescenziale, perciò difficilmente quantificabile, ma che hanno creato una pediatria che non è quella che noi vedevamo nei reparti per 25 anni. Cioè oggi anche il pediatra generalista deve essere in grado di saper inquadrare e prendere in carico un paziente pediatrico neuropsichiatrico, perché lo si osserva di continuo. Io tutti i giorni nel mio reparto ho pazienti di questo tipo, con quadri complessi, dalle ideazioni suicidarie a importanti psicosi acute. Non è più solo appannaggio del neuropsichiatra infantile, spesso il neuropsichiatra interviene con terapie farmacologiche e se serve, io mi auguro sempre onestamente con la terapia cognitivo-comportamentale di supporto, ma con un percorso che nell'acuzie è complicato. Di certo però il concetto importante da tenere a mente è che chi ha un disturbo, e i bambini con PANS PANDAS il disturbo ce l'hanno, cioè è indubbio, questo secondo me è il problema. Chi ha dei sintomi, questi sintomi sono riconosciuti dai LEA, nel senso che i LEA riconosce dei quadri sintomatici, a questo punto deve essere preso adeguatamente in carico. Allora, se PANDAS è streptopiogenes, vediamo che cos'è PANS. Questi sono i dati di Fernanda Falcini su una, popolazione che è abbastanza consistente in termini numerici. In una buona percentuale dei casi si hanno infezioni delle alte vie respiratorie che, come sempre, spesso e volentieri, nonostante i pannelli sindromici che oggi abbiamo in ospedale, che permettono di dosare circa 8-10 virus, in realtà di fatto non arrivano a diagnosi eziologica. Abbiamo agenti infettivi ben noti come il micoplasma piuttosto che il virus di Epstein-Barr. La varicella, grazie alle vaccinazioni di massa, in molte regioni si è francamente ridotta. Resta comunque un 30% di pazienti che non ha una identificazione eziologica. Questo però in medicina è ben noto. Io capisco che il grande pubblico voglia avere una diagnosi, voglia avere un'identificazione eziologica. Ma purtroppo non sempre ciò avviene e non vuol dire che uno non ha una malattia perché non è stato identificato l'agente infettivo, soprattutto in una malattia immunomediata. Non è che il lupus eritematoso sistemico, l'artrite idiopatica giovanile hanno una causa eziologica. Io ho pubblicato tanti lavori in letteratura su diverse patologie autoimmuni, appunto dall'artrite idiopatica giovanile al lupus, alla porpora di Schoen-Lennox. A volte sembra, ci sono degli studi che dimostrano teoricamente delle associazioni con cluster infettivi, ma non ci sono delle conclusioni a riguardo. Ciò non significa che la malattia non esista. E allora, a fronte di questo, nelle nostre raccomandazioni abbiamo considerato alcuni patogeni come preeminenti per quanto riguarda gli esami sierologici. Beh, tendenzialmente diciamo è vero che ci possono essere dei soggetti con varicella subclinica, ma è anche vero che è importante in questi casi indagare l'anamnesi vaccinale. Virus di Epstein-Barr, herpes simplex, micoplasma, enterovirus, clamidia, borrelia, toxoplasma e anche naturalmente il Covid sono a nostro avviso gli agenti infettivi da cercare. Ne parlava prima Alberto, la malattia di Lyme, quindi borrelia burgdorferi. Devo dire che con l'aumento degli ungolati nel nostro paese, nel nord Italia, le zecche e anche le zecche portatrici di borrelia sono francamente aumentate. Non riguardano più soltanto il nord-est, dove sono ormai da tanti anni endemiche, ma riguardano anche alcune aree dell'Appennino, per dire in Emilia-Romagna. A fronte di questo, quello che possiamo dire anche è che ci sono condizioni che non sono su base infettiva. E allora, quando la professoressa Falcini o comunque la dottoressa Matera parlano di dieta sana, beh, è chiaro che insomma, una dieta sana è meglio che una dieta non sana, questo è abbastanza chiaro, anche se onestamente mi complimento per il fisico del professor Spalice che è sempre perfetto. Quello che vorrei dire però è che chiaramente ci sono una serie di allergeni che in soggetti che hanno tutto negativo possono essere una causa della patologia. Infatti, tra questi allergeni chiaramente ce ne sono alcuni
screening degli allergeni deve sempre essere fatto sulla base dell'anamnesi, non sulla base così di teorie non anamnestiche. Possono essere allergeni veri e propri, possono essere alimenti staminolabidatori, possono essere condizioni come vasculiti o comunque altre patologie autoimmuni in cui la risposta immunitaria abnorme determina le manifestazioni cliniche. E allora, a fronte di questo, per carità abbiamo sentito oggi delle lezioni magistrali sulla patogenesi, vorrei segnalare alcuni lavori veramente molto affascinanti che sono stati pubblicati proprio di recente. Se noi consideriamo in generale il meccanismo patogenetico di PANS PANDAS, vediamo come varie siano le aree interessate, come si pensi a una risposta autoimmune, a un'attivazione dei linfociti TH17 e CD18, al meccanismo della molecular mimicry, piuttosto che al quadro infiammatorio. Voi direte, bene, è facile, sono 5 punti. È un discorso veramente molto affascinante dal punto di vista clinico e purtroppo molto difficile da dimostrare poi nel singolo paziente nella pratica quotidiana, a fronte del fatto che oggi si vada sempre più dietro a una terapia personalizzata, soprattutto laddove il concetto sia quello di una risposta abnorme dal punto di vista immunitario. Ora, la teoria dell'autoimmunità post-infettiva risale a parecchi anni fa. Questo è un lavoro che col mio gruppo avevo pubblicato ancora nel 2009, quando lavoravo a Milano, con una serie di esempi, soprattutto per quel che riguarda il modello animale, in cui effettivamente la risposta immunomediata in termini di autoimmunità, produzione aumentata di citochine infiammatorie, ai tempi non si studiavano ancora i TH17, era comunque ben evidente. Oggi credo che questi lavori, appena usciti su JAMA Open Network, abbiano aperto scenari di studio molto interessanti. Perché? Perché nel follow-up dei pazienti con PANS PANDAS è stato osservato come una parte consistente di soggetti abbia sviluppato manifestazioni autoimmuni come artriti, come spondiloartriti, come entesiti, come artriti psoriasiche. A mio avviso è un discorso molto interessante perché porta a profilare un quadro di risposta immunomediata molto complesso, come spesso avviene nelle patologie autoimmuni e che dà indicazioni importanti anche nell'ottica del follow-up. Vedete come il numero di soggetti che presentavano alterazioni in termini di positività degli anticorpi antinucleo, positività degli anticorpi antitiroide, piuttosto che alterazione del complemento in termini di riduzione, sia stato un numero significativo, il che sicuramente è di indirizzo per una presa in carico ed è di indirizzo nel identificare un quadro di risposta infiammatoria multisistemica che è ciò che a mio avviso caratterizza la patologia. Quindi Susan è stata bravissima perché da neuropsichiatra ha identificato un nuovo quadro per le sue caratteristiche di sintomi acuti che riguardavano appunto la sfera psichiatrica. Ma il quadro di risposta infiammatoria multisistemica diventa oggi estremamente affascinante e pone la PANS PANDAS all'interno di un cappello molto più grosso, dove abbiamo un filone di soggetti che hanno, lo sappiamo, un 30% di comorbilità neuropsichiatriche, disturbi dello spettro autistico in primis. In secondo luogo abbiamo il tema relativo invece a tutta una serie di patologie autoimmuni che possono comparire a un certo punto nel decorso della malattia o comunque a distanza. E quando noi andiamo a vedere quello che riguarda invece effettivamente la reazione a livello dei nuclei della base e a livello dei gangli, vediamo come dal punto di vista della risonanza ci siano effettivamente delle alterazioni funzionali, l'abbiamo anche sentita oggi molto bene nella relazione di Tim, che sono quantitativamente dimostrate e che tendono poi comunque col trattamento a dare un miglioramento. Allora, all'interno di questo, a mio avviso, è importante sicuramente considerare l'appropriatezza diagnostica e appropriatezza prescrittiva. Perché è chiaro, c'è un grosso stigma in generale intorno alla salute mentale, lo sappiamo benissimo. Il fatto che oggi, voglio dire, il numero di adolescenti che noi vediamo in ospedale con tentativi di suicidio
si presentano con ferite sulle braccia o con atteggiamenti autolesionistici che durano da mesi, significa non che in casa non li hanno mai visti, significa che in casa i genitori, magari disperati, non è che dei genitori che hanno un figlio che tenta il suicidio sono dei cattivi genitori, non hanno saputo come fare e non sono riusciti a chiedere aiuto, anche per la difficoltà di accesso ai servizi di salute mentale territoriali. Detto questo, purtroppo la salute mentale va presa in carico e prendere in carico non vuol dire solo dare terapie. Le terapie, l'abbiamo sentito, possono essere utili in certi casi, ma l'approccio della terapia cognitivo-comportamentale, la presa in carico della psicoterapia sono essenziali per far guarire un soggetto, perché certe malattie hanno comunque un impatto enorme. Allora, a fronte del fatto che, a mio avviso, non si possa ancora qui a discutere se la malattia esiste o no, il tema è di certo l'appropriatezza diagnostica, perché purtroppo è vero, molti preferiscono che il figlio abbia una malattia solo organica e il tema mente è considerato secondario. La mente ha un ruolo importantissimo in tutte le malattie, anche quelle organiche. Tutti i centri di oncologia hanno una psicologa presente, non esiste un centro di oncologia pediatrica che non abbia la psicologa. E perché? Mica perché si pensa che il bambino malato e i genitori siano pazzi, ma perché la cura di una malattia complicata deve seguire un percorso. Questo è importantissimo. Così pure in questo caso credo che sia importantissimo che l'inquadramento sia un inquadramento corretto e che non si vada incontro a sicuramente a diagnosi inappropriate e anche a terapie inappropriate. Allora, antibiotico, è chiaro, ne abbiamo sentito parlare prima. Io sono una pediatra infettivologa, per carità amo la terapia antinfettiva, ma so anche i rischi della terapia antinfettiva. Allora non si può dire antibiotico a tutti. La PANDAS è una cosa. Abbiamo evidenziato come la diagnosi di infezione streptococcica non sia una diagnosi difficile per il pediatra, insomma lo conosciamo da una vita. Di sicuro l'antibiotico di scelta per l'infezione streptococcica è amoxicillina e per la profilassi penicillina. Antibiotici a spettro allargato hanno un impatto devastante su quella che è sì la flora intestinale e il profilo di resistenze. Quindi pensare di dare amoxiclav o pensare di dare azitromicina per la prevenzione dell'infezione streptococcica è assolutamente un non senso e non si può andare dietro a definizioni diverse, perché è un qualcosa che per qualsiasi pediatra infettivologo fa parte proprio dell'ABC della gestione delle infezioni streptococciche. Sappiamo tutti perfettamente che il 30% degli streptococchi pyogenes del nostro paese sono resistenti ad azitromicina. Quindi anche in un allergico che non abbia l'allergia IgE immediata, l'indicazione come terapia di seconda scelta non è il macrolide, ma bensì piuttosto la cefalosporina. Detto questo, nelle PANS il concetto è la cura della malattia. Se uno ha la PANS da micoplasma, certo che darò l'azitromicina. Se uno ha la PANS da herpes, gli darò la ciclovir. Cioè, non è che one size fits all. Se io devo dare una terapia antinfettiva, cercherò di darla mirata sull'agente infettivo. Perciò, andando dietro al discorso della diagnosi, concordo perfettamente con quanto ha sottolineato la professoressa Falcini in merito, in primis, alla necessità di una diagnosi che sia precoce, ma anche in merito al fatto che la diagnosi sia corretta, al fatto di non medicalizzare sistematicamente la popolazione pediatrica, perché chi non ha sintomi non è che è soggetto a sviluppare malattie di per sé. Il tema relativo al microbiota è molto affascinante, il tema del microbiota, della sua resilienza nei primi 3 anni di vita, però sappiamo bene, come anche sui disturbi dello spettro autistico, gli studi sul microbiota sono ancora pending nel dare definizioni, cioè soprattutto nel modificare il microbiota per dare un esito positivo. Sto proprio coordinando, lo farò, adesso abbiamo terminato una survey e il prossimo passaggio sarà quello dell'attivazione di un board, un consensus paper su antibiotici e probiotici, perché non c'è l'indicazione onestamente di dare il probiotico a tutti quelli che prendono l'antibiotico e quindi è necessario identificare quelli che sono i casi che lo richiedono, gli antibiotici che richiedono il probiotico e il tipo di trattamento necessario. Di sicuro le vaccinazioni sono fondamentali. E allora come possiamo concludere? Possiamo concludere sottolineando l'importanza della multidisciplinarità, il fatto di evitare comunque sia
trattamenti che non sono codificati e invece battersi forte per trattamenti codificati da tutte le linee guida. Credo che soltanto con un approccio appropriato dal punto di vista diagnostico e terapeutico davvero le PANS PANDAS possono avere quel ruolo riconosciuto di patologie che ormai sono ampiamente documentate, evitare diagnosi inappropriate e fare sì che i bambini più complicati possano davvero avere un'adeguata presa in carico. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie a lei, professoressa Susanna Esposito. Adesso io chiamerei il dottor Carlo Capone, neuropsichiatra infantile e tra le altre persone che da tantissimo tempo sono vicini a questi ragazzi. Dopo il suo intervento faremo un breve momento di discussione in cui richiamerò appunto Susanna Esposito, Timubi e Carlo Capone qui per poi concludere con le psicologhe Cristiana Guido e Magda Valeri. Carlo Capone, The Story of an Illness, questo è il titolo del suo intervento. Sì, grazie, buonasera a tutti. Insomma, se a quest'ora la fatica comincia a farsi sentire, tranquillizzate. Io vi racconto solo una storia, non ho tabelle, non ho grafici. È una storia a cui mi sono appassionato perché da un po' di tempo mi sono dedicato a cercare le tracce antiche del disturbo mentale. Volevo ringraziare, adesso non c'è, la dottoressa Frankovic perché in una diapositiva ha sintetizzato millenni di storia ed era la diapositiva in cui c'era scritto infezione, infiammazione, disturbo mentale. Cominciamo. Questo lo conoscete tutti. Per me è l'emblema della Pandas. Non è una persona che sta urlando. Molti pensano che questo personaggio stia urlando. Questo personaggio si sta tappando le orecchie, si sta difendendo da tutto l'urlo che il mondo gli sta muovendo contro. Ed è solo lui. Queste due persone marciano tranquille, sono indifferenti a quello che sta succedendo. È lui che percepisce il mondo in una maniera disperata e cerca di difendersi. Origine della malattia. All'inizio, sto parlando proprio dell'inizio, le malattie venivano dal cielo. Questo è Saul. Questo personaggio, come viene descritto in Samuele, aveva un problema perché aveva in qualche modo disobbedito alle disposizioni che gli aveva dato Dio. Si era, come devo dire, il suo peccato in ebraico viene definito tefarim, cioè idolatria. Si era sostituito agli insegnamenti e alle direttive del cielo. Ed è per questo che il Signore aveva in qualche modo contribuito a rendere molto pesante il suo ruolo. Solo Davide riusciva in qualche modo a tranquillizzarlo e questo è forse il primo esempio di musicoterapia che possiamo in qualche modo cercare anche nella storia della Bibbia. L'altra persona mitologica, diciamo, in cui c'è stato un problema enorme, anche perché questa persona, Nabucodonosor, quello che vedete scritto è il suo nome in ebraico, è un po' più complicato che Nabucodonosor. Si era proclamato Dio, aveva sfidato Dio. E Dio, a te io parlo, o re Nabucodonosor, il regno ti è tolto. Scusate, come si torna indietro? Rosso? Ecco. Sarai cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà come le bestie del campo. Ti pascerai di erba come i buoi, passeranno 7 tempi su di te.
In quel momento stesso si adempì la parola sopra Nabucodonosor. Ma finito quel tempo, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Qua ho riportato il momento culmine del Nabucco di Verdi. Non è il va pensiero è una bellissima armonia, ma il punto culminante dell'opera è questo. Prigioniero io sono, Nabucodonosor che si rende conto di essere prigioniero di uno spirito maligno che lo sta perseguitando. Ci sono stati altri potenti che nella loro storia sono stati in qualche modo tormentati da patologie, disturbi del comportamento anche pesanti. Eccolo qua, Caligola, lo conoscete tutti. Questo è Svetonio, che ci parla di una persona in cui la salute, la salute non fu ben equilibrata né fisicamente né psichicamente, soggetto ad attacchi di epilessia. Allora l'epilessia era un male sacro, quindi prendiamola con le dovute cautele. Durante la sua infanzia, divenuto adolescente, era abbastanza resistente alle fatiche, ma qualche volta, colto da un'improvvisa debolezza, poteva a malapena camminare, stare in piedi, riprendersi e sostenersi. Riconoscete questi sintomi? Lui stesso si era accorto del suo disordine mentale. Come tutti i bambini e i ragazzi sanno benissimo che cos'è il disturbo mentale. E più di una volta progettò di ritirarsi per snebbiare il cervello. Si crede che sua moglie Cesonia gli fece bere un filtro d'amore. Lasciamo perdere. Soffriva soprattutto di insonnia e non riusciva a dormire più di 3 ore per notte e nemmeno in tranquillità perché era turbato da visioni strane. Una volta, tra le altre, gli sembrò di trovarsi a colloquio con lo spettro del mare. Allucinazioni nel vero senso della parola. Si potrebbe giustamente attribuire il suo disordine mentale al fatto che in lui si unissero 2 vizi completamente opposti. Da una parte un'estrema insolenza, dall'altra una paura eccessiva. Infatti proprio lui, che aveva per gli dei più profondo disprezzo, sbarrava gli occhi e si copriva la testa al minimo accenno di tuoni e fulmini, ipersensibilità acustica, e si facevano più violenti, saltava subito dal suo giaciglio e si nascondeva sotto il letto. Durante il viaggio in Sicilia, dopo essersi beffato ben bene delle superstizioni dell'isola, se ne fuggì improvvisamente da Messina, in piena notte, spaventato dal fumo e dai boati che uscivano dalla sommità dell'Etna. Questo è Svetonio. C'è un altro storico ebraico, Filone, che ci dice che quando succedette a Tiberio, quando diventò imperatore, per 6 mesi circa il suo comportamento fu adeguato, cioè in quel periodo Roma aveva cominciato a rifiorire. Poi nell'ottobre del 37 si ammalò, probabilmente un'encefalite. Rimase a lungo letargico e recuperò, guarì, per modo di dire, riprendendo la sua attività, ma da quel momento in poi, dopo questa encefalite, le cose andarono a precipizio. Pensate che in un anno dilapidò qualcosa come, se lo dice sempre Filone, 3.000 milioni di sesterzi, che equivalgono al giorno d'oggi a circa 12 miliardi di euro in un anno. Nel 244 San Vito guarisce il figlio di Diocleziano dalla corea e da lui la Corea ha preso il nome di ballo di San Vito. Adesso passiamo a tempi un po' più recenti. Nel 1762 viene pubblicata l'opera di Thomas Sydenham. La descrizione della scarlatina è la più dettagliata nella storia della medicina. Viene descritta inoltre come una condizione non pericolosa per la vita.
a meno che non venga sottoposta ad un trattamento sconsiderato, nel qual caso il paziente potrebbe morire a causa del suo medico. Sydenham. Questo è un incontro casuale fatto da me 2 anni fa con questo trattato. È un trattato del 1889, un secolo prima della pubblicazione della dottoressa Swido. Sono i sintomi di questa patologia. Leggiamoli. Si manifestano con irritabilità, insolito, cattivo umore, tristezza, apatia, ripugnanza nell'attività corporea e intellettuale, debolezza di memoria, mancanza di appetito, irregolarità di defecazione, sonno inquieto, aspetto pallido, spesso anche con dolori insorti nella colonna vertebrale, nelle estremità, nelle articolazioni, con cefalalgia, senso di pressione al capo, preoccupazione, frequenti vertigini e simili. Sono i sintomi che conosciamo bene quando andiamo a cercare la PANDAS. Poi c'è stato un lungo periodo in cui questa patologia ha preso nomi diversi. Prima che venisse coniato il termine di ADHD, Tourette descrisse questa sindrome che da lui ha preso il nome. Subito dopo però c'è stato un periodo in cui questo tipo di problematiche venivano considerate come minimal brain dysfunction. E qui vedete una serie di pubblicazioni, 36, 56, 63, 67, 71, 78. Era il periodo in cui tutti quanti parlavano di minimal brain dysfunction. Nel 1978 il dottor Bert Owen, che lavorava a Groningen in Olanda, ha pubblicato questo libro. Questa è l'edizione italiana, l'esame del bambino con disfunzione neurologica minore. Andava a cercare i segni minimi per quanto riguarda l'esame neurologico. Non faceva l'esame neurologico tradizionale, che non ti dà nessuna informazione. Andava a cercare determinati comportamenti motori e attraverso un grafico riusciva in qualche modo a mettere in evidenza dove potevano essere eventuali cadute. Qui per esempio vedete in rosso il profilo che veniva definito il profilo normale, in nero le cadute di un ipotetico soggetto che presentava attraverso questo esame neurologico determinate condizioni. Io sono a conoscenza di questo preprint, ancora forse non è stato pubblicato, ma siamo Prevalence of Neurological Soft Science and Presentation in Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Syndrome. Dopo un bel po' di anni, finalmente qualcuno ha ricominciato a cercare qualcosa che non è soltanto l'esame neurologico tradizionale, ma qualcosa di più sofisticato, di più fine. Lo abbiamo sentito oggi. Quindi c'è la possibilità, attraverso un esame accurato dal punto di vista neurologico, di poter identificare anche precocemente determinati comportamenti. Poi è arrivato l'epoca della ADHD. Anch'io ho combattuto contro questo problema. Noi sappiamo qualcosa, bambini iperattivi, bambini che a scuola non rendono, bambini che hanno difficoltà nei rapporti con gli altri, eccetera. Il metilfenidato qualcosa riusciva a fare, ma soltanto fin tanto che il metilfenidato funzionava. Appena veniva sospesa la terapia, tutto ricominciava da capo. Ecco, finalmente, arriviamo a un'epoca post-ADHD o ADHD, con i lavori della dottoressa Swido. 50 casi di bambini con patologia.
Un anno dopo, un connazionale della dottoressa Swido pubblica questo romanzo storico. In Italia è conosciuto appunto come Il medico di corte. Si tratta di Cristiano VII, re di Danimarca, diventato re a 17 anni. Questo era il suo medico, Johann Friedrich Struensee, medico di corte. Questo medico, al tempo riferito appunto nel libro, curava i bambini affetti da vaiolo con le ventose, con la coppettazione. Se vogliamo è una plasmaferesi ante litteram, ma che non avevano farmaci. Proviamo a sentire un po' cosa c'è scritto nel libro di questo autore. Una forma di inquietudine sembrava tormentare il corpo. Esaminava in continuazione le sue mani, si pizzicava lo stomaco, si picchiettava la pelle con la punta delle dita. Cristiano aveva allora avuto una ricaduta nei suoi strani spasmi. Poi, incollerito, aveva cominciato a demolire la stanza, lanciando sedie, sfondando finestre e servendosi di un pezzo di carbone preso dal camino, aveva scritto sulla elegante tappezzeria di seta il nome di Gülberg, con voluti errori ortografici. Non parliamo di disgrafia o di dislessia. Il suo modo di camminare è assolutamente inverosimile, come se le gambe gli cedessero. Io quando ho letto questo libro quest'estate ho detto no, se questa non è una pandas, qualcuno me la deve spiegare. E poi arriviamo alla sindrome come è stata raccontata dalla nostra cara Nicole. La sindrome è raccontata da una protagonista, non più da un medico, non più da un letterato, non più da miti più o meno ipotizzabili, ma da una protagonista di questo tipo di problematica. Mi fermo qui. Grazie. Grazie. Grazie dottor Carlo Capone. Stia qui seduto, chiamo anche la professoressa Susanna Esposito e team UBI qui con noi, insieme al nostro referente scientifico Alberto Spallice. Per quest'ultimo momento di discussione, prima di sentire il nostro ultimo intervento, abbiamo lasciato adesso anche team UBI prima per cercare di fare sintesi dal punto di vista dell'alimentazione, il discorso che abbiamo cercato di fare con Fernanda Falcini e Maria Rosaria Matera. Dalla storia di Carlo Capone agli studi assolutamente pertinenti e aggiornati degli altri due relatori. Sì, allora abbiamo sentito un po' prima le relazioni di Tim e di Susanna e poi quella di Carlo. Carlo ha fatto un po' un excursus come per dirci, magari non se ne sono accorti, ma è una cosa che c'è da tanto tempo, e poi concludendo con la testimonianza di Nicole, che è quella chiaramente più attuale e quella a cui siamo molto legati. Volevo chiedere, diciamo, due cose. La prima è a Tim, cioè nel senso, la tua your experience for the therapy of these patients, you should suggest to start in some cases with the ibuprofen instead of the antibiotics, or do you think that antibiotics can be the first drug of choice? Okay, so this is going to be interesting because I'm hearing through these headphones and I'm talking to you through the microphone, but hopefully you'll be able to catch what I say. So when I first started treating children with PANS PANDAS, the difficulty that we had was that we were working in a climate where we had to minimize antibiotic usage because of the way that the UK operates. So my standard therapy back in 2017 was to give 2 weeks of antibiotics and 4 weeks of low-dose prophylaxis. And the rationale for that was, first of all, to switch off the infection with the 2 weeks of antibiotics, and then to tap into the preventative effects of the antibiotics at low dose, but also reflect on the work by Tanya Murphy, where she showed that actually antibiotics have 3 effects. The first effect is that they have the antibacterial effect.
The second effect is an anti-inflammatory effect, and the third effect was psychotropic effects. So to tap into those properties of the antibiotics whilst preventing infection, that all then allowed us to actually have significant benefits on our patients' course of symptoms and their response to treatment. However, what I found was that, as I said in my lecture, that the true effect, the maximum impact, occurred somewhere between day 10 and day 14, which actually is pretty good. But then as work has progressed, and we're now looking at the impact of anti-inflammatories on the production of MMP9 and the breakdown of the blood-brain barrier, and also looking at the Nordic guidelines, which recommend that you give 6 weeks of anti-inflammatories rather than antibiotics, I thought it's logical to start with ibuprofen plus antibiotics. And actually, it works. You see the effect much quicker. You see an improvement much quicker. So you then tap into the anti-inflammatory effects and the blood-brain barrier healing effect of a very simple non-steroidal anti-inflammatory. You allow the antibiotics to work, and the two overlap, and your child gets better quicker. Okay, thank you. Susanna sicuramente ha un commento. Yes. L'ho fatta apposta. I can say that I am in agreement with you overall, but entering in specific details, I would like just to clarify that the majority of experts, including me, consider unethical to administer antibiotics just for anti-inflammatory effects because of the risk of resistance. So antibiotics are important for their anti-infective effects. There are studies, for example, on bronchiolitis showing the role of macrolides in reducing inflammation, and at the end, these studies that demonstrate a reduction in the production of cytokines, for example, were considered unethical by several experts. So this is true. There are some antibiotics that have also an anti-inflammatory effects, as the macrolides, but I think that the first issue is to treat the pathogen looking at the most effective antibiotic in terms of direct efficacy because of eradication. So paying attention, for example, to the risk of resistance and also to the impact on the gut microbiota. Secondly, ibuprofen. I say that I in general agree with you because it is true. You have an inflammation and 6 weeks of anti-inflammatory therapy can be useful. But I also saw in my experience several children that arrives treated with ibuprofen anytime tics or OCD appears. And this means that, again, it is very important to be careful with the diagnosis and also with the psychological treatment. Because at the end, the risk of renal insufficiency with ibuprofen exists. We know this risk very well. In fact, one of these patients developed renal insufficiency, and it is very important that the patient is followed for the disease itself, not just for the symptoms with anti-inflammatory drugs, when the parents think that there is something different from the regular life. So I would like to stress the importance of the psychological support, especially in follow-up. Yeah, no, I think we agree. I think the challenge for us as health professionals is that we have to come to a compromise for the treatment of these patients, and it was that picture that I put in my lecture where each of us looks at a disease process through our own lens. But somehow we have to come to a point where we unify in looking at a child, and when you look at the child and you say, I have a child with these symptoms which are neuropsychiatric in origin, and I have to weigh up the risks of the treatment against the benefits that that child is going to get with that treatment. And it's that risk-benefit ratio that we have to employ, not just with PANS PANDAS, but with every condition that we as pediatricians come across. And sometimes that risk-benefit ratio,
will create challenges because of the colleagues that we have in the wider community and the way that they approach their own disease specialities. But, this is a condition that we are learning about still and that we will continue to learn about, but it doesn't mean that we don't treat our patients. Ok, allora, se ci sono domande, ok Stefania, faccio una piccola, una postilla a Susanna, ok? Allora, punto 1, non mi ricordo, mi sa che ci sono degli studi, ma magari lo sai sicuramente meglio di me, cioè non c'è un antigene o un qualche cosa che fa sì che un determinato ceppo di strepto sia più pro pandas o pans, se non ricordo male non c'è nulla, giusto? No, non ci sono studi in questo senso, ci sono studi un po' datati sulla malattia reumatica, non sulle altre complicanze delle infezioni streptococciche. Poi in realtà tutto è venuto un po' meno, cioè la circolazione dei ceppi reumatogeni è stato un argomento molto in voga negli anni 2000, cosa che ha portato gli inglesi a concludere che tanto non conveniva neanche trattarlo lo streptococco perché i ceppi non erano più reumatogeni e quindi il rischio di complicanze sarebbe passato misconosciuto, cioè qual è il loro ragionamento? La malattia reumatica che vediamo oggi non è più quella che si vedeva negli anni 60, cioè non abbiamo più il paziente che ha avuto la faringite che stava male e non è stata trattata, ma abbiamo un bambino che magari ha avuto la febbre, ha avuto mal di gola, poi lo vediamo, se è stato autotrattato dalla madre, lo vediamo dopo 3-4 settimane e ha la malattia reumatica. E questo va dietro alla PANDAS, per cui io so che a volte anche con Stefania abbiamo discusso tampone, tasse, eccetera, ma il tema è proprio questo, cioè se uno deve fare la diagnosi di infezione da streptopiogenes, adesso non credo che il pediatra sia in difficoltà perché è nota e stranota la modalità. Il concetto è che le complicanze sono immunomediate e si sviluppano a distanza, per cui di per sé il dosaggio di tasse antidianeasi ha proprio il ruolo di evidenziare un'infezione pregressa anche col tampone negativo, chiaramente. L'altro discorso relativo alla storia dei ceppi reumatogeni e non reumatogeni è che in realtà dopo il Covid noi abbiamo avuto un boom comunque di infezioni streptococciche determinate dall'immune depth che si è creato e questo non ha poi più portato a fare un ragionamento che andasse dietro al singolo ceppo. Poi faccio fare la domanda a Stefania? Sì, no, buonasera a tutti. Più che una domanda, la mia era una conferma di ciò che era poi un vissuto che con la dottoressa abbiamo fatto un po' insieme, perché ho sentito che c'è stato un caso di problema renale su un ragazzo che comunque è stato gestito attraverso l'associazione dato dall'uso e l'abuso di antibiotici e ibuprofene, così ho capito. In realtà è stata iniziata dopo la terapia, anzi forse non è stata mai iniziata, il ragazzo ha avuto l'insufficienza renale per l'abuso di psicofarmaci, quindi non c'entra nulla l'abuso dell'ibuprofene. Lo dico perché per non passare, dottoressa, una cattiva informazione, perché è giusto dare punti di vista. Il centro che lo segue a Bologna ha fatto una diagnosi di nefronoftisi da ibuprofene. Quindi io poi non ha mai allora, c'è d'accanto il dottore, non vogliamo fare il caso singolo, però per correttezza di informazione voglio dire che non è stato l'abuso di ibuprofene piuttosto che di antibiotici di cui non ha fatto mai uso, ma di sostanze psicotiche che il ragazzo ha avuto somministrate per 10 anni circa dai centri di neuropsichiatria. Adesso io senza entrare nel caso singolo, che onestamente voglio dire, la mamma è arrivata a fare l'anamnesi con un trolley, quindi abbiamo indagato abbastanza bene, di per sé che l'ibuprofene, sapete anche che ci sono delle formulazioni di ibuprofene con diversi sali, no? La formulazione salinata ha meno effetti collaterali. E di fatto possa associarsi a insufficienza renale è abbastanza noto, soprattutto se viene prescritto in un soggetto disidratato, se viene prescritto in un soggetto, è stata associata l'insufficienza renale ai casi trattati con varicella, probabilmente in realtà in quel caso per una pura associazione statistica, però anche nelle linee guida per il trattamento della febbre e del dolore che noi abbiamo steso come Società Italiana di Pediatria abbiamo messo a pari livello attualmente in quelle attuali, adesso le dobbiamo rifare, paracetamolo a 10-15 mg chilodose e ibuprofene a 5-10 mg chilodose. Quindi sono considerati equivalenti.
Anche il paracetamolo ha un impatto tossico addirittura superiore a quello dell'ibuprofene, se lo do ad altissimo dosaggio per le Però epatitossicità. credo che loro volessero sottolineare, se non mi ricordo male questo caso, l'ho preso un attimo in gestione pure io, se non ricordo male c'è una patologia genetica alla base che potrebbe spiegare, ma a parte questo, però io ti faccio una provocazione, cioè a me piacciono molto le linee guida e tu hai giustamente portato quello che dicono, no? Cioè tu c'hai un'infezione, usa l'amoxicillina, usalo per 7 giorni, usalo per 10, quel che l'è. Il ragionamento però, secondo me, su cui ti porta a fare una tua valutazione, cioè quando tu vai a dare l'antibiotico, per esempio l'azitromicina, che in effetti potrebbe non aver senso, non lo fai per la infezione, lo fai per una neuromodulazione che è un pochino diverso come concetto. E te ne dico un altro. Il gruppo australiano ha deciso di fare uno studio, diciamo, paragonando l'utilizzo dell'antinfiammatorio non steroideo all'azitromicina proprio come neuroprotezione. Allora, forse io mi proverei a spostare su questo capitolo, non so se sei d'accordo. Lo capisco, da pediatra e da infettivologa sono totalmente d'accordo, però forse c'è questa piccola roba da precisare. Sicuramente non l'azitromicina per certo. questo meccanismo neuroinfiammatorio, ma non fosse altro per un motivo molto semplice. I macrolidi non passano la barriera ematoencefalica, quindi è completamente senza senso. Cioè, nelle encefaliti da micoplasma, in un bambino il farmaco di scelta è un chinolonico endovena. L'unica patologia neurologica in cui per un vecchio schema ancora è dato un macrolide è la tossoplasmosi cerebrale, altrimenti i macrolidi non passano la barriera ematoencefalica. Diverso il discorso del FANS, perché è chiaro che in molte patologie immunomediate il ruolo sistemico del FANS ha significato. Per cui io credo che appunto sia anche molto importante considerare quelli che sono i dati chiari. Allora, voi sapete che ci sono una serie di trial nelle bronchiectasie non fibrosicistiche correlate sull'uso dell'azitromicina e che in questa patologia specifica sembrano funzionare. Benissimo, parliamo però di una patologia che riguarda le vie respiratorie e in cui la penetrazione dell'antibiotico in quella sede è molto rilevante perché il polmone è un organo molto irrorato. Quindi, insomma, starei molto attenta ad arrivare a delle conclusioni che non sono basate su delle evidenze. Susan. La dice per tutti il professore? No, il gruppo australiano suggerisce giustamente di utilizzare il naprossene, ok? Quindi è un altro tipo di molecola. Ok. Allora io, chiedevo... Questo comunque dimostra quanto sia affascinante il mondo che è ancora da scoprire, quindi dopo questo evento di oggi di sicuro per noi ci siamo già organizzati per raccogliere insieme i dati dei pazienti che hanno fatto la plasmaferesi a Parma, Roma e Bari, davvero per trovare così dei dati efficaci, ma ci sono tantissimi spunti. Citando Martino Ruggeri che all'inizio diceva abbiamo stilato il documento finale mettendo insieme anche posizioni divergenti, l'importante, la base di partenza era parliamone, almeno se ne parla e adesso finalmente stiamo chiudendo quel cerchio che porta, e volevo proprio concludere in 30 secondi con Carlo Capone, che porta a spero, a un riconoscimento, a un inserimento nei LEA che vi aiuterà voi nella vita di ogni giorno con i ragazzi. Quella storia lunga che lei raccontava prima. Sì. Quel passaggio è fondamentale perché se non abbiamo il riconoscimento di questa malattia non potremo in nessun modo continuare a insistere su determinati trattamenti, o meglio, da un punto di vista medico uno personalmente dice secondo me questa è la malattia e questa è la terapia, ma se ci si mette in qualche modo a confrontarsi con quelle che sono eventuali linee guida, possibilità di identificare questa malattia come un qualcosa che ha bisogno di livelli essenziali di assistenza, la nostra fatica diventa molto più difficile e improduttiva. Cambiamogli nome,
non chiamiamola né PANS né PANDAS, chiamiamola la malattia di Peter Pan, la malattia che non c'è. E che ci deve essere, speriamo che questo sia il punto d'arrivo. Allora io ringrazio i miei ospiti e vi chiedo di accomodarvi. Siamo partiti in questa discussione da Team Ubi e siamo andati con Susanna Esposito e abbiamo terminato con il dottor Carlo Capone. Noi vogliamo chiudere questa assise di lavori cambiando leggermente tema, perché abbiamo detto serve un approccio multidisciplinare. Allora io chiamo Cristiana Guido e Magda Valeri qui. Mettetevi, sistematevi come preferite anche con i microfoni. Psychological Treatment for PANS Patients, questo è il titolo del loro intervento. Allora, Cristiana Guido è psicologa del Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologica, Policlinico Umberto I, Università chiaramente La Sapienza di Roma. Magda Valeri è psicologa e psicoterapeuta, responsabile dello sportello psicologico, chiaramente dell'associazione Genitori PANS PANDAS BGE. Prego. Buonasera, grazie a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito, grazie per la resistenza, per aver resistito fino ad ora. Io sono appunto una psicologa e collaboro con il professor Spalice nell'ambulatorio di neurologia pediatrica. Sarò molto sintetica, poi passerò la parola alla collega Magda Valeri per esprimere un po' quelle che sono diciamo, quello che abbiamo rilevato fino ad oggi con i nostri studi, ma anche quelle che sono le criticità e le questioni aperte fino ad oggi. Il verde, giusto? Grande. Adesso il professor Spalice fa ormai il tecnico. Aspetti, Scusatemi, anche la stanchezza dell'ora. Per andare indietro, non avanti. Indietro? Indietro, certo. Sì, non vi preoccupate che siamo ancora in vantaggio sulla tabella di marcia. Ecco, abbiamo capito il meccanismo, quindi dovremmo esserci. Ok. Prego. Allora, come è stato detto fino ad ora, non c'è ancora un riconoscimento della PANS. Noi psicologi in particolare usiamo un manuale diagnostico che è il DSM-5, che è il manuale diagnostico per i disturbi mentali, e ad oggi troviamo solamente il codice che è il 294.8 sotto appunto la definizione di disturbo ossessivo compulsivo da altra origine, condizione medica. Quindi come vedete anche noi come categoria professionale ci troviamo in difficoltà rispetto sia al riconoscimento, quindi dal punto di vista diagnostico, e anche rispetto al trattamento di questa sindrome. Siamo in attesa appunto del riconoscimento e dell'inserimento nell'EA per poter anche attivare tramite appunto il Servizio Sanitario Nazionale quello che sono i trattamenti ad hoc per i bambini con PANS. Come è stato spiegato bene in modo approfondito prima, sappiamo che appunto PANS e PANDAS hanno dei sintomi, alcuni diciamo prioritari, come per esempio i tic per la PANDAS e la restrizione alimentare per la PANS, che sono diciamo sintomi prioritari differenti, però in realtà il disturbo ossessivo compulsivo è quello diciamo prevalente che si manifesta in entrambe le sindromi, per cui dal punto di vista diciamo psicologico anche in questo caso non è importante fare una differenziazione in effetti per la terapia trattamentale, perché come vediamo sia la PANS che la PANDAS hanno dei sintomi che sono sovrapponibili tra loro. Oltre ad avere il disturbo ossessivo compulsivo piuttosto che i tic o la restrizione alimentare, c'è tutta una serie di sintomi secondari che si possono manifestare e che riguardano diverse aree e dimensioni della funzionalità del bambino o dell'adolescente o del giovane adulto, che sono quelle che investono l'area cognitiva, come una compromissione cognitiva, così l'area emotiva, disturbi dell'umore, disturbi comportamentali, somatici e anche difficoltà o un calo delle performance accademiche. Abbiamo visto nei primi studi della PANDAS infatti che una delle
caratteristiche principali che venivano rilevate era proprio la disgrafia, no? Improvvisa, quindi. Però quello che viene, che accomuna poi, come è stato detto prima, entrambe le sindromi è appunto l'esordio acuto e il decorso che va da una fase appunto acuta ad una di remissione e poi di recidiva, quindi il decorso non è lineare. Questo rende ancora più complessa sia diciamo, il riconoscimento dell'esordio di nuovi sintomi eventuali che anche il trattamento dei sintomi, che a volte cambiano, si differenziano nel tempo, a volte c'è una remissione e sembra che siano scomparsi e quindi il bambino sia guarito, ma improvvisamente possono riacutizzarsi. Quindi cosa consigliano appunto le raccomandazioni del 2017 che sono state citate prima internazionali? Di agire in modo immediato e simultaneo. Si parla infatti di prevenzione secondaria proprio perché una volta che c'è stato l'esordio dei sintomi la cosa più importante è quella di avviare uno screening accurato, focalizzarci immediatamente sull'aspetto diagnostico e poi capire come intervenire in modo simultaneo e immediato. Diciamo, quali sono i fattori che rappresentano il trattamento psicologico rispetto alla sindrome PANS PANDAS? Dobbiamo considerare l'eterogeneità dei sintomi, quindi l'intervento deve essere individualizzato, non possiamo generalizzare l'intervento su tutti i bambini allo stesso modo. Dobbiamo considerare anche, come ho detto prima, che c'è un decorso intermittente, quindi deve essere rimodulabile nel tempo l'intervento. Dobbiamo considerare prima che, come è stato già detto, ci possono essere delle diagnosi scorrette, quindi l'aspetto diagnostico è molto importante e ad oggi devo dire che non ci sono degli strumenti specifici per la rilevazione della PANS. Abbiamo parlato prima appunto di una checklist, di un inventario che ora è stato creato, che stiamo cercando di tradurre e validare in Italia, proprio che va ad indagare tutte quelle che è la sintomatologia della PANS, perché di strumenti psicodiagnostici per noi del settore non ce ne sono, ma neanche per i neuropsichiatri. Ad oggi vengono utilizzate scale separate che possono essere quelle per il disturbo ossessivo compulsivo, piuttosto che per i tic, piuttosto che per l'ansia. Sono tutte scale, diciamo, suddivise che riguardano i singoli disturbi, ma non c'è un unico strumento che va a definire quella che è la diagnosi del PANS. E infine quello che raccomandano le linee guida internazionali è quello di andare a intervenire tempestivamente su quelli che sono i segnali più pericolosi e rischiosi sia per il bambino che per la famiglia, come ad esempio l'impulsività, l'aggressione fisica, la violenza, l'irritabilità, l'evitamento del cibo, le tendenze suicidarie, eccetera. Cosa consigliano le raccomandazioni del 2017? Proprio di usare l'approccio cognitivo-comportamentale in tutte le fasi della malattia, quindi dall'esordio, dalla fase acuta, quella di remissione, piuttosto che quando la malattia in casi di intervento non tempestivo può cronicizzarsi. Come funziona in pochissime parole la CBT, quindi la psicoterapia cognitivo-comportamentale? Va ad agire attraverso una tecnica, diciamo, che si chiama esposizione con prevenzione della risposta, va ad agire su quello che è il ciclo del disturbo ossessivo compulsivo. Quindi inizialmente si possono formare delle ossessioni nel bambino, così come delle compulsioni che seguono le ossessioni, e anche l'evitamento. Per esempio, se un bambino presenta delle ossessioni da contaminazione, può iniziare improvvisamente a lavarsi più volte le mani frequentemente durante il giorno ed evitare i luoghi che sono sporchi o secondo lui contaminati. Quindi nel caso della PANS, il disturbo ossessivo compulsivo diciamo, si presenta dopo un trigger infettivo, va ad agire scatenando quelli che sono i pensieri ossessivi, dopodiché si eleva l'ansia nel bambino. Per ridurre lo stato ansioso vengono messe in atto delle compulsioni e l'evitamento appunto di luoghi, persone, situazioni che vengono percepite come dannose, nocive, eccetera. Si ha un sollievo temporaneo rispetto a questo, ma poi si ripassa di nuovo ai pensieri ossessivi. Quindi è un circolo che non ha fine ed è lì che va ad agire la psicoterapia cognitivo-comportamentale.
attraverso l'esposizione con prevenzione della risposta va gradualmente a diminuire quelli che sono i rituali, i comportamenti compulsivi del bambino. Stessa cosa, ecco, ci sono però delle problematiche, quello che noi abbiamo osservato dal punto di vista clinico, al di là di quello che viene detto, molto importante nelle raccomandazioni, è anche di agire sul contesto. Perché? Perché spesso in alcune situazioni ci sono delle criticità che non consentono di poter prendere in carico il bambino direttamente. Quali sono le caratteristiche che noi abbiamo osservato in questi anni di studi che possono impedire la presa in carico di un bambino direttamente con una psicoterapia individuale? Sono per esempio un'età molto giovane del bambino, quindi quando il bambino è troppo piccolo o per esempio ha una disabilità cognitiva che non permette un grado di riflessione, quindi di insight, è molto difficile intervenire direttamente sul bambino. Quando il bambino è in una fase acuta dei sintomi, se non si interviene con altre terapie, che può essere quella farmacologica, altri interventi di cui avete parlato prima, è difficile prendere in carico il bambino. Quando anche la famiglia ha difficoltà ad accettare la diagnosi, spesso la famiglia tende a negare quello che è la malattia del bambino, quindi bisogna prima rendere consapevole la famiglia e anche far capire come poter affrontare questa malattia. Quando anche la scuola, il contesto scolastico, questa è una cosa che riportano molto, una problematica molto frequente che viene riportata dalle famiglie. Sì, io posso anche gestire, acquisire le strategie adeguate per gestire il bambino dentro casa, ma poi il contesto scolastico, le insegnanti non sono, come dire, formate per poter affrontare la sintomatologia. Come si fa? E si rischia il drop out, quindi l'abbandono scolastico. Quindi anche lì bisogna intervenire. Quando ci può essere per esempio uno svantaggio anche sociale, economico o culturale, prima si è detto che spesso, a volte quando ci sono problemi socio-economici, le famiglie non riescono ad accedere alle terapie, spesso hanno dei costi proprio perché non sono state riconosciute. E quando si parla di trauma complesso, che si intende per trauma complesso? Si intende una vulnerabilità che può essere persistente. Per esempio prendete un bambino che viveva già in un contesto traumatizzante, come per esempio violenza assistita, violenza domestica, piuttosto che altri traumi complessi che ha vissuto prima. È molto difficile prendere il carico dopo l'esordio di una malattia, perché bisogna prima trattare o contestualmente trattare anche quella che è la sintomatologia preesistente. In questi casi si possono utilizzare anche altri approcci psicoterapici come l'MDR, per esempio, che agisce proprio sul trauma. Quindi per noi è anche importante comprendere quelli che sono i fattori che possono intervenire dopo l'esordio della malattia per poter lavorare su quelli, e uno dei fattori prevalenti è il contesto. Altri fattori possono intervenire, come per esempio nel periodo pandemico noi abbiamo appunto condotto uno studio su 108 bambini e abbiamo visto, pubblicato su Frontiers in Neurology, abbiamo visto appunto che alcuni dei fattori come l'isolamento sociale, la perdita della propria routine, l'allontanamento delle figure di riferimento come nonni, zii, potevano comunque incrementare i sintomi dei bambini con PANS. Quali sono quindi gli interventi che si possono attivare al di là della psicoterapia cognitivo-comportamentale? È il supporto alla famiglia, e qui vedete che ci sono diverse strategie che si possono utilizzare, dal parent training alla psicoterapia individuale o familiare, a un supporto domiciliare, all'inserimento di altre figure significative per il bambino, alla creazione di gruppi di mutuo aiuto, e questo anche le associazioni, devo dire che lavorano molto anche su questo, no? Per mettere anche in rete tutti i genitori, per poter condividere quelle che sono le problematiche. Agire sulla scuola attraverso una formazione e sensibilizzazione degli insegnanti, come diceva la professoressa Falcini, anche erogare delle certificazioni quando possono essere utili per il bambino per poterlo sostenere all'interno dell'ambito scolastico, collaborare, creare una rete appunto di collaborazione, in quel caso tra medici, psicologi e scuola, attraverso i GLO, tutti quelli che possono essere gli incontri appunto con la scuola. Altri metodi possono essere, e qui diciamo chiudo, altri metodi diciamo che possono essere attivati sono quelli di agire sul bambino attraverso non so, un potenziamento cognitivo, laddove ci sia difficoltà, una compromissione cognitiva post-infettiva, la psicoeducazione comportamentale quando il bambino presenta dei comportamenti aggressivi,
oppure un training delle abilità attentive, perché spesso abbiamo visto che può presentare dei sintomi simili a quelli dell'ADHD. L'alfabetizzazione emotiva per poter permettere al bambino di potersi esprimere rispetto a quello che sta vivendo, i vissuti di vergogna ad esempio, i vissuti di paura rispetto a quello che sta vivendo. L'MDR che ho citato prima come approccio in causa di trauma. E quindi tutte queste strategie devono essere utilizzate prevalentemente per sviluppare l'autonomia del bambino, per ripristinare il benessere psicologico e per avviarlo verso diciamo un percorso sia di integrazione sociale che appunto di autonomia e di benessere. Vi lascio con quest'ultima slide e appunto con quello che, su cui stiamo cercando tutti insieme di lavorare, appunto l'importanza di uno screening accurato per una giusta, corretta diagnosi, un intervento tempestivo, individualizzato e rimodulabile nel tempo, creare una rete, diciamo, quindi anche una equipe multidisciplinare che si possa occupare della sindrome, così come creare una rete, un network di psicologi, psicoterapeuti preparati e formati su questa sindrome specifica. Con questo vi ringrazio e passo la parola alla collega. Grazie. Da Cristiana Guido a Magda Valeri, prego. Grazie, buonasera a tutti, è veramente un onore per me essere qui oggi e ho pensato molto a quale poteva essere il mio apporto e ho pensato un pochino di provare a condividere con voi dei pensieri e delle riflessioni che nascono un po' dalla mia pratica clinica con i bambini e le famiglie e provare magari anche un po' a farvi entrare nella stanza di terapia insieme a me. Allora, in un mondo, credo, dove siamo comunque chiamati a definire, incanalare, incasellare comunque ogni aspetto della nostra vita, compresa la nostra salute fisica e mentale, e dove comunque il corpo assume un ruolo sempre più centrale, io credo che la sindrome PANS PANDAS costituisca comunque di per sé una grande sfida sia medica che intellettuale. E in questa sindrome il corpo è sotto attacco, un corpo che sì è un corpo organico, ma che è anche un corpo che agisce, che pensa e che sente. E quindi un corpo dove in qualche modo emerge la nostra soggettività e dove si intrecciano le trame della nostra esperienza che spesso sappiamo non sono neanche traducibili poi a livello verbale. Quindi siamo tutti dei corpi complessi, direi, e in continua maturazione, in trasformazione attraverso appunto le relazioni col mondo fisico e sociale. La neuroinfiammazione, l'abbiamo visto oggi, si manifesta attraverso un corollario di sintomi molto ampio. Io credo che però, perlomeno io al momento della mia presa in carico come terapeuta, non posso non interrogarmi sul perché un sintomo piuttosto che un altro, sul perché lo stesso sintomo si declina in modo diverso, quindi perché l'ansia e non la rabbia, o un tic o un doc. A livello medico oggi l'abbiamo spiegato molto bene, no? E questo dipende dalle aree cerebrali su cui l'infiammazione ha agito, no? Però a livello terapeutico io invece credo che questi sintomi debbano poi essere comunque accolti e interrogati come il racconto comunque di una storia e di una individualità. E sulla base di questo credo che in generale sia necessario personalizzare in qualche modo gli interventi, che siano degli interventi chiari ma che siano anche flessibili e che debbano tenere conto soprattutto essere basati su quei momenti in cui la sintomatologia è più invalidante. Quindi un approccio multidisciplinare, oggi l'abbiamo detto molte volte, quindi un approccio che debba tenere insieme la parte medica, la parte alimentare, la parte degli interventi appunto psicologici e psicoterapici. Per i bambini più piccoli in realtà noi lavoriamo molto anche con la psicomotricità, quindi attraverso l'espressione delle emozioni
nel lavoro con il corpo e trattamenti MDR, eccetera, eccetera. Quindi io credo, dalla mia esperienza personale, che non ci sia una terapia elettiva in senso psicologico per questa malattia, ma appunto credo che in taluni momenti sia strettamente necessaria una terapia cognitivo-comportamentale per andare a lavorare quando i sintomi diventano assolutamente invalidanti, ma credo che poi ci debba essere in altri momenti appunto invece un lavoro diverso, un lavoro più sul profondo. Credo quindi in generale nel mio approccio che sia indispensabile basare la relazione terapeutica sull'esperienza dell'incontro e che sia il più rispettoso possibile di quello che un paziente ci porta, che ci porta in quel determinato momento, in base al suo funzionamento di quel momento, alle sue risorse e anche alla sua anamnesi e alla sua storia traumatica. Quindi credo che la PANS PANDAS ci pone di fronte a un paradigma della complessità, in cui siamo chiamati in qualche modo a sgretolare una visione che può essere riduzionista o frammentata. Quindi fondamentale credo sia spostare un pochino l'attenzione da quello che è il paziente, che noi riteniamo sia il paziente designato, no? Quindi colui che ci porta il sintomo, poi anche al coinvolgimento dell'intera realtà familiare e del contesto anche ambientale più grande entro cui ci muoviamo, entro cui appunto l'individuo è inserito, e con particolare attenzione appunto anche alle ricadute a livello scolastico. Purtroppo sappiamo, e lo abbiamo detto oggi tante volte, che il problema maggiore appunto è quello di arrivare a una diagnosi precoce soprattutto e attraverso una corretta analisi differenziale. Allo stato attuale, per le famiglie che noi incontriamo, credo che sia veramente avere una diagnosi voglia dire a volte aspettare anni in un rimpallo continuo tra professionisti e tra strutture, quindi senza poi sapere di fatto come poter aiutare i loro bambini. E spesso la diagnosi arriva anche per caso, arriva perché queste famiglie hanno letto delle informazioni su internet o per eventi o incontri fortuiti della vita. Come vi leggo per la mamma Sara, di cui voglio riportarvi le parole. Nel 2017, dopo tanti anni trascorsi senza capire, Patrizio riceve una diagnosi di ritardo del linguaggio e disprassia motoria e nel 2018 quella di disprassia verbale con grave compromissione della motricità fine. Io e mio marito ci eravamo quasi arresi all'idea che la vita di Patrizio sarebbe stata una lotta continua contro qualcosa di non ben chiaro. Poi, un pomeriggio del 2021, Patrizio ingoia una pila a stilo del telecomando. Viene trasportato in ospedale per un intervento. La dottoressa ci spiega che verrà fatta una forte dose di omeprazolo e anche di penicillina in endovena a copertura dell'intervento. La mattina del 13 aprile Patrizio torna a casa. Appare da subito più tranquillo, serenamente. Verso le 9:30, mentre io e mio marito siamo in cucina a parlare dell'accaduto, sentiamo provenire dal salotto la voce chiara e scandita di nostro figlio, che giocava e parlava con le macchinine, con una espressività fino a quel momento impensabile per noi. Da allora non ci siamo mai fermati nel cercare una risposta, anche se tutto e tutti sembravano remarci contro. Ecco, io credo che la corretta diagnosi a questo punto diventa fondamentale per poter fornire la cornice entro cui poi inserire e sapere inserire l'integrazione delle diverse parti. Cos'è la PANDAS a questo punto dal nostro punto di vista? Io credo sia un viaggio che arriva in modo repentino, in modo brusco e che va a creare una frattura che è una frattura temporale e una frattura emotiva. E come terapeuti credo siamo chiamati ad entrare in questo mondo per andare ad accogliere e dare un senso o comunque uno spazio alle emozioni e ai pensieri di tutti gli attori coinvolti. Ai pensieri di Patrizio, che ad esempio dà un nome ad ogni tic.
Miriam il tic della gola gli ha proprio rotto le scatole. O a Luca che non vuole tornare a scuola perché sente il peso dello sguardo dei suoi compagni. A Giulia che sente di avere un alter ego cattivo che ogni tanto viene a perseguitarla. E a tutti quei bambini e quei ragazzi che si sentono cattivi perché la Pandas ci fa fare delle cose che non vorremmo, che si domandano perché, che sentono di non avere il controllo del proprio cervello e che non riescono più ad uscire di casa o si sentono costretti e bloccati nella ripetizione di rituali per alleviare i loro pensieri, che si sentono sbagliati in colpa e che si sentono privati della loro vita. Quindi comprendiamo come in questo caso sia veramente faticoso riconoscere per i familiari il proprio bambino. Spesso la sensazione è proprio quella di non potersi più quasi fidare delle proprie conoscenze e perdendo un po' quelle sicurezze che invece, quell'equilibrio che invece caratterizzava il legame con il bambino del prima. Quindi queste famiglie sono chiamate a ricostruire un'immagine di un figlio sano, lasciando posto alla preoccupazione per il suo futuro sia in termini fisici che in termini appunto di salute, sociali e relazionali. La famiglia, quindi i genitori, sperimentano vissuti di spaesamento, di colpa, di impotenza e spesso si fatica a trovare le parole e quando ci sono ci sembrano un po' quasi inutili. Continuo un po' con le parole sempre di mamma Sara, che ci dice: di tutti i sintomi, quello che trovo più odioso sono i pensieri intrusivi e la rabbia, perché quando stanno per arrivare cambia tutto, cambia il suo viso, talmente tanto da non sembrare più nemmeno un bambino, cupo, tetro, cambia il modo in cui si muove, perché inizia sempre a camminare a passo svelto su e giù, oppure intorno al tavolo e al divano della stanza, sfregando le mani fino a spellarle. Ed io mi spezzo in due, perché sono lì, incapace di togliergli questo male oscuro dalla mente, e aspetto che la nebbia si diradi, cercando in automatico i possibili trigger. Quando la crisi passa, lascia un bambino che piange, o spaventato, perché non ricorda che cosa è successo di preciso. Per tutte queste famiglie viene meno quindi quel sentimento di agency, cioè quella percezione in qualche modo di avere in carico la propria vita, quindi di poter avere voce anche un po' in capitolo in quello che accade, che sta accadendo, e capiamo quanto questo, come ci diceva la dottoressa Suido, possa in qualche modo essere traumatico e andare a costituire appunto poi anche un disturbo post-traumatico prolungato nel tempo e con effetti cumulativi. Ecco, con le parole di mamma Sara, che io so che mio figlio non è la sua malattia, è la mia speranza di oggi, affinché tutti noi professionisti possiamo collaborare in una presa in carico collettiva, in cui si proceda scientificamente e con delle chiare linee guida, ma mantenendo però un'apertura sull'individuo per evitare che la Pandas, spero, resti solo poi una mera etichetta diagnostica. Grazie. Grazie a voi. Magda, Valeria e Cristiana Guido, chiamo Alberto Spalice per l'ultimo saluto con voi. Prima dei saluti finali era giusto, professore, anche terminare così, perché abbiamo sottolineato tante volte il lavoro multidisciplinare che va fatto, ma allora io le chiedo appunto su questo di chiudere i lavori in pochi minuti. Allora, intanto il commento che faccio è che chiaramente le figure di Magda e di Cristiana sono assolutamente fondamentali proprio per quella presa in carico che hai detto tu, che è a 360 gradi ed è multidisciplinare. Non possiamo non prescindere dall'intervento poi dei nostri neuropsicologi. Allora, take home message. First of all, I want to thank you very much, Susan, Madeline and team, for being here till the end. It was a very long day, and I hope that you absolutely enjoy the meeting, and I hope to see you as soon as we can in the near future. Due
piccole note. Visto che secondo me c'è stato un dibattito ed è stato un dibattito utile, vi do una piccola nota, ci saranno sicuramente altri incontri, ma ho parlato con Stefania e Chetti che sono concordi nell'annunciare il fatto che insieme all'Alta Associazione Pandas Italia ODV ci sarà un grosso congresso organizzato da Antonella Gagliano, che mi dispiace che non possa essere qui, a giugno, il 13-14 giugno a Messina, dove ci saranno molti degli ospiti stranieri che vedete qua che saranno invitati, ci saranno un'altra serie di esperti, ci sarà la presenza delle due associazioni e dell'associazione europea e di un'altra associazione italiana. Questo è il prossimo step per discutere ancora, e visto che abbiamo discusso faccio due precisazioni, perché mi dispiace che Susanna sia andata via, ma bisogna che voi abbiate ben chiaro un concetto. Allora, esistono le linee guida, no? Cioè esistono i documenti, esistono delle cose scritte. Dopodiché il medico ha una coscienza, no? Quindi se io devo mettermi dietro anche allo stesso paper che abbiamo scritto noi, cioè noi all'interno dei suggerimenti che abbiamo dato al tavolo tecnico abbiamo messo una caterva, scusatemi il termine, di analisi e di indagini, ma non posso pensare che tutti i centri faranno quella roba lì. La faranno a step, quindi non lo so, la puntura lombare, la risonanza, le indagini genetiche, magari le riserviamo ai pazienti più gravi. Quindi io poi in scienza e coscienza devo trattare il paziente, quindi se a me la linea guida internazionale o mondiale mi dice che non devo usare l'acido clavulanico e l'amoxicillina, ma poi vedo che quello funziona, io uso quello. Se io ho ottenuto il controllo con l'azitromicina, ma l'azitromicina mi dicono che lo dovevo usare, io uso quello. Se io devo usare ibuprofene, uso quello. Certo, so quali sono i rischi. Ora, l'altro concetto è il tampone faringeo. Il tampone lo facciamo, ma lo sapete meglio di me, spesso il tampone viene negativo perché la sintomatologia è una sintomatologia tardiva, quindi potreste trovarvi la negatività. Lo facciamo chiaramente perché dobbiamo essere certi se poco poco il bambino in quel momento ha l'infezione in atto, a maggior ragione lo dobbiamo trattare. Questo per essere chiari. Per chiudere il discorso, penso che molto si è fatto. Io me ne sono occupato nel 2015, Fernanda da più tempo, Susan l'ha scoperta nel 98 e via discorrendo le varie persone che hanno parlato oggi. Tanto si è fatto, quindi io penso che veramente siamo in un ottimo binario, stiamo andando avanti e stiamo correndo. Un pochino di pazienza per quello che è fondamentalmente il riconoscimento della patologia, per i codici, l'inserimento dell'EA, il discorso della malattia rara che è utile per l'Italia chiaramente. Dopodiché i professionisti sono sempre a vostra completa disposizione sia qui che in Europa che nel mondo, e quindi diciamo che il messaggio finale è: state tranquilli perché stiamo lavorando bene per voi e anche per noi chiaramente. Grazie ancora professor Alberto Spalice, preziosissimo relatore scientifico oggi. E io vi saluto chiamando, e farei un grande applauso perché l'organizzazione è stata clamorosa per un'associazione come loro, di un evento come questo, in questa splendida cornice. Allora chiamo Stefania Ganci e Chetti Lalli per un saluto finale da parte dell'associazione PANS PANDAS BGE. Potete anche utilizzare questo, come volete. Allora, siamo arrivati alla conclusione di queste due giornate, poi più che della giornata singola del congresso dedicata alla sindrome PANS PANDAS. Non posso che esprimere profonda gratitudine per coloro che sono stati invitati, hanno accettato l'invito e siete qui insomma con noi. Per motivi di stanchezza insomma, visto che insomma, voglio liberarvi perché è stata anche una giornata pesante, ho scritto 2 pagine in questi giorni per non perdere nessuna parola di quello che ho scritto, perché davvero l'abbiamo scritto con il cuore. Lo leggerò perché sono un po' stanca, agitata e voglio appunto che anche voi andiate a riposare. E quindi, cari relatori e partecipanti, siamo giunti alla conclusione di questa giornata di congresso dedicata alla sindrome PANS PANDAS. Non posso che esprimere la mia profonda gratitudine per aver contribuito a rendere questo evento significativo. Ringraziamo la senatrice Elena Murelli per averci ospitato in questa fantastica location che è appunto il Senato, e il vice ministro Maria Teresa Bellucci
ma anche e soprattutto la Premier Meloni che ci appoggia sempre e la sentiamo molto vicina. Un saluto straordinario va al nostro coordinatore scientifico che ci ha sostenuto, supportato e sopportato durante questi mesi. E ringraziamo, ed è un ringraziamento davvero speciale, questo fatto davvero con il cuore, perché siete i nostri angeli, ai relatori che con grande impegno, competenze e passione hanno condiviso con noi le esperienze, le ricerche, le conoscenze su un tema che è tanto complesso ma è tanto importante soprattutto per chi lo vive in famiglia. Scusate. Grazie a voi abbiamo potuto approfondire la comprensione di questa patologia, scoprire nuove prospettive di diagnosi e trattamento e cerchiamo... Sì, scusate. E creare una rete di conoscenza e supporto essenziale per il benessere dei pazienti e delle loro famiglie. Avete saputo arricchire ogni intervento con la vostra professionalità, offrendo spunti preziosi e nuove riflessioni. Le vostre parole e i vostri contributi ci hanno permesso di fare un passo avanti nella lotta contro le sindromi PANDAS-PANS, incoraggiando tutti noi a continuare sulla strada della ricerca e della collaborazione. Qua? No, scusate, no. Avevo scritto qua. Siamo consapevoli che le sfide legate a questa patologia sono ancora molte, ma grazie al vostro lavoro e alla vostra dedizione, oggi ci sentiamo più forti e determinati a proseguire nella nostra missione. Vi ringraziamo dunque per averci ispirato e per aver reso questo congresso un momento di vero arricchimento per tutti. Un grazie di cuore anche a tutti i partecipanti che con la loro presenza e il loro interesse hanno dimostrato quanto sia importante e sentita la causa che ci accomuna. Continuiamo a lavorare insieme, uniti, nella speranza di un futuro migliore per tutti i pazienti e le loro famiglie. Concludiamo augurandovi un buon rientro e un arrivederci al prossimo incontro, con la speranza di ritrovarci nuovamente insieme per continuare a crescere, imparare e fare la differenza. Grazie ancora a tutti voi. Leggo solo la frase ultima della locandina, questa ce la faccio. Il nostro motto quest'anno è stato: una malattia ignorata non scompare. Riconoscerla è un atto di giustizia e dignità. Grazie ancora a tutti. E grazie a voi per l'organizzazione, perché davvero avete creato un gran evento e un gran momento di confronto. Grazie a tutti e una buona serata.